Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati con lo speciale elezioni. Abbiamo interrotto ieri, abbiamo chiuso ieri l'edizione di ieri in sostanza, che è iniziata prestissimo e poi è finita questa notte. Praticamente abbiamo chiuso all'1, adesso riprendiamo la linea per darvi di nuovo tutti i risultati di queste elezioni europee. Il primo partito è Fratelli d'Italia, anche in Veneto, e per il resto una buona tenuta, anzi un buon successo da parte del Partito Democratico con Elly Schlein. Vedete, Fratelli d'Italia sfiora il 29%, il PD al 24%, il Movimento 5 Stelle non arriva al 10%, c'è stato un cedimento. Forza Italia 9,7, supera la Lega di qualche decimale, questo a livello nazionale. A livello locale invece la Lega è davanti a Forza Italia, a livello locale intendo il Veneto. Exploit di AVS, che è l'Alleanza Verdi-Sinistra, e la notizia è quella praticamente dell'esclusione di Azione di Carlo Calenda e di Stati Uniti d'Europa di Emma Bonino e di Matteo Renzi. Si dice proprio che qualche commentatore ha detto che proprio la partecipazione di Matteo Renzi all'interno degli Stati Uniti d'Europa non sarebbe stata gradita da molti, e quindi ci sarebbe stato un calo diciamo dei consensi. Ovviamente l'altro dato importante di cui adesso tra un po' mettiamo il titolo, l'altro dato importante di cui si è parlato anche ieri sera, di cui stiamo parlando oggi, è l'avanzata delle destre. Ha tenuto in Europa, nel Parlamento europeo, la cosiddetta maggioranza Ursula, cioè il PPE, ma è chiaro che adesso gli equilibri cambiano molto, perché l'avanzata delle destre è stato un vero e proprio terremoto. Pensate che, come avrete sentito, il presidente francese Emmanuel Macron ha dovuto sciogliere le Camere e ha indetto elezioni anticipate che si svolgeranno tra il prossimo 30 giugno e il 7 luglio, per cui in Francia Macron è stato travolto da Marine Le Pen della Rassemblement National, e quindi ha dovuto prendere atto di questa sconfitta, legata, si dice, al fatto che Macron sia stato ormai definito un guerrafondaio, e quindi questo avrebbe comportato questa debacle. Allora parleremo a lungo del voto, e poi alle 14, anzi prima delle 14, alle 13:45 daremo la linea a Bassano e Grappa, perché c'è il voto più intrigante, più interessante forse del nord-est per quanto riguarda le comunali, perché c'è un centrodestra spaccato: da una parte Elena Pavan con Fratelli d'Italia e dall'altra parte Nicola Finco con Lega, Forza Italia e Democrazia Cristiana, e poi il candidato di centrosinistra Roberto Campagnolo. Quindi per le amministrative andremo a Bassano e Grappa nel momento in cui inizierà lo spoglio delle schede. Inizia alle 14 perché si è votato fino a ieri alle 23, però lo spoglio delle schede delle amministrative, non solo Bassano e Grappa ovviamente, inizia alle 14. Vi presento i primi due ospiti di questa puntata e li ringrazio moltissimo. Pietro Dalla Libera, ex consigliere regionale. Buongiorno, buongiorno direttore, avvocato, buongiorno a tutti. Grazie molte, bentornato. E Marco Brigo di Forza Italia. Forza Italia. Buongiorno direttore, grazie per l'invito. Buongiorno Brigo. Sta arrivando anche Giovanni Battista Mestriner, che è candidato come sapete, a tornare sindaco a Scorzè, dove è già stato primo cittadino, per cui vedremo, lui saprà, tutti i sindaci sapranno se sono stati eletti o rieletti dopo le 14. Ieri ne abbiamo parlato, c'era Emanuele Munari qui in studio, sindaco di Gaglio, quindi anche lui saprà dopo le 14 se sarà riconfermato o meno. Allora, avvocati, intanto in generale una sua
una sua impressione. Vediamo intanto un altro titolo, questa è Repubblica. Vediamo se non ci mettono di mezzo la pubblicità. Europee, valanga nera sull'Unione, ma a Bruxelles regge la coalizione europeista. Popolari, socialisti e liberali restano maggioranza in aula ed escludono alleanze con Meloni. Corsa al bis per von der Leyen. In Italia sostanzialmente mi pare di vedere un premio all'azione di governo. La Meloni ha incrementato i voti, hanno tenuto bene la Lega, anzi forse ha aumentato anche rispetto alle ultime elezioni, e Forza Italia ha avuto un buon risultato. Per cui i 3 partiti di governo sono andati molto bene, e questo insomma credo confermi l'attività che stanno svolgendo al governo e dia impulso a proseguire insomma, questa conferma da parte dei cittadini. Per quanto riguarda le opposizioni, il Partito Democratico è il principale, si è affermato come principale diciamo, contendente del centrodestra, mentre c'è stato un sensibile crollo del Movimento 5 Stelle, che probabilmente ha ceduto parte dei suoi voti sia ai Verdi e Sinistra e sia anche al Partito Democratico. Quindi credo che il Movimento 5 Stelle dovrà fare una riflessione su questi risultati, mentre per Renzi e Calenda, quindi Stati Uniti d'Europa, non ha pagato la loro divisione, non hanno raggiunto il 4%, quindi la soglia per poter accedere al Parlamento europeo. Credo che il dato sia questo, insomma, uniti potevano rappresentare un polo che aveva una certa forza anche centrale, divisi invece hanno dimostrato di non essere di gradimento agli elettori, quasi che il dare il voto a uno di loro fosse un voto inutile. Per cui vedo, secondo me, molti di questi voti dei loro voti sono andati in parte al PD e in parte sono andati a Forza Italia, che è cresciuta. Questa è l'analisi in Italia. Poi, ovviamente i voti comunque si spostano. No, abbiamo un elettorato abbastanza mobile, teniamo presente che nulla è permanente e definitivo in questi anni, perché abbiamo avuto prima Renzi al 40%, poi abbiamo avuto il Movimento 5 Stelle che è andato quasi al 40, al 34, 35, la Lega era andata al 36, adesso abbiamo Fratelli d'Italia che è circa al 30, però devono dare delle risposte agli elettori per mantenere la fiducia. Non siamo più come nei tempi delle ideologie, quando c'era la DC e il PC e lo spostamento era abbastanza lieve da un'elezione all'altra. Oggi l'elettore è molto mobile, non esistendo più le ideologie, l'elettore cerca il partito che possa rappresentare quelli che sono i suoi interessi, le sue motivazioni, i suoi desideri, e quindi è molto mobile. Un altro dato che volevo rappresentare era quello della non partecipazione al voto, che è molto, molto forte, e io nei giorni precedenti ho avuto modo di parlare, così come si discute con gli amici al bar, con delle persone che dicevano non vado a votare perché tanto non cambia nulla, quando io voto poi fanno sempre quello che vogliono e le cose vedo che il mio voto non è risolutivo. Allora, intanto vediamo, avete visto, diamo i voti, li vediamo un attimo eccolo qua, questi sono voti reali, sono 60.148 sezioni su 61.550, per cui siamo ormai alla fine. Vediamo intanto il riepilogo nazionale: 28,81 Fratelli d'Italia, 24,02 del Partito Democratico di Elly Schlein, che ha commentato con grande soddisfazione il risultato, e poi Forza Italia con 9,72, sopra la Lega, questo a livello nazionale, 9,13 la Lega, 6,63 Alleanza Verdi-Sinistra, che ha avuto un buon risultato, male purtroppo Stati Uniti d'Europa, che non ha raggiunto la soglia del 4%, così come anche Azione, male anche la lista di Michele Santoro,
2,19 e 1,24 Libertà. Vediamo ecco, ancora il ripiego nazionale, 0,53 Südtiroler Volkspartei, 0,39 Assemblea Popolare e poi altre formazioni minori, 0,14, 0,13, 0,06. Qui vediamo dal Gazzettino, Speranzon siamo il primo partito in Veneto, la regione spetta a noi perché ovviamente a questo punto, con questo successo, questa conferma di Fratelli d'Italia anche in Veneto, Fratelli d'Italia è il primo partito anche in Veneto con un forte distacco da Forza Italia e dalla Lega, dicono subito De Carlo e Speranzon, adesso la regione nel 2025 spetterà a noi. Ancora dal Gazzettino, Fratelli d'Italia vola, Meloni dice il sistema torna bipolare, PD al 24,4%, Schlein considera straordinario il risultato, flop 5 Stelle, Forza Italia supera la Lega, questo a livello nazionale, poi vedremo com'è andata nella circoscrizione nord-est. Allora Marco Brigo, stamattina abbiamo sentito Antonio Tajani che si diceva molto soddisfatto, ci davano per finiti, prevedevano la nostra scomparsa, poi invece alla fine abbiamo raggiunto questo risultato e adesso cresceremo per noi, per Forza Italia, è un buon risultato perché se guardiamo i dati 5 anni fa delle regionali abbiamo duplicato i voti. Sì. Quindi questo vuol dire essere presenti, lo vediamo già da questa mattina che il Presidente Zaia dice che ha fatto un piccolo approccio sui nostri confronti. Noi in questo momento pensiamo andare avanti per la nostra strada, pensiamo per le regionali dell'anno prossimo, per fare una squadra sicuramente preparata e vincente, per essere presenti con un Consiglio regionale con un folto gruppo di rappresentanti che rappresentano tutte le nostre province venete e non dimentichiamo, direttore, comunque che l'anno prossimo avremo anche le elezioni, quanto sembra, anche delle province. Sì, esatto. Quindi noi qui in Veneto abbiamo 3 scadenze importanti, Regione, Comune di Venezia, Città metropolitana, quindi che sarà metropolitana o provincia. E ripeto, su questo noi dobbiamo fare forza sul fatto che la nostra regione ci chiede una tranquillità e una stabilità. Mi permette anche di dire però che gli italiani quando vedono che c'è una sicurezza alla guida votano, vanno a votare. Allora, è vero che c'è un calo, però è anche vero che è stato premiato il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e la sua squadra e c'è una cosa da dire, vede che il centrodestra comunque al di là di tutte le trambusti, terremoti che abbiamo avuto è da 30 anni che è in sella. Ha una linea diretta di come governare il paese e dall'altra parte vediamo che naturalmente il PD si è ripreso quello che era. Il flop totale è stato 5 Stelle perché non ha pagato, è un dato di fatto, quindi i 5 Stelle sono stati cannibalizzati oppure sono tornati a casa i voti che hanno comunque un segno ben chiaro, perché vedete, adesso io non voglio fare il guastapeste, però il 5 Stelle non hanno una linea politica ben chiara. In Europa cosa faranno? Loro facevano parte della maggioranza Ursula e adesso? Quindi l'elettore non è così svanito, chiamiamo questo termine, vuole avere una linea ben chiara e quindi anche il movimento di Verdi, di Bonelli e di Fratoiani è logico che ha dato una linea, cioè il partito ha un nome, quindi si è identificato come riguarda in questo caso Fratelli d'Italia, Forza Italia e la Lega Nord. Per gli altri 2 partiti di centro, direttore, per quanto riguarda Azione e per quanto riguarda Stati Uniti d'Europa, per quanto riguarda Azione dispiace forse perché, ripeto, un partito con la sua consolidità. E mi permette che però gli Stati Uniti d'Europa era una questione di voti, mi venga a dire cosa c'entrava Italia Viva insieme con i radicali. E vi vorrei ricordare anche chi ha votato per gli Stati Uniti d'Europa che proprio Renzi, quando diventò Presidente del Consiglio, liquidò tranquillamente il Ministro degli Esteri e Mambolino. Quindi voglio dire, io ho capito che bisogna fare un raggruppamento, ma neanche mettere insieme l'acqua santa al diavolo. Allora, grazie a Marco Brigo di Forza Italia. Tra poco avremo qui Giovanni Battista Mastrinelli e poi molti altri ospiti. Avremo Fabio Chies, Gianluca Forcolin, Gennaro Marotta, Jonathan Montanariello e poi Sante Carraro, l'imprenditore. Io direi di vedere il discorso di ieri sera, a risultati ormai quasi definitivi, di Giorgia Meloni, molto contenta, cioè proprio una felicissima Giorgia Meloni e sentiamo cosa ha detto.
Allora, ci siamo visti qui, erano quasi 2 anni fa, ed era una bella notte. Questa per me è più bella di quella di 2 anni fa. Perché 2 anni fa era una scommessa basata sulla speranza, no? Tanta gente aveva creduto in noi. Tante persone speravano che noi potessimo essere. Dopo quasi 2 anni di governo, nella peggiore situazione possibile, quelle stesse persone ci hanno detto: non speriamo che voi siate, voi siete. E questo ha un valore per me, questo ha un valore per me, per noi, per me, personalmente enorme. Perché in questi quasi 2 anni noi abbiamo fatto scelte difficili, in un tempo nel quale non c'erano, diciamo, no, soldi da gettare al vento per fare campagna elettorale, in un tempo nel quale c'era bisogno di dire la verità, no? E di fare quello che era giusto fare per l'Italia, non per noi semplicemente, non per il partito, non per la nostra immagine. Il fatto che gli italiani abbiano capito questo per me ha un valore straordinario e penso che sia un valore che va colto. Quindi voglio dire grazie a quella maggioranza di italiani che ha continuato a scegliere Fratelli d'Italia e il centrodestra. Voglio dire che sono orgogliosa del risultato di Fratelli d'Italia, straordinariamente orgogliosa del risultato di Fratelli d'Italia, ma sono anche molto orgogliosa del risultato di Forza Italia, del risultato della Lega. Sono orgogliosa del fatto che la maggioranza che governa questa nazione sia riuscita a crescere insieme. Questa è una cosa estremamente importante per me, per noi. È un messaggio che ci arriva dagli italiani: andate avanti. Andate avanti, io lo colgo come il messaggio di chi vuole dire andate avanti e fatelo se possibile con maggiore determinazione. È un segnale che capisco, è un segnale che sono pronta a cogliere e sono fiera che questa nazione si presenti al G7, in Europa, con il governo più forte di tutti. Questa è una cosa che non è accaduta in passato, che accade oggi. È una soddisfazione e anche una grande responsabilità. Noi dobbiamo essere consapevoli di quella responsabilità. Mi pare che il sistema italiano si stia, come dire, stia diventando di nuovo un sistema bipolare. È una buona notizia, perché in un sistema bipolare ci sono visioni del mondo distinte e contrapposte che si confrontano e sulle quali si chiede ai cittadini da che parte stare. Oggi i cittadini ci hanno detto da che parte stanno dalla nostra parte e noi dobbiamo essere capaci di cogliere il significato che quel messaggio ha. Grazie agli italiani, grazie a voi, grazie a tutti quelli che ci hanno detto che capivano gli sforzi che stavamo facendo. Sapremo utilizzarli, è una forza, è un entusiasmo dei quali saremo assolutamente in grado di fare, che saremo in grado di trasformare in benzina per i prossimi mesi, perché ne avremo bisogno. Davvero è commovente quello che è successo oggi e voglio ringraziare tutti quelli che ci hanno lavorato, ma soprattutto tutti quelli che hanno capito il messaggio che stavamo mandando. Davvero grazie. Insomma, grande soddisfazione di Elly Schlein, di Giorgia Meloni. Poi sentiremo anche Elly Schlein cosa ha detto ieri notte dopo il risultato. Giorgia Meloni, proprio gioia da tutti i pori, perché è un risultato francamente sì, previsto, si sapeva che Fratelli d'Italia andava col vento in poppa, però avvocato, soprattutto qui in Veneto, oggi la domanda è quali saranno poi ormai i rapporti tra una maggioranza di centrodestra che è andata così, diciamo, formalmente compatta alle elezioni, però poi in vista delle regionali del 2025, soprattutto qui in Veneto,
i rapporti tra queste forze in campo cambiano molto, no? Beh, sicuramente non essendoci più, diciamo, il candidato presidente Zaia che sarebbe stato, diciamo, automaticamente riconfermato perché ha fatto molto bene, quindi i partiti, diciamo, di centrodestra avrebbero dovuto riconfermarlo come candidato. Si aprono, il tavolo si riapre, insomma, quindi Fratelli d'Italia si presenta con tutte le carte in regola per poter ambire ad avere il candidato presidente, però non è detto, diciamo, che automaticamente lo abbia, perché è arrivato primo anche in questa tornata elettorale, anche perché, diciamo, io credo che poi a livello nazionale, essendoci parecchie regioni che vanno al voto, ci sarà un accordo tra i vari leader dei partiti che divideranno un po' i candidati delle varie regioni, perché se Fratelli d'Italia ha vinto dappertutto, non è che tutti i candidati a presidente saranno di Fratelli d'Italia in tutte le 9 regioni, mi pare, dove si andrà a votare. Qualcuno sarà anche di Forza Italia, qualcuno sarà anche della Lega. Io credo, la mia previsione è che il candidato in Veneto sarà ancora della Lega, però diciamo Fratelli d'Italia ha messo una ipoteca seria sulla candidatura a seguito di queste elezioni. Adesso rimettiamo con Italo Morao in regia, c'è anche Tommaso Migot, rimettiamo il counter dell'autonomia, chi è che l'ha tolto? Perché bisogna, lo teniamo ormai da 6 anni, quindi adesso fra poco lo rimettiamo. Vediamo intanto il titolo del Corriere del Veneto, Europee 2024, i risultati in diretta. In Veneto Fratelli d'Italia primo partito col 37,57, questo è un dato impressionante, cioè Fratelli d'Italia col 37,57, la Lega si ferma al 13,15, quindi sopra il dato nazionale. Il PD si attesta al 18,88, anche qui il PD rispetto al 24 del nazionale è più debole, però ecco, chiedo anche a Marco Brigo che cosa ha determinato il calo cioè diciamo l'exploit di Fratelli d'Italia e conseguentemente la caduta della Lega, perché c'è poco da fare, cioè il dato di oggi è che la Lega anche qui in Veneto è molto giù e quindi tutto questo incide su quello che, tanto sull'autonomia e poi su quello che sarà lo scenario del 2025 per le regionali, premesso che ecco, il Presidente Zaia non ha ancora rinunciato al terzo o quarto mandato. Lo ha detto in questi giorni. Sì, l'ha detto proprio ieri, dice che non è ancora archiviata la battaglia del terzo mandato. Io so che sono un po' logorroico su questo. Il problema è che la Lega Nord a guida Zaia, quando governava Galan, fu il primo a chiedere un quarto mandato a Galan stesso. Allora non capisco perché non va bene per Galan e deve andare bene per Luca Zaia. Vero, Luca Zaia, come dice l'amico posso dire leghista, con una storia nella lista civica di Zaia, è un governatore che ha fatto bene, però è non sono leghista, non appartengo a nessun partito, ecco, però, non ho nessuna tessera. Logicamente io faccio sempre questo tipo di ragionamento, è impensabile dire, direttore, che la Lega non metta l'asso de coppe su una candidatura, perché con quei percentuali è logico lo faremo tutti, anche perché non dimentichiamoci che le regioni quelle più appetibili in questo contesto soprattutto anche sociale e economico, proprio il Veneto, l'Emilia Romagna, la Lombardia, Piemonte sappiamo già che ce l'abbiamo come Forza Italia. Io ho sempre usato qui dall'Inster Missione il Papa, che il cardinale entra in conclave, Papa ne esce cardinale. In un anno può succedere di tutto di più perché non sappiamo l'andamento o meno. Non dimentichiamoci che nell'ambito europeo la maggioranza del Parlamento europeo non è chiara, perché ripeto non è come da noi che basta un voto in differenza o 2 parlamentari, deve esserci una maggioranza ben ampia, bisogna capire cosa vorrà fare il Partito Popolare Europeo e quindi questo poi si rispecchierà nell'ambito nazionale, in questo caso anche locale veneto. È logico che, ripeto, la Lega perde direttore perché Salvini non tira più. Poco da fare, perché io faccio ancora fatica che il candidato sia un generale Vannacci, perché sinceramente la campagna che ha fatto a Milano per me è stata sconvolgente.
perché capiamo bene tutti, allora non possiamo. Allora, c'erano dei candidati che a mio avviso non erano candidabili. Io parlo per il mio partito, queste defiance non le abbiamo avute, però la Lega aveva Naci, il PD Tarquini che è un antiabortista e un antinato, la parte della sinistra verde, la Salis, che però è stata eletta perché ha fatto il voto di voti. Io credo sa che comunque in un Parlamento dove noi non dobbiamo dimenticarci che la politica nazionale, piaccia o non piaccia, a me piace, viene comunque fatta in Europa. Quindi noi dobbiamo avere una squadra di persone in Europa che deve essere preparata. Non possiamo mandare il primo generale responsabile del cartografico che abbiamo in Italia e chiediamoci perché l'hanno parcheggiato là. Non possiamo mandare una signora che è stata mandata è andata in Ungheria a menare i fascisti. Io capisco che la gente la vota perché quella parte politica l'ha tratto come un voto diciamo così, di riflesso, però io sono sempre dell'idea che ci vuole una preparazione, è sempre quello che dico. C'è gente che purtroppo fa politica, che amministra anche i nostri comuni, soprattutto una parte politica che è i 5 Stelle, che non sappiano neanche la differenza tra una termina e una delibera. La gente purtroppo, come diceva il collega prima, si stanca perché dicono che siamo tutti uguali. Anch'io devo fare una riflessione, perché se noi pensiamo per esempio a Giorgia Meloni, in campagna elettorale 2 anni fa diceva una cosa e ne ha fatto tutta un'altra. Io dico sono contento di questo, che ha cambiato certi suoi paletti, e comunque siamo obiettivi che il successo del Presidente del Consiglio Meloni è anche del fatto perché è una donna molto pragmatica. Un consiglio che mi permetterei di dare adesso a Giorgia Meloni: bene, adesso metta mano alla riorganizzazione della macchina burocratica italiana, perché mi permetta, direttore, non è possibile che per uno che io deve fare un cambio di residenza deve andare in comune, deve andare in anagrafe, deve prendere appuntamento. Non è possibile che un'anagrafe di un comune qualsiasi sia aperto solo al mattino e un lavoratore deve prendersi il permesso. Non è possibile che per fare un passaporto ci vogliono dalle 4-5 settimane. C'è qualcosa che non quadra, perché vuol dire che c'è una parte economica e lavorativa che va con una velocità e la parte magari burocratica che va con un'altra. Non può esistere questo. Un paese come il nostro, che fa parte del G7, che è un paese industriale, deve galoppare, deve correre, quindi devono galoppare tutti, e mi spiace dirlo, su questo purtroppo noi siamo molto indietro con gli altri paesi. Chiudo dicendo una frase: se lei va a vedere per avere una licenza, per avere l'autorizzazione di una gelateria in Germania, che tempi ha, lei apre una gelateria in Italia, non dico che la deve aprire giù in Calabria, anche in Veneto, i tempi non sono lunghi, di più. Quindi qui, ripeto, un ultimo colpo di coda e vediamo cosa capita e cosa succede. Allora, vediamo intanto cosa ha detto ieri sera Matteo Salvini a risultati definitivi. Sentiamo questo. Io commento ovviamente le proiezioni, però se siamo anche di uno 0, sopra le politiche, la soddisfazione c'è. Io ringrazio la comunità della Lega, perché era da un anno che sostanzialmente tutti ci davano per morti. Siamo vivi e vivaci, certo con alcune stranezze, con l'ex segretario del partito che il giorno del voto dice che vota un altro partito, quindi diciamo che le condizioni anche interne non sempre sono state comode, però i leghisti ci hanno messo l'anima, da nord a sud. Arrivano dati che, ripeto, però voglio vedere confermati domani mattina da alcune regioni del sud, assolutamente e positivamente inattesi, perché se ci sono dati che ci danno al 9% in Calabria, in crescita in tutto il centro-sud, evidentemente si impone una riflessione su come esserci ancora di più e meglio laddove da tanti anni si governa. E questo era Matteo Salvini, ovviamente ha ammesso la delusione, ha lanciato una frecciatina a Umberto Bossi, che in effetti aveva detto ieri: io voterò per un esponente di Forza Italia, un indipendentista, insomma, quindi Salvini ovviamente l'ha presa come una coltellata proprio nell'imminenza del voto. Saluto e ringrazio Giovanni Battista Mestriner. Buonasera. Sì, buongiorno. Insomma, di solito ci vediamo la sera, sì. Per cui Giovanni Battista Mestriner, che si è candidato sindaco per il suo paese, Scorzè, di cui è già stato capo dell'amministrazione
pubblica. Ovviamente i risultati li sapremo dopo le 14, perché lo spoglio delle schede inizia proprio alle 14. Ricordo che noi andremo a Bassano del Grappa per vedere che cosa succederà in questa importante città del Veneto. Messiner, il dato davvero direi impressionante qui in Veneto è il 37 % di Fratelli d'Italia, no? Rispetto al 28 nazionale, che significa un travaso di voti dagli altri partiti, in particolare dalla Lega a Giorgia Meloni, no? Che cosa perché era previsto, era scontato, ma non fino a questo punto. Allora, io sono iscritto a Fratelli d'Italia e quindi in questo momento questa analisi sarebbe anche la più comoda. Secondo me il dato impressionante non è questo. Il dato grande, enormemente impressionante, è che metà della popolazione è rimasta a casa. Vabbè, certo, c'è una estensione. No, non è una cosetta da record, poco, perché i dati sono falsati. Cioè noi stiamo ragionando sì sul 37%, ma su meno della metà dell'elettorato. Quindi, diciamo così, la frase esatta è, perché poi dobbiamo parlare i voti assoluti, no? Allora, la frase esatta è: Fratelli d'Italia è riuscita più di altri a portare i suoi elettori al voto. Però il dato assoluto di quanti voti ha preso Fratelli d'Italia non mette in tranquillità Fratelli d'Italia per il futuro, perché ci sono delle questioni. Allora, questo astensionismo è un astensionismo che rimarrà anche nelle prossime votazioni? Allora Fratelli d'Italia, tranquilla, 37%, bellissimo risultato. Ma alle regionali di fra 2 anni, quell'astensionismo rimane? Oppure un astensionismo che viene recuperato? Perché il dato, secondo me, interessante di questi ultimi giorni, non si potevano pubblicare sondaggi, ma c'è un dato, secondo me, preoccupante per tante cose, più che dal punto di vista politico, dal punto di vista sociale. I dati delle preferenze di voto delle persone da maggiorenni fino a 29 anni. Sì. Al 65-70% sono di sinistra o di estrema sinistra. E però in gran parte non vanno a votare. Perché? Perché questi ragazzi se ne sbattono le scatole, c'è tutto, no? Può essere tutto. Non hanno una grandissima coscienza politica, sono di sinistra perché comunque è la sinistra più libertaria, perché per esempio questa fascia di età non apre più partite IVA, è una fascia d'età molto diversa dalla nostra e dalle nostre, è una fascia di età molto meno portata a voler fare, a voler progredire, è una fascia di età per X motivi, chiamiamola, uso un termine forte, politicamente anche viziata per tutta una serie di situazioni. Bene, questa analisi qui rimane valida perché comunque questo astensionismo e di questa fascia di età non verrà recuperata fra 1 anno, fra 2 anni, fra 3 anni, oppure ci sarà qualcuno che riuscirà a rappresentare queste persone. I fenomeni abbiamo visti, no? A un certo punto Grillo, uno comico, si mette a fare qualcosa, la gente ha ripreso a votare in quel periodo, poi delusa da questo comico che non ha fatto, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi tutto questo, voglio dire, certamente è un risultato importante, certamente è un risultato che da parte di Fratelli d'Italia può essere utilizzato in maniera molto forte, come è giusto che venga utilizzato per dire la leadership alle prossime elezioni regionali spetta a Fratelli d'Italia. Attenzione però alle analisi autoconsolatorie. Qui siamo di fronte a milioni di elettori, anche veneti, che sono stati a casa. È verissimo. E questa cosa qui deve essere, al di là di tutti gli discorsi, ma qua la gente è stanca della politica, bla bla bla. Occorre capire se è stanca della politica davvero oppure se non ha trovato rappresentanza, perché se questi non hanno trovato rappresentanza, se la trovano, i dati che noi stiamo leggendo sono tutti sballati. Infatti ieri abbiamo detto 4 milioni di veneti chiamati alle urne, dopodiché sono andati a votare in 2 milioni, stando ai dati dell'affluenza, no? Quindi il 50, anzi sotto il
Il 50%, ricordo che le precedenti elezioni europee il dato era stato del 57%, quindi un continuo cedimento dell'affluenza. Vediamo adesso cosa ha detto ieri sera Elly Schlein, anche lei molto soddisfatta ovviamente del risultato. Poi vedremo anche la grafica di Francesco Ceron con i primi eletti, vedremo tra pochissimo i nomi dei primi eletti, vediamo. Un grande ringraziamento a tutte le persone che ci hanno dato fiducia, a quelle che hanno scelto di ridarci fiducia, alle tante che per la prima volta hanno scelto di votare per il Partito Democratico. Se le proiezioni che abbiamo visto saranno confermate, è un risultato per noi straordinario. Siamo il partito che cresce di più dalle politiche, la distanza con Fratelli d'Italia e con Giorgia Meloni si restringe, questo era uno dei nostri obiettivi. La campagna palmo a palmo fatta su tutto il territorio con 123 tappe attraverso il Paese e soprattutto una squadra forte e plurale hanno premiato. Continueremo a fare queste battaglie sulla questione salariale, sulla questione sociale, sulla sanità pubblica ancora più forte da domani, sentendo ancora più forte la responsabilità che gli elettori ci hanno affidato di costruire l'alternativa a questo governo. Il voto delle forze di opposizione supera quello delle forze di maggioranza al governo, quindi noi continueremo a essere testardamente unitari e a sentire da questa sera una responsabilità ancora più forte di costruire l'alternativa. Vediamo un dato di astensionismo che ci impegna ancora di più, che ci deve vedere impegnati ancora di più. Io per prima non sono mai stata una che si vede sui territori o tra la gente soltanto in campagna elettorale, quindi dico già che continueremo insieme da domani a fare questa campagna tra le persone per riuscire a riavvicinarle alla politica e per rafforzare in questo modo la nostra democrazia. A livello europeo il Partito Socialista Europeo tiene. Come era nostro obiettivo, non è possibile alcuna maggioranza senza il gruppo socialista democratico al Parlamento europeo e vedremo in queste ore se saremo la prima o la seconda delegazione al Parlamento europeo all'interno del gruppo socialista. Per cui continuiamo a seguire questi dati, ma con una grande soddisfazione, davvero con una grande emozione per il risultato che si sta profilando e che ci impegna ancora di più da domani a costruire l'alternativa a queste destre, sia in Europa che in Italia. Grazie. Ecco, Avvocato, poi l'altro dato è quello della tenuta della maggioranza Ursula, la cosiddetta maggioranza Ursula, cioè della von der Leyen con il PPE, anche se poi appunto adesso cambia un po' lo scenario, c'è l'avanzata delle destre, le destre sono avanzate soprattutto in Germania, in Austria, per non parlare della Francia, dove abbiamo detto prima la Le Pen ha proprio ridotto in brandelli il presidente Macron, costretto a indire nuove elezioni anticipate, a sciogliere il Parlamento. Sì, queste elezioni in pratica hanno visto prevalere il Partito Popolare. C'è stata una conferma, anzi un aumento, soprattutto in Germania, ma a livello europeo credo che il Partito Popolare sia il primo partito. C'è stata una forte crescita e una forte presenza della destra, conservatori e destra, e c'è stato un crollo del partito della sinistra, del Partito Socialista, soprattutto in Germania, in cui il Partito Socialista è arrivato addirittura dopo il partito di estrema destra, quindi ha perso tantissimo. Quindi penso proprio che il PD italiano sia il primo gruppo nel Partito Socialista Europeo. Però io credo anche che ci siano altre possibili maggioranze, perché questo crollo del Partito Socialista è vero che non è tale da non consentire una riedizione della maggioranza Ursula von der Leyen,
però non credo escluda la possibilità che i popolari possano, in linea teorica, allearsi con la destra o con i conservatori. Quindi il Partito Popolare, secondo me, oggi ha queste due possibilità: o guardare verso la sua sinistra o guardare verso la sua destra. Se intende guardare alla sua destra, significherebbe che accoglie quello che è stato il segnale dato dalle elezioni, da queste elezioni, che hanno visto uno spostamento a destra dell'elettorato. Se invece vuole guardare alla sua sinistra, vuol dire che intende confermare quella che è l'azione che finora ha svolto l'Europa, quindi non cambierà nulla, insomma. E temo che questo porterà ancora a un maggior astensionismo, perché porterà a dire, come stanno dicendo già, che vota come vuoi, le cose non cambiano, restano sempre così. La grande sconfitta di Macron e anche di Scholz credo che dipenda dal fatto che in pratica hanno fatto una campagna elettorale improntata sul fatto di sostenere al massimo la guerra in Ucraina, di poter attaccare la Russia con i loro razzi, di poter mandare truppe in Russia, in Ucraina a combattere contro i russi, e i cittadini sia francesi che tedeschi probabilmente non hanno gradito questa scelta fatta dai loro governanti e probabilmente auspicano qualcos'altro. Poi c'è tutta la situazione dell'Europa, di come ha governato, delle scelte che ha fatto nel campo alimentare, nel campo del verde, del green, il green, eccetera, che effettivamente non le condividiamo qui in Italia, ma anche dal punto di vista culturale, basti a vedere le scelte sui gender, ad esempio sulla cultura gender, che ci sono tanti altri temi che non sono piaciuti dell'Europa complessivamente, ma il dato di Germania e Francia credo che sia quello che colpisce e che sia attribuibile soprattutto al fattore guerra. Allora vediamo, è molto indicativo, sono dati indicativi quelli di questo grafico sui primi eletti, li vediamo, è un grafico di Francesco Ceron, vediamolo, ci sono già dei nomi, ma i giochi non sono fatti ovviamente, per cui bisogna prenderli con le molle. Sergio Berlatto, rieletto al Parlamento europeo con 45.231 voti, sarebbe stato rieletto anche Stefano Cavedagna, sempre per Fratelli d'Italia, 54.000 preferenze, Alessandro Ciriani con 42.000 preferenze, e poi il record di preferenze per Elena Donazzan, assessore all'istruzione e alla formazione e al lavoro della Regione del Veneto, che si è candidata al Parlamento europeo e che sarebbe stata eletta con un forte consenso. Daniele Polato, anche Daniele Polato, 30.000 preferenze. Sono dati ancora indicativi, direi che quello certo è sicuramente quello di Elena Donazzan. Anna Maria Cisinta, sindaca di Monfalcone della Lega. Roberto Vannacci, un boom di preferenze per il generale Vannacci, 138.310, eletto anche Flavio Tosi per Forza Italia, 33.591, 375.000, altro dato boom per Stefano Bonaccini, presidente della Regione Emilia-Romagna, e anche Elisabetta Gualmini, sempre per il Partito Democratico. Vediamo se ci sono altri nomi, eccoli lì. Alessandro Zanna, 90.000 preferenze Partito Democratico, 80.000 preferenze ha ottenuto Alessandra Moretti, che ha chiesto di essere riconfermata all'Europarlamento, e Domenico Lucano per Alleanza Verdi Sinistra, 41.698, è l'ex sindaco di Riace, se non ricordo male, no? Che era finito al centro di polemiche per aver voluto ospitare nel suo paese i migranti. Allora vediamo cosa ha detto ieri sera, molto deluso ovviamente, Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 Stelle. Buonasera a tutti, prendiamo
atto, abbiamo visto le proiezioni sin qui, prendiamo atto del risultato e senza girarci intorno riconosciamo che è un risultato sicuramente deludente, molto deludente rispetto a quello che è la valutazione, diciamo, del punteggio politico nazionale. Potevamo sicuramente far meglio, ma la valutazione dei cittadini è insindacabile. Ovviamente avvieremo, come è giusto che sia, una riflessione interna per cercare di approfondire le ragioni per cui il risultato non è come ci aspettavamo e come speravamo. Quello che posso garantire a tutti gli elettori che ci hanno votato è che i nostri europarlamentari, saranno 9, 10, quel che saranno assolutamente coerenti rispetto agli impegni che abbiamo annunciato in campagna elettorale, quindi saranno costruttori di pace, si batteranno a ogni livello per dire no all'austerity, contrasteranno e cercheranno di rafforzare legalità, le nostre battaglie contro la corruzione, per un'Europa più verde e per rafforzare i diritti soprattutto per giovani, donne, persone con disabilità, quindi un'Europa sociale, un'Europa democratica e un'Europa sicuramente più inclusiva. Da questo punto di vista il nostro impegno politico non marca nessuna battuta del resto, anzi più di prima. Poi lavoreremo anche sul piano interno per l'alternativa a questo governo. Prendiamo atto che si sono, diciamo, a livello europeo, sicuramente c'è nel complesso le forze progressiste hanno tenuto bene, ma sicuramente c'è da interrogarsi su un asse politico Francia e Germania che cambia, e questo ovviamente è da valutare in prospettiva. Cercheremo, su un equilibrio difficile tra forze progressiste e forze conservatrici, di far valere il nostro peso a favore, ripeto, di un'Europa progressista. Grazie. Vabbè, continuava a parlare Giuseppe Conte. Adesso mettiamo nel titolo il dato del Veneto di Fratelli d'Italia, 37,51 mi sembra, e con in Veneto la Lega 59, con in Veneto la Lega che è sopra Forza Italia, contrariamente a quanto invece è avvenuto con il dato nazionale. Per quanto riguarda Mestriner, per quanto riguarda invece diciamo non le europee, le regionali nel 2025, lei diceva giustamente che i giochi sono ancora aperti e che insomma alle prossime regionali ci fosse una lista Zaia, se la Lega suonasse la carica, per Fratelli d'Italia non sarebbe altrettanto facile. C'è già un nome, quali sarebbero i nomi per Fratelli d'Italia oggi come presidenti? Si era parlato di Luca De Carlo, si era parlato della stessa Elena Donazan, che è stata eletta al Parlamento europeo. Su chi, secondo lei, su chi potrebbe puntare Fratelli d'Italia? Ci sono tanti ovviamente esponenti, c'è Raffaele Speranzon, ce ne sono molti ovviamente. Luca Spavanetto, vedremo se Luca Spavanetto, che si è candidato alle europee, se è stato eletto o meno. 12.000 preferenze. Com'è? 12.000 in tutto. Ah, 12.000. Prego, Mestrinari. Ma adesso credo nei prossimi mesi ci saranno 200.000 candidature, certo. Autocandidature, false candidature esterne, insomma ci sarà un po' di balletto. La questione credo che sia forte nel Veneto qual è? Un gruppo dirigente che oggi governa la regione, che per due votazioni generali importanti, cioè le politiche e le europee, hanno dimostrato di non avere più il radicamento territoriale che giustificava un potere così forte. Oggi in questo momento in Regione Veneto il gruppo consigliare della Lega e della lista Zaia, ma sono tutti leghisti comunque, hanno la maggioranza assoluta del Consiglio regionale.
Guardando, ripeto, i dati delle politiche e i dati delle europee, stiamo parlando di invece mi pare 15%, 14%. Ecco, questa è un delta, no, tra il consenso reale che si ha nella popolazione e la rappresentanza istituzionale che in questo momento in Regione Veneto è falsata. Tenete presente che in 12 assessori regionali, quindi il governo della regione vera e proprio, in questo momento, se non ricordo male, non leghista ce n'è uno solo, ed è la Donazzan, che adesso va al Parlamento europeo. Quindi noi siamo di fronte a una regione da tanti anni abituata a un monocolore sostanzialmente leghista. Oggi abbiamo invece dei dati che dicono che la regione, in Regione Veneto, ormai, ripeto, da 2 anni certificati, e il primo partito è Fratelli d'Italia, ma non il primo partito per poco, 2 volte la Lega. Così, facciamo vedere, diciamo che il banner ha i dati del nord-est, vedete qui 31,9 Fratelli d'Italia, 25,8 PD, 10,2 la Lega, che è sopra Forza Italia in Veneto, 6,7 Alleanza Verdi-Sinistra. Ma è nord-est, non Veneto questo? Sì, no, nord-est, è 5,7, però anche in Veneto, diciamo, il dato Veneto è, c'è la Lega sopra Forza Italia, 5,7 Movimento 5 Stelle, Azione 3,8, Stati Uniti 3, quindi Azione, Calenda e Renzi, diciamo, non sono riusciti a superare la soglia del 4%. Scusi, le ridò la parola, poi vedremo anche il grafico proprio del Veneto, mentre parla Bestriner possiamo anche mandarlo in onda. Prego. Sì, no, ma il ragionamento però è che nel momento in cui, eccolo qua, quindi Fratelli d'Italia ha quasi 3 volte i voti della Lega sul Veneto, no? Quindi da questo grafico noi potremmo dedurre che non c'è nessuna discussione che il prossimo candidato presidente della Regione Veneto deve essere i Fratelli d'Italia. Poi però questo discorso è il discorso formale, è il discorso basato sulla politica, basato sull'interpretazione, perché in Regione Veneto c'è un delta non misurato in queste elezioni e che invece alle regionali potrebbe misurarsi, ed è la figura di Luca Zaia. Luca Zaia in qualche modo vorrà essere presente sulla scheda elettorale della Regione Veneto, non può più candidarsi come presidente della regione, ma in qualche modo vorrà mettersi nella scheda elettorale con la lista Zaia o magari candidato capolista della Lega, non lo so. Perché dico che è un dato che va a modificare questi? Perché comunque siamo di fronte a partiti strutturalmente, tutti i partiti, tutto il consenso che noi vediamo è strutturalmente debole, è strutturalmente emotivo. Da un'elezione all'altra ci sono percentuali che ballano in maniera molto forte e da un'elezione all'altra ci sono dati sull'astensionismo, anche questi che ballano, non sono costanti, a volte si va a votare di più, a volte si va a votare di meno. Quindi alle elezioni regionali, elezioni locali, dove il sentimento regionale è molto forte, secondo me questi ragionamenti vanno pensati bene. Io sono iscritto a Fratelli d'Italia, che cosa suggerirei? Un consiglio non richiesto assolutamente dai miei vertici di partito. Io sono semplice militante, non ho incarichi e non penso di averne anche nel futuro. Dico, state attenti perché qua Fratelli d'Italia deve trovare un candidato che piaccia ai veneti, che sia radicato sul territorio, che abbia voglia di andare a tutte le sagre del paese e che abbia voglia di fare dei ragionamenti, perché altrimenti questi sono dati che non rimangono. Allora la candidatura, secondo me, è logico che ce l'abbia Fratelli d'Italia e quindi la possibilità di dire i nomi. Attenzione sui nomi, perché se adesso ci fosse il fenomeno di 7, 8, 10 persone ai vertici del partito che si sentono già presidenti della Regione Veneto perché hanno letto questi dati, guardate che sbagliamo, facciamo un grandissimo errore.
Allora, aggiungiamo il dato nel titolo con Italo Morao e Tommaso Migotta, Fratelli d'Italia in Veneto 37,59%, virgola, la Lega sopra Forza Italia, perché in Veneto e nel nord-est è così, contrariamente al dato nazionale. Vedete, nord-est, Lega 10,2%, Forza Italia 7. Volevo però sentire ancora Mestrinero, e poi Marco Brigo, poi ovviamente Pietro Dalla Libera e gli altri ospiti che sono in arrivo. Se questa forte prevalenza di Fratelli d'Italia in Veneto potrà replicarsi anche nelle amministrative, al di là del fatto che alle comunali si votano le persone, però ci può essere un effetto trascinamento anche per quanto riguarda i sindaci? Beh, sicuramente c'è l'effetto, insomma, di rafforzare il centrodestra, però tendenzialmente quando ci sono questi fenomeni dove c'è un elettorato che si sposta sulle politiche o sulle europee abbastanza velocemente. Ragioniamo che 5 anni fa la Lega aveva il 50% di voti in Veneto, no? Quindi in 5 anni le cose si sono modificate tantissimo. Che cosa accade? Accade che nelle elezioni amministrative il cambiamento è molto più lento, perché è legato alla dirigenza locale, alle figure locali, quindi tendenzialmente, ma questo l'abbiamo visto sulla Lega, su Renzi, sul Movimento 5 Stelle, cioè abbiamo visto su queste ondate di aumento di consenso alle politiche e alle europee, perché alle amministrative cosa succede? Tante volte devi dividere per 2 la cifra, per cui sono tutte situazioni perché ci vuole tempo perché a livello locale queste scelte si radichino in una classe dirigente che riesca a tenere il consenso e a portarlo avanti. Quindi alle amministrative sicuramente è un traino, un qualcosa di traino c'è da queste elezioni, però teniamo presente che ormai una parte importantissima dell'elettorato si misura attorno al 40-50% di coloro che vanno a votare votano anche diversamente rispetto alle schede elettorali che hanno in mano, quindi fanno dei ragionamenti alle europee che a volte sono molto diversi da quelli delle amministrative, quindi non c'è una regola in questo momento che assicuri di fare dei ragionamenti. Brigo? Guardi, mi hanno girato dalla segreteria provinciale un dato su Forza Italia. 2019 Forza Italia era al 7,25 e oggi siamo all'8,58, quindi siamo molto vicino al 9. Cosa significa questo, direttore? Che comunque c'è molto lavoro ancora da fare. Come diceva il futuro sindaco, diciamo così, per parlare di fortuna, logicamente c'è molto lavoro da fare. Lui ha detto una cosa poc'anzi molto interessante, sì è vero, cerchiamo di non stravolgere tutto perché magari per puntare i piedi a livello di partito che non si rischia anche di perdere non soltanto con questo consenso, quindi torno indietro a quello che ho detto prima per quanto riguarda il cambio che è stato fatto tra Galan e Luca Zaia o adesso stesso con un candidato di Fratelli d'Italia. Se il candidato vincente con una squadra più omogenea di quella che abbiamo adesso, che sta amministrando il Veneto, fa ancora bene Luca Zaia, vuol dire che allora noi facciamo il voto, giusto? È meglio Luca Zaia? Ecco, a questo punto. Vero? Perché chi fa politica deve anche essere lungimirante su questo. Partiamo dal presupposto che manca un anno, anche perché non sappiamo ancora se andremo a votare in primavera 2025 o se si andrà nel 2026, perché l'ultima tornata elettorale era a settembre, quindi potrebbe esserci un danno erariale, mi spiega qualche amico che attualmente è consigliere. Quindi si tratta sempre di fare un ragionamento ben chiaro. Allora, io dico sempre, come quando si legge un libro di storia, no? Il libro di storia quando lo legge a 20 anni lo intraprendi in una maniera, a 30 un'altra, a 40 in un'altra. C'è un dato che è quello che dice perché la gente non va a votare, soprattutto nel nostro Veneto lavorativo, laborioso, il Veneto sociale. Quindi vuol dire che c'è sicuramente una difficoltà, c'è un malessere. E se la politica non lo intercetta è un fatto grave, vuol dire che non riusciamo proprio a parlare, arrivare a toccare le corde dei nostri elettori. Dobbiamo farci una riflessione su questo. Io sono sempre dell'idea che come fece, e qua do comunque un merito alla Lega Nord a suo tempo, il coordinatore regionale della Lega Nord, che era D'Arè, candidò tutti i sindaci alle politiche, giusto? Quindi noi dobbiamo fare base su una squadra, parlo per Forza Italia, in questo caso per il mio partito, che sia pronta a lavorare in tutti i vari segmenti della gestione della nostra regione.
Questo lo si fa lavorando nel territorio e soprattutto, io dico sempre, anche nel mio comune, che sono di Piave, di portare la gente che è a casa ad assaporare la politica. In che senso? Cioè tu devi comunque interessarla, intrigarla su certe tematiche. Le tematiche sono molte, io faccio un esempio: ieri sera fuori da un seggio un gruppo di ragazzini, sono stati una quindicina di ventina di ragazzini che urlavano, schiamazzavano, tiravano sassi addosso alle macchine. E abbiamo dovuto intervenire, e questi ragazzini ci sono venuti contro addirittura perché si sono fatti forti. Perché dico questo? Perché c'è un problema che sfugge su questa tematica. Siamo tutti più buoni in piena pandemia, non è vero, perché purtroppo la pandemia ha lasciato gli strascichi che fanno paura. E allora la politica deve anche riappropriarsi di questo e fare, ripeto, anche un servizio sociale all'interno proprio dei propri territori. Lo si fa, ripeto, sono logoroico, ma con persone preparate. Il dato provinciale del mio partito mi solleva, perché vuol dire che comunque nel territorio si sta lavorando anche a livello nazionale, perché non posso dimenticare cosa valeva Forza Italia 5 anni fa, cosa vale oggi. Questo, ripeto, bisogna buttare delle basi solide e non dobbiamo sperperare quello che i venici oggi ci fanno capire, ci fanno vedere da quel dato. Grazie Bringo, abbiamo collegata telefonicamente Elena Donazzan, eletta al Parlamento europeo con un mare di preferenze. Buongiorno onorevole a questo punto, non più assessore. Buongiorno direttore, a lei. Sì, è così da stamattina, anche se devo dire che ho dormito così poco che sto facendo i conti, facciamo così, anche con i nomi. Certo. Senta, una grande soddisfazione, una campagna elettorale in cui lei si è spesa moltissimo, ha girato tutto il territorio, ha spiegato molto bene come vede un'Europa diversa da quella attuale, dove però rimane questa maggioranza Ursula. Ma quello che vorrei chiederle è il dato di Fratelli d'Italia in Veneto, 37-59%, no? Con quindi un distacco enorme dalle altre forze del centrodestra. A suo giudizio che cosa ha determinato questa valanga di voti e questo exploit? Non so se, siccome è un collegamento difficile, nel senso che l'assessore, l'onorevole Donazzan adesso è in movimento, adesso riproviamo a chiamarla, perché il dato in effetti è questo in sostanza, no? Che è veramente... Eccoci qua, è caduta la linea come prevedevamo. Sto andando a Venezia. No, ecco, dicevo, questo successo di Fratelli d'Italia in Veneto, no? Sono tutti i voti passati da Lega e Forza Italia alla Meloni in sostanza, no? Sì, è un consolidato crescendo, alle politiche avevamo avuto una... Niente, non riusciamo. È un crescendo, diceva Elena Donazzan, eletta al Parlamento europeo. Pietro Dalla Libera, vediamo il dato del Veneto, così abbiamo proprio, eccolo qua, 37,6, vedete, rispetto a Forza Italia 8,6 e alla Lega 13,2. Prima Dalla Libera, parlando di europarlamentari, sentiamo ieri sera Nicola Fratoianni di Alleanza Verdi Sinistra aveva annunciato l'elezione di Ilaria Salis. Sentiamo cosa aveva detto. Per noi è un risultato straordinario. Avevamo detto che saremmo stati la sorpresa, credo che possiamo confermarlo in modo molto superiore anche alle nostre migliori attese. Tutto questo però accade in un quadro molto preoccupante, quello di un'Europa che va a destra. Mi pare che viene sconfitto l'asse della guerra, Scholz-Macron. La guerra porta al nazionalismo, c'è niente da fare. È una proposta che coraggiosamente mette in campo la pace, la giustizia ambientale, la giustizia sociale, che lo fa con credibilità, con candidature autorevoli, ma anche con la continuità di un lavoro, di una coerenza. Viene
premiata largamente da quel che dicono le proiezioni, naturalmente manteniamo prudenza, però davvero potrebbe profilarsi un risultato incredibile che apre peraltro per noi una prospettiva. Non è che l'inizio, per noi non è l'arrivo, questo è un punto di partenza per lavorare all'alternativa anche nel nostro paese. Ilaria Salis è stata eletta? Ma insomma vedremo le preferenze, io penso che sarà eletta con una valanga di voti, non abbiamo mai avuto alcun dubbio sul fatto che sarebbe arrivata non prima, primissima dove è candidata. C'era un dubbio, certo, legittimo sulla soglia. Noi lo avevamo detto a Ilaria, al papà di Ilaria, avevamo detto queste sono le condizioni, noi siamo a disposizione, ma è bene sapere che per noi è una lotta il 4%, allora lo era. Oggi pare che abbiamo non solo superato ma travolto questa soglia. Ilaria sarà parlamentare europea, è una bellissima gioia, soddisfazione. Noi abbiamo scelto di agire, non era semplice, non era facile, non era scontato e io sono proprio felice anche di questo risultato in particolare. Insomma, Ilaria Salis, parlamentare europea, è un fatto che molti hanno criticato, cioè candidare una persona comunque accusata di un reato molto grave, che è quello di avere pestato un manifestante dell'ultradestra in Ungheria, reato per il quale lei poi è stata arrestata, portata in catene nell'aula di giustizia, ovviamente tenuta così con dei ceppi, delle cavigliere al guinzaglio, per cui scene veramente molto riprovevoli, ma il fatto che abbia comunque partecipato ad un pestaggio da parte dei molti cittadini è stato giudicato grave, e grave l'avere candidato una persona che ha 4 sentenze passate in giudicato in ogni caso. Avvocato, eppure ce l'ha fatta, no? Nel senso che si pensava, dice, chi mai voterà qualcuno che si è reso responsabile di lesioni ai danni di oppositori politici? Già in passato si è verificato che ci sono state candidature in diversi partiti da parte di persone che o erano imputate o erano state condannate. Ricordo uno dei primi casi fu il caso Tortora, insomma, che fu candidato e poi Eccoci, eletto. Onorevole, forse con la scusi Monti, forse con su WhatsApp sentiamo meglio, mi sente? Sì. Ecco, ecco, adesso la sento bene. Elena Donazzan, eletta al Parlamento europeo. No, dicevamo, questo exploit di Fratelli d'Italia in Veneto, come... È una percentuale estremamente significativa, perché è figlia di 1 anno e mezzo di governo, di un riconoscimento anche, insomma, di figure che hanno spinto Fratelli d'Italia e noi abbiamo fatto una lista molto competitiva, si vede anche dal numero delle preferenze, e credo che i veneti abbiano voluto confermare una fiducia, quindi questo ci fa ben sperare per il futuro. Certo, abbiamo visto cosa è successo in Francia, dove il presidente Macron è stato costretto a sciogliere il Parlamento e a indire elezioni anticipate, perché Marine Le Pen ha veramente avuto il doppio dei suoi voti. È un'Europa che sta andando a destra, ci potrebbe essere quindi una maggioranza. Diciamo, no, adesso il PPE mantiene, è sempre in sella con la maggioranza Ursula, ma potrebbe esserci una svolta anche da questo punto di vista, secondo lei? Io credo di sì, e tutto sommato ieri è accaduto anche un terremoto politico, esatto. Perché la Germania, la Francia, cioè le 2 più grandi nazioni insieme all'Italia, le prime 2 hanno visto veramente uno scossone dentro le loro dinamiche nazionali, che si riverberano necessariamente in quelle politiche europee. E quindi oggi Giorgia Meloni è l'unico leader delle grandi nazioni europee che vede confermato il proprio consenso, la propria linea di governo, ed è evidente che questo servirà anche ora nei ragionamenti che si devono fare per la maggioranza in Parlamento.
Certo, certamente. Oggi come sta andando in giunta, Assessore? Oggi sto andando in giunta perché il Presidente aveva già definito la giornata di giunta oggi, di solito è di martedì, speravo di dormire stamattina, Direttore, glielo dico sinceramente, e invece sto andando perché è giusto che io, finché faccio l'assessore regionale, faccia fino in fondo il mio dovere. Certo, Assessore onorevole, grazie molte, grazie per essere stata con noi. E complimenti ancora, grazie complimenti. Arrivederci. Grazie di cuore, grazie molte. Arrivederci. Questa era Elena Lazzami, scusi se l'ho interrotta. Avvocato, diceva? Sì, dicevo che ci sono stati altri casi in precedenza, ricordo il caso Tortora di persone che erano state condannate, imputate, eccetera, che sono state candidate dai partiti in maniera anche simbolica, diciamo. Mi pare che ha fatto la cosa giusta il partito, lo diceva adesso il suo segretario, perché non solo hanno superato la soglia del 4%, ma sono al 6,5%, per cui credo che la candidatura Salis abbia portato voti in quell'ambito di quella sinistra che sicuramente ha avuto tanti voti anche dal fatto che elettori del Movimento 5 Stelle si sono spostati per votare, penso, direttamente Ilaria Salis. Ecco, questa è un po' la mia analisi. Quindi non è stato un errore da parte sua, anzi ha rafforzato il suo partito e lo ha portato ad avere un grande successo, insomma. Allora, sentiamo le parole di Marine Le Pen, vediamo, ci sono anche dei sottotitoli, vediamo. C'est le pouvoir si les Français nous font confiance lors de ces futures élections législatives. Nous sommes prêts à redresser le pays, prêts à défendre les intérêts des Français, prêts à mettre fin à cette immigration de masse, prêts à faire du pouvoir d'achat des Français une priorité, prêts à entamer la réindustrialisation du pays. En clair, nous sommes prêts à redresser le pays, prêts à faire revivre la France. Le message de ce soir. Allora, questa era Marine Le Pen, che è la leader del Rassemblement National. Tra l'altro, ecco, Mestiner, diciamo, le alleanze della destra al Parlamento europeo, no? Ci sono visioni diverse, ci sono Salvini e anche la Meloni che non hanno nulla a che discutere su Marine Le Pen, invece c'è un'altra, è diversa la posizione di Forza Italia, no? Antonio Tajani ha detto fin dall'inizio: noi con la Le Pen non vogliamo avere nulla a che fare. Credo che ci sia qualche problema adesso a livello europeo, perché abbiamo purtroppo delle istituzioni europee che funzionano in maniera un po' particolare. Noi eleggiamo il Parlamento, però poi il Presidente della Commissione, che dovrà avere la fiducia del Parlamento europeo, viene però designato dai governi nazionali, e quindi c'è tutto un gioco di equilibri un po' particolare. Diciamo questo: finora la maggioranza che governava il Parlamento europeo è fatta dal Partito Popolare, dai socialisti e dai liberali. Questa maggioranza, diciamo, centro-sinistra, insomma un po' così, un po' particolare, che poi ogni singolo paese, ci sono situazioni un po' difficili, complesse, non difficili. Questa maggioranza ancora c'è formalmente, però ha perso molti deputati al Parlamento europeo e quindi fa fatica a tenere. E qui c'è una situazione sulla quale però le forze politiche di centrodestra in Italia rischiano delle spaccature molto forti, perché mentre la posizione di Giorgia Meloni, Fratelli d'Italia, è una posizione più istituzionale e c'è una qualche possibilità di ragionamento di collaborare con la nuova Commissione europea e quindi di fare un ragionamento eventualmente anche in alleanza con il Partito Popolare e con altre forze, invece c'è la posizione della Lega, che è una posizione totalmente, almeno quella espressa in questi giorni, contraria a qualsiasi partecipazione della Lega a governi europei.
Questo sono scelte adesso, secondo me, che Fratelli d'Italia, che Giorgia Meloni dovrà prendere, non facilissime, perché da un lato allearsi con queste realtà diventa problematico, perché comunque significa essere a favore, insomma, entrare in mediazioni, entrare in situazioni dove non è più una posizione insomma, importante e dura di contrapposizione come è stata finora. Dall'altro però avere la prima forza politica italiana che governa il Paese e che è in minoranza nel Parlamento europeo crea dei problemi e può creare dei problemi. Quindi la situazione è una situazione nella quale c'è una difficoltà di ragionamento su questo. Io credo anche che la maggioranza attuale del Parlamento europeo, cioè popolari, liberali e socialisti, perdendo questi deputati, che hanno perso parecchi deputati complessivamente, debbano però anche rivedere la posizione che hanno avuto finora. Per esempio tutta la questione dell'Europa verde, del nuovo Green Deal, è pesante. Pensiamo per esempio, quelli che hanno più portato avanti l'idea dell'Europa verde sono stati i tedeschi verdi e i tedeschi della SPD, dei socialisti. Hanno avuto una tramvata politica spaventosa dal punto di vista elettorale, tutti e due i partiti. A casa loro. Cioè oggi c'è la Germania che ha sostanzialmente sfiduciato il governo che li governa. Quindi secondo me ci dovrà essere un cambiamento, ci dovranno essere dei movimenti che possono consentire però anche di costruire alleanze nuove, alleanze più larghe, e consentire a questa Europa di ragionare in maniera, si spera, un po' meno burocratica e un po' più democratica. Però sono tutti processi secondo me un po' lenti da seguire e che possono anche avere dei riflessi importanti però nella politica italiana, perché secondo me difficilmente rischia di essere un dato di difficoltà il fatto di avere metà del centrodestra in una posizione governativa in Europa e l'altra metà in una posizione magari di opposizione. Allora, tra poco avremo Gennaro Marotta di Azione in collegamento. Rivediamo il grafico sugli eletti, vediamo il grafico di Francesco Ceron. Elena Donazzan, 62.429 preferenze, l'abbiamo sentita poco fa. Stefano Cavedagna, alleanza ovviamente sempre per quanto riguarda Fratelli d'Italia, 54.137, eletto anche Sergio Berlato che ha dalla sua parte tutte le doppiette del Veneto, 45.231, Alessandro Ciriani 42.225, Daniele Polato 31.407, questo è il nord-est, i Fratelli d'Italia. Poi i due eletti della Lega sarebbero il recordman delle preferenze, il generale Roberto Vannacci, 139.427, e Anna Maria Cisint con 40.799 preferenze. Queste sarebbero i due eletti della Lega. Per Forza Italia Flavio Tosi con 33.591 preferenze. Partito Democratico Stefano Bonaccini, il presidente dell'Emilia Romagna, 378.114, e Alessandro Zanna, 90.946. Vediamo ancora il Partito Democratico, rieletta Alessandra Moretti con 81.114 voti ed Elisabetta Gualmini, 55.560 preferenze, e per Alleanza Verdi Sinistra Domenico Lucano, 41.894, candidatosi nella circoscrizione nord-est. Grazie molto. Intanto la regia Italo Morao, Tommaso Migot e poi ovviamente
direttamente con Francesco Ceron. Sentiamo il drammatico discorso del presidente francese, il capo dell'Eliseo, che preso atto della sconfitta con il trionfo di Marine Le Pen ha detto di dover sciogliere il Parlamento e di indire elezioni anticipate. Sentiamo cosa ha detto ieri sera in diretta televisiva al posto di una partita che è ovviamente saltata. J'ai décidé de vous redonner le choix de notre avenir parlementaire par le vote. Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. Je signerai dans quelques instants le décret de convocation des élections législatives qui se tiendront le 30 juin pour le premier tour et le 7 juillet pour le second. Vabbè, una decisione seria e pesante, sentiamo. Vediamo lourde, mais c'est avant tout un acte de confiance. Confiance en vous, mes chers compatriotes, en la capacité du peuple français à faire le choix le plus juste pour lui-même e pour les générations futures. Uscire dall'isolamento. Allora, avremo più tardi in studio anche Fabio Chiesa, sindaco di Conegliano, e anche Cristina Andretta, che è la sindaca di Vedelago e che si era candidata, se non ricordo male, alle elezioni europee. Saranno qui e fra poco sentiremo anche Gennaro Marotta di Azione. Avvocato dalla Libera, Azione come mai non ha raggiunto il 4%? Nel senso che ci sono stati contrasti tra Calenda e Renzi. Renzi è andato con gli Stati Uniti d'Europa, Calenda ha deciso di battersi da solo per le europee, ma è andata male, insomma non ha superato il 4%. Diciamo che secondo me il progetto Renzi-Calenda aveva un senso quando avevano deciso di mettersi insieme e di portare avanti un gruppo, chiamiamolo centrista, che andava a raccogliere i voti da Forza Italia al PD. Questo aveva un senso. Quando loro poi si sono divisi, il senso del progetto si è perso, insomma, sono rimaste le candidature di queste due personalità e anche in queste elezioni erano molto a rischio perché il 4% nessuno lo dava per sicuro all'interno dei sondaggi che erano stati fatti in precedenza, quindi erano lì traballanti e non ce l'hanno fatta nessuno dei due, anche perché insomma alla fine penso la loro penalizzazione sia stata anche il fatto che un elettore ha preferito votare o il PD o Forza Italia perché erano partiti che potevano dare più affidamento e più sicurezza. Invece la scelta di Salvini di candidare il generale Vannacci mi sembra che sia stata giusta, è stata molto contestata soprattutto in Veneto, però mi pare che abbia scelto bene visto il grande successo di preferenze, perché quei 139.000 preferenze voti si riferivano proprio al Veneto, mi pare di capire, sì, dove era stato maggiormente contestato. Esatto. Io avevo previsto che potesse aver riportato un grande exploit, ma lo pensavo al centro e al sud, sì. Non tanto in Veneto dove l'elettorato leghista mi pare che non gli fosse granché affezionato. Vuol dire che è riuscito con diciamo, la sua presenza e la sua iniziativa, è riuscito a raccogliere tanti voti, probabilmente anche al di fuori di quelli che erano i voti classici leghisti. Per cui la scelta di Salvini è stata opportuna per il suo partito e per lui, in quanto che diciamo, se non ci fosse stata la presenza di Vannacci, probabilmente un paio di punti in meno a livello nazionale la Lega li avrebbe presi. Per cui ecco, Vannacci si è dimostrato, si era presentato come un candidato di rottura col sistema, diciamo, no? E abbiamo visto che gli elettori da diversi anni stanno cercando un partito che possa andare fuori un po' dagli schemi e rappresentare quelli che sono i loro interessi. Partiamo ancora dal 2011 per arrivare fino adesso e abbiamo visto come hanno cercato dapprima in Renzi, poi nel 5 Stelle, poi nella Lega e poi hanno lasciato. Adesso, giustamente come diceva Mestriner, Fratelli d'Italia dovrà dimostrare
agli italiani di poter meritare, come in parte lo ha già dimostrato in questi 2 anni, insomma, in questo anno di governo, ma dovrà continuare a dimostrarlo perché l'elettorato è molto volubile, cambia rapidamente, per cui ecco, il voto a Vannacci io penso che sia anche questo, poter puntare su qualcuno che rompa gli schemi e che anche in Europa vada a dire qualcosa di diverso rispetto a quello che si dice adesso, insomma. Allora, vediamo cosa sta succedendo in Friuli Venezia Giulia, diamo un'occhiata, vediamo se la nostra TV12 si sta occupando in diretta delle elezioni, sentiamo cosa si sta con facendo. Emendamenti seri viene frustrato nella stragrande maggioranza delle volte perché si guarda, diciamo, più alla contesa politica che all'interesse dei cittadini. Ho fatto prima l'esempio delle proposte che abbiamo fatto sulla sanità. Nel 2023 abbiamo con una mozione chiesto alla Giunta regionale di togliere il tetto alla spesa per il personale sanitario. Ebbene, questa mozione è stata bocciata dall'assessore Riccardi, dal presidente Federica e dalla maggioranza. La scorsa settimana il ministro Schillaci a Roma ha approvato assieme al governo un decreto per cercare, diciamo, di tamponare la situazione. Ebbene, tra i punti inseriti nel decreto c'è l'abolizione del tetto alla spesa per il personale sanitario. Quindi il ministro alla salute a Roma ha dato ragione alla proposta che il PD ha fatto a Trieste e che il centrodestra ha bocciato. C'è un atteggiamento pregiudiziale, preconcetto negativo che qualsiasi cosa propone l'opposizione non va bene e non può passare, quando anche, diciamo, è affine a quello che il centrodestra sta portando avanti a Roma. Quindi siamo di fronte veramente a una grandissima presa in giro quando si critica l'opposizione. E anche il tema delle pari opportunità, caro collega, non è un tema che va sottovalutato, perché ci sono tante persone nella nostra regione che sono vittime di discriminazioni e perché ancora oggi, ma per esempio, chi è vittima di discriminazione? Il problema è arrivare a fine mese. Le donne non sono dei koala, sono capaci come gli uomini e viceversa, devono crescere nelle istituzioni che noi abbiamo. La maggioranza porta avanti è una chiusura che è incomprensibile, perché io sono il primo a dire che i diritti sociali sono fondamentali, tant'è che durante questi miei interventi ho parlato soprattutto di sanità e di lavoro, però non dobbiamo dimenticare che ci sono delle disuguaglianze anche di genere che vanno superate, e il tema del linguaggio può dare un segnale. È comunque un tema importante, caldo, diciamo. Ma sicuramente è un tema importante, ma se in questo momento abbiamo una giornalista, ben venga. Io faccio un esempio, guarda, semplice. Il mio avvocato è una mia amica e lei dice sempre, Torniamo qui in studio a Treviso e andiamo adesso, sentiamo Gennaro Marotta di Azione che è collegato via Skype. Buongiorno Marotta. Buongiorno a tutti voi, buongiorno ai nostri telespettatori. Senta, purtroppo Azione non ha superato la soglia del 4%, cioè lei che, diciamo, come se la spiega, no? Perché sembrava che fino a ieri, insomma, si pensava che ci sareste riusciti. Diciamo che effettivamente è un brutto risultato, però il problema è che abbiamo visto che ci sono gli opposti estremismi che purtroppo riescono ad avere un voto dalla cittadinanza. Si rispetta il voto dei cittadini, certo che vedere da una parte un Vannacci che dice le sue e dall'altra parte invece una Salis che dice anche lei le sue, capisce bene che spazio anche per persone magari competenti che potevano portare qualcosa in Europa non ce n'è. Ha visto in generale, Marotta, come commenta i dati? Abbiamo messo nel titolo in Veneto Fratelli d'Italia 37-59%, poi in Veneto la Lega è sopra Forza Italia, contrariamente a quanto sappiamo dal dato nazionale, no? Dove invece
la Lega è al di sotto del partito di Antonio Tajani. Sì, è la conferma che comunque sia il governo si vede e Fratelli d'Italia continua ad avere un forte consenso. Vorrei ricordare che qualche anno fa, neanche tanto tempo fa, Salvini aveva avuto il 34% in tutta Italia, e che significa che anche in politica adesso i risultati vanno e vengono. Il problema vero è il fatto che oggi sia più importante apparire che essere. Quello che dispiace è che, è vero, in tutti i partiti ci sono persone competenti, capaci, però alla fine vediamo dai risultati che riescono a emergere quelli che hanno la visibilità, oppure cercano visibilità anche dicendo, posso dire, delle emerite puttanate. Detto questo, vedo che comunque sia il dato nazionale dà una conferma che il Movimento 5 Stelle è in calo, e questo è indiscutibile, ma d'altronde insomma hanno dato dimostrazione di sé nei periodi che hanno fatto. Per quanto ci riguarda, ho guardato un dato che riguarda in particolare Venezia, visto che Venezia sarà alle elezioni, se non nel 2025 sarà nel 2026, inizio 2026, il dato si mantiene sul 4,5%. Questo ci fa ben sperare che si possa fare un'azione politica valida per poter dare una mano a chi un domani dovrà governare la città di Venezia. Detto questo, vorrei anche dare, come si dice, e concludo, vorrei anche dire che ha fatto bene l'amico Speranzon oggi sulla Nuova Venezia, quando in un'intervista ha detto chiaro e tondo, è inutile mandare avanti il nome di Zaia come candidato sindaco di Venezia, perché Zaia effettivamente non è veneziano e quindi ha un senso sempre catapultare persone di altri lidi in zone dove di cui non sono parte. Zaia è un ottimo amministratore, perfetto, e troverà un altro posto sicuramente, però come sindaco di Venezia io credo che sarebbe giusto che trovassimo un veneziano, una persona che Venezia la vive e la abita. Sì, questo in effetti l'ha detto Luigi Brugnaro al Corriere del Veneto, ha detto non vedrei male Zaia sindaco di Venezia, e si è insinuato che nel contempo Brugnaro ci tenesse a fare una specie di staffetta, quindi Zaia sindaco di Venezia e lui presidente della regione. Brigo su questo, cioè questo ticket Zaia Brugnaro le sembra plausibile? Bisogna avere i voti. Quindi se i voti non ci sono, perché Zaia, li abbiamo visto, li ha, forse li avrebbe anche in una compagine, forse veneta, veneziana come sindaco. Sa, non è che il sindaco Brugnaro proprio in quest'ultimo anno sia molto voluto bene nell'ambito regionale. Io non posso nascondermi che l'ho criticato più volte sul ticket, anche a livello portuale, cioè dell'aeroporto di Venezia. Sa, io sono anche dell'idea che c'è bisogno di un ricambio. Non è che possiamo sempre passare di palla di qua di là, provincia, regione, sindaco. Insomma, in certe maniere, poi ripeto, se questi candidati hanno i voti, io non ne ho, ma loro sì, ben venga, però ripeto, è una situazione a mio avviso un po' prematura su questo. È anche vero comunque che quando qualcuno dice che la figura di Zaia sarebbe sminuita come sindaco di Venezia, non lo credo, perché con il massimo rispetto stiamo parlando di una città che è conosciuta in tutto il mondo e che ha una valenza politica molto importante. Io chiedo, forse è meglio che ci concentriamo di formare una maggioranza nel Parlamento europeo, quelle saranno scelte che si vedranno più avanti, anche perché, come diceva l'esponente di Azione, non sappiamo neanche ancora quando si andrà a votare, perché ripeto abbiamo quell'inghippo che si è andati a votare a settembre, quindi non sappiamo se sarà la primavera del 2025 o la prima primavera del 2026. Quindi sono discorsi un po' campati in aria. E da qui diciamo a quel giorno, insomma, no, in politica diciamo che è molto volubile. È un'eternità. Allora abbiamo in linea al telefono Giorgio Pasetto di Stati Uniti d'Europa, spessissimo ospite di Focus. Pasetto, allora abbiamo parlato e parleremo ancora con Gennaro Marotta di Azione. Azione e Stati Uniti d'Europa non hanno
superato la fatidica soglia. Ecco, è un po' una sorpresa perché c'era chi, io compreso, io mi aspettavo che sareste riusciti ad arrivare al risultato. Che cosa, secondo lei, che cosa è andato storto? Beh, intanto buongiorno a tutti e buongiorno, chi sta ascoltando. Intanto siamo ovviamente molto delusi perché insomma noi in particolare di Stati Uniti d'Europa i sondaggi tutti ci davano sopra il 4 abbondantemente, addirittura si pensava al 5%, quindi è stata una brutta sorpresa decisamente. Io credo che l'errore fatto da subito è stato quello di non fare insieme ad Azione una coalizione unita e essere stati un po' presuntuosi da entrambe le parti, a mio avviso. Dopodiché forse il messaggio Stati Uniti d'Europa non è stato sufficientemente pubblicizzato, perché abbiamo visto che ormai la politica si fa investendo di fatto in pubblicità o mettendo, diciamo, dei rappresentanti che sono molto pubblicizzati a livello nazionale, quindi queste elezioni europee di fatto sono stati pagati chi sta più sulle televisioni, fondamentalmente sulle televisioni a 360 gradi, ma soprattutto su quelle televisioni che raggiungono milioni di persone, insomma. Quindi abbiamo visto l'elezione con grandi preferenze di Vannacci, della Salis, giusto per fare due esempi, insomma. Quindi io credo sinceramente che poi a livello europeo non cambierà molto dalla situazione attuale, guardando un po' quelli che sono i seggi, però credo che sia negativo nel medio-lungo periodo, perché io credo che la nostra idea, quella degli Stati Uniti d'Europa, che sicuramente non è stata capita per 20.000 voti, perché di fatto siamo fuori per 20.000 voti, non è stata forse la sua portata innovativa sufficientemente capita, però a mio avviso ce ne accorgeremo un po' strada facendo di questa cosa qui, perché io credo che invece l'Europa debba e si troverà di fronte a breve a scelte veramente importanti e pesanti. Ecco, può avervi un po' penalizzato la presenza, cioè, di Matteo Renzi con Italia Viva, cioè che era un po' una... Rispetto a voi un po' un corpo estraneo, devo dire, no? Non si pensava io penso di no, esattamente l'opposto. Sì. Io credo che se avessero candidato Matteo Renzi nel nord-est e avessero in qualche modo fosse venuto qui a parlare di Job Act, avremmo avuto quelle preferenze necessarie per passare il muro del 4%. Questa ovviamente è una mia idea. In qualche modo credo che sia un'idea non completamente condivisa da molti nel Veneto di più Europa, insomma. Sì. Però io credo che invece, guardando anche le preferenze prese da Renzi anche nel nord-ovest, ci bastava Renzi per passare il 4%, secondo me. Pasetto, grazie molte, grazie, a presto, ci vediamo a Focus prestissimo. Molto volentieri sempre. Grazie, arrivederci. Torniamo da Gennaro Marotta di Azione, perché volevo chiederle, Gennaro, se non ritiene che possa essere stato un danno l'intemerata di Calenda, ma ce ne sono state spesso qui in Veneto, contro l'autonomia, no? Qui parlare male dell'autonomia, di questa autonomia poi in realtà, perché Calenda non si è detto contrario al federalismo, ha detto questa riforma però non va bene, è abborracciata, non funzionerà. Non può essere stato un boomerang un po'? Ma guardi direttore, siamo a quello che già ci siamo detti più volte. Il problema è che è molto bello apparire piuttosto che essere, perché l'autonomia, lei lo sa, gliel'ho già detto anche quando ancora ero anche consigliere regionale, io l'autonomia, il referendum sull'autonomia l'ho firmato anch'io,
e noi non siamo contrari a una vera autonomia. Il problema vero è che si è voluto far spacciare questa legge Calderoli, questo progetto di legge Calderoli, come se fosse una cosa che approvata dal Parlamento il giorno dopo diventa operativa. Non è così. Non è così perché non ha un fondo, non ci sono risorse. Il che significa che è una presa in giro degli italiani e soprattutto dei veneti. I veneti si fidano, per carità di Dio. Il problema vero è che si accorgeranno dopo l'approvazione definitiva, se non c'è già stata, chiedo scusa, ma anch'io ho fatto tardi anche ieri sera perché ero presidente di seggio a Mestre, e c'è poco da fare. Non ci sono i LEP, i livelli essenziali delle prestazioni, morale della favola, non verrà attivata nessun tipo di autonomia. Tant'è vero che più volte le ho chiesto, si potrà un domani, quando la legge sarà definitivamente approvata, e se non è già stata chiedo scusa per l'ignoranza su questo, di mettere un altro contagiorni, perché autonomia 2423 giorni da referendum, ma poi bisognerà mettere autonomia 8 giorni da quando è stata approvata, per vedere se effettivamente sarà applicata, perché per adesso rimane esattamente una scatola vuota. No, scusi, volevo intervenire. C'è una domanda a Marotta, Prego, le faccio una domanda ben chiara. Il non successo anche di Azione, dove io cui speravo 2 anni fa, è voluto per il fatto perché avete preferito eleggere in Veneto la Grippo e non Garbin. Questo ha fatto sì, Marotta, che lei lo sa meglio di me che è un politico di vecchio corso, viene a mancare il tessuto territoriale tra la politica nazionale e locale. Io non ho mai capito perché Calenda abbia fatto questa scelta di mandare a Roma una romana eletta in Veneto, non un veneto che aveva preso un buon risultato, perché lei lo sa meglio di me, Azione nell'ultima tornata elettorale in Veneto era il 14%, è stato distrutto tutto. Questo ha un nome e cognome, cioè bisogna essere chiari, bisogna dare delle colpe alle persone, non è che possiamo affidarci sempre allo Spirito Santo. Guardi, io posso concordare con lei deve tenere conto che comunque sia Azione è un partito tra virgolette giovane, il che significa che si sta strutturando e si sta organizzando. La elezione dei parlamentari nel 2022 ha comportato comunque delle variabili interne che io non posso neanche mettermi a discutere. Tra parentesi, io sono entrato l'anno scorso in Azione. Detto questo, siccome ho fatto anche il segretario regionale di un partito che allora era al 9%, e stiamo parlando di Italia dei Valori, devo dire che un partito va strutturato. Stiamo vedendo dei risultati, almeno in Veneto, perché se lei guarda i dati, in Veneto noi il 4% l'avremmo superato, di poco, di tanto, però l'avremmo superato. Il problema è che logicamente anche noi siamo dell'avviso adesso, io credo molti amici del partito, se non tutti, che le prossime elezioni che ci saranno dovranno avere dei riferimenti territoriali, e cioè delle persone che vengono candidate che sono il prodotto del territorio, se no non andiamo da nessuna parte. Quindi anche in Veneto, secondo me, ma credo e spero bene, di moltissimi di Azione, se non di tutti, almeno qua in Veneto, che i candidati che dovranno essere espressi sia per le regionali che per le nazionali che per qualsiasi tipo di elezione devono venire dal territorio. Allora, grazie Marotta, stia con noi se può. Grazie. Vi continuo a guardare. Grazie, poi torniamo da lei ancora. Saluto e ringrazio Sante Carraro, imprenditore. Buongiorno ingegnere, grazie molte per essere qui con noi. Sante Carraro è un ospite di Focus da molti anni. Allora, abbiamo titolato in Veneto questo dato di Fratelli d'Italia 37,59, in Veneto la Lega è poco sopra Forza Italia, sono diciamo 2 alleati che sono appaiati, insomma, no? Il dato nazionale vede invece Forza Italia in testa, in genere con poi l'avanzata delle destre in Europa, insomma, cosa ne dice ingegnere? Commentando la situazione veneta, vediamo che Fratelli d'Italia ha più che doppiato la Lega
e ha migliorato il rapporto delle ultime politiche del 2021, 2021 che era 34-12. Adesso mi pare che il rapporto sia anche migliorato, quindi a svantaggio della Lega e delle ambizioni della Lega di riportare Zaia o il gruppo di Zaia alla presidenza regionale. I numeri sono lì che lo attestano. Dopo il discorso un po' più complicato sul come la Lega totalizza il 10% a livello nazionale, perché diciamo così, mentre Forza Italia e noi moderati il legame è evidente e manifesto, nella Lega abbiamo il supporto surrettizio dell'UDC che giù nel meridione conta e parecchio, quindi noi dovremmo così a pelle dedurre un 1,5-2% al 10% che ha ottenuto la Lega per pesare, per fare la cosiddetta analisi spettrale delle componenti di potenza della Lega. In più dovremmo diminuire di 500.000 di voti, che sul 10% per 2 milioni di voti è un bel 25%. Quindi la Lega da sola con le proprie forze non è più in auge come un tempo, ha bisogno di supporto, voi dalle decime curiali, oggi rimarchiate come Vannacci, ma la Lega in Veneto non ha molte speranze di poter riconfermare il Presidente ed è in affanno su questo. Qui la Meloni ha fatto il capolavoro, il resto come Veneto mi interessa poco. A livello europeo vediamo che c'è sicuramente un'avanzata delle destre, perché ci hanno devastato le gonadi con sta faccenda del green e con tutte le fisime che hanno, che portano soltanto costi spaventosi per i cittadini. Si pensi per esempio che le benzine, petroli, diesel, tra accise e IVA portano le casse dello Stato 39, ma diciamo 40 miliardi, no? Domani facciamo tutto elettrico. Chi paga i 40 miliardi che mancano? I soliti contribuenti alla pompa o quelli che vanno con l'elettrico? Cioè dove spalmiamo questi debiti? Perché adesso arriverà la manovra, no? Siamo in apnea paurosa coi conti e serviranno nuove tasse, perché non sono capaci di fare tagli, sono negati, sono impotenti. E allora dico io, ma perché nessuno alza la manina e dice, beh, abbiamo dato 160 miliardi di super bonus o altro, andiamo a tassare chi ha preso sta roba qua, perché dobbiamo rispalmare su tutto questo conto che è andato a privilegio di pochi? Tassiamo chi ha avuto il beneficio, nessuno lo dice. A questo punto mi scatta la ola per Milei, l'argentino, che taglia con la motosega dipendenti pubblici a nastro. Io ho fatto lo sponsor della catena della motosega nel mio piccolo, no? Però vedere che in giro per il mondo qualcuno riesce a farlo è un bene. E sa perché? Perché con l'intelligenza artificiale noi possiamo tagliare il 50% dei dipendenti pubblici. E su queste europee nessuno parla di questo, parlano di massimi sistemi, di fisime che ci toglieranno il colesterolo, che elimineranno i trigliceridi, tutte queste palle qua. Infatti questa volta ha vinto chi non è andato a votare, perché la maggioranza è chi non ha espresso il voto. Paradossalmente hanno vinto questi qua e nessuno lo sottolinea. Eh sì, diciamo il partito del non voto ha fatto la sua parte, perché siamo sotto il 50%, era stato il 57% alle ultime elezioni europee. Ingegnere, poi ci torniamo ovviamente, vediamo le reazioni di alcuni, di Romeo e Crippa della Lega a quanto avrebbe detto Bossi, e cioè che Bossi avrebbe votato per un esponente di Forza Italia, non per la Lega, in disaccordo con la segreteria di Salvini. Sentiamo.
No, di Bossi c'è stata un po' di delusione per quello che è successo. Le parole di Bossi di ieri. Solo questo, un po' di delusione dal suo punto di vista, insomma non è stato un colpo basso. Mi rifiuto di credere che abbia detto una cosa del genere. Ragazzi, la sala stampa è là. Cioè, è una cosa... Una roba di mezzo così, Devo chiederti soltanto... Lo devo dire adesso. Fiducioso? Bossi è stato un fiducioso ottimista. Siete arrabbiato con Bossi? No, arrabbiato. Deluso? No. Questo è un video del Fatto Quotidiano, i commenti di Romeo e di Crippa. Mestrineri, che scenario si apre per la Lega in generale a questo punto? No? Perché era stata messa in discussione la leadership di Salvini, questa elezione conferma un indebolimento del Carroccio a questo punto? Indebolimento, però non c'è un crollo, nemmeno in Veneto. E l'altro dato è che la dirigenza locale aveva detto non votiamo Vannacci, votiamo altri candidati nostri, Vannacci li ha doppiati. Quindi anche la classe dirigente locale che in qualche modo cerca o comunque sperimenta alternative alla leadership nazionale in questo momento non ha tantissime come si può dire, munizioni da sparare. Un'analisi da esterno, perché poi alla fine sai, parlare in casa d'altri è sempre fastidioso, però secondo me o c'è la scesa in campo di Luca Zaia in termini politici e dice io faccio il leader politico e mi metto in contrapposizione con Salvini e voglio dire no, faccio qualcosa in particolare, oppure faccio qualcosa in Veneto comunque al di fuori della Lega, oppure secondo me questo scenario che noi vediamo, e cioè che comunque la Lega tiene, che ha il suo radicamento territoriale, ci sono anime interne tra loro a volte un po' burrascose, però è uno scenario che rimarrà stabile, cioè non ci saranno grossi sconvolgimenti, perché l'unico effettivamente che ha un consenso suo indipendentemente dal partito è il Presidente della Regione. Lo userà? Punto interrogativo. Finora non lo ha usato. Un'occasione potevano essere queste europee, perché se lui si fosse candidato i risultati elettorali sarebbero stati diversi in Veneto. E gliel'aveva chiesto Salvini poi in effetti. Certamente, no? Poi lui ha fatto le sue scelte, perché insomma ovviamente lui avrà il suo schema, ha i suoi obiettivi, ha i suoi ragionamenti, cioè però elettoralmente parlando l'unica cosa che avrebbe determinato un risultato diverso di quello che noi leggiamo è se lui, che è l'unico che ha un consenso suo importantissimo, avesse scelto di candidarsi. Quindi secondo me adesso i mal di pancia della Lega, per quanto dentro la Lega che ci sono un po' di tempo nei confronti di Salvini, questa differenza fra il leader nazionale e le leadership locali, secondo me Salvini con questo risultato tutto sommato sta ancora tranquillo, perché le leadership locali non hanno dimostrato di avere un consenso talmente forte in termini di preferenze da poter scardinare qualcosa. Cosa diversa ancora è cosa succede in Forza Italia, che è collegato al discorso Lega, perché una parte importante della dirigenza di Forza Italia in Veneto viene dalla Lega e quindi questa Forza Italia a livello nazionale e a livello locale può costituire un nuovo punto di aggregazione per cose diverse. Anche qui il risultato è interlocutorio, sì, i voti ci sono, le preferenze, un po' di preferenze ci sono, il radicamento territoriale c'è, però non c'è neanche qui un sfondamento di chissà che situazioni, quindi sono tutti risultati, non dico mezzi risultati, ma insomma diciamo così, come un tempo mi insegnava il mio maestro Settimo Gottardo,
pretendere che le urne risolvano i problemi politici è una cosa sbagliata. I problemi politici vanno risolti prima delle urne e va fatta la proposta elettorale, ma pretendere che ci si presenta con situazioni un po' confuse, un po' divise, un po' qua, un po' là, e poi si chiede agli elettori di far chiarezza, no, non si raggiunge l'obiettivo. Oggi noi non abbiamo grandissima chiarezza, se non due dati. Il dato che il primo partito in Veneto è Fratelli d'Italia, che triplica i voti della Lega, e questo è il primo dato. Il secondo dato però è che a livello assoluto tutto questo rappresenta comunque meno della metà dell'elettorato. Quindi c'è una parte di convitati che alle prossime elezioni potranno andare a votare e potranno decidere di ritornare a votare, che non si sono espressi. Quindi sono tutte valutazioni, io ripeto, secondo me le regionali e tutti questi ragionamenti qua vanno fatti con tanta sapienza. Ultima cosa, questa situazione dove c'è una dirigenza attuale che governa la regione, un monocolore leghista, l'elettorato che da 2 anni si sta esprimendo e dice guardate che non siete più maggioranza nella regione e anzi rappresentate un partito che adesso pesa in Veneto il 13%, no? Questa situazione, la situazione è che Fratelli d'Italia è un partito che deve ancora radicarsi sul territorio, la situazione è che Forza Italia è retta in parte da persone che vengono dalla Lega, in contrapposizione dalla Lega, uscite dalla Lega storicamente, può portare a uno scenario invece di divisione del centrodestra. Quindi ci sono i presupposti purtroppo di una divisione del centrodestra e quindi qui ci sono i presupposti perché effettivamente le regionali prossime siano difficili. Qua occorre invece che il centrodestra in generale, la dirigenza politica che abbiamo, riesca a ragionare in maniera seria su queste cose perché lo scenario che sta venendo avanti anche in Veneto può essere diverso da quello che vediamo. Allora alle 14 inizia lo spoglio delle schede per le amministrative, dalle 11 avremo i nostri inviati nelle sedi dei partiti, partiremo da Lega Fratelli d'Italia, Partito Democratico, insomma sentiremo i nostri colleghi in diretta. Sentiamo cosa ha detto Raffaele Speranzon diciamo, il grande distacco tra Fratelli d'Italia e Lega. Ci autorizza, dice Speranzon, a chiedere la presidenza della Regione nel 2025. Sentiamo. Come abbiamo subito il dato politico a livello europeo, questo risultato che cosa significa nella futura formazione dell'Europa? Allora, non abbiamo ancora i dati di tutti gli stati dove ci sono state le elezioni. Quello che è chiaro è che è crollato in molti stati il Partito Socialista, sono scese in modo considerevole le percentuali dei partiti dell'estrema sinistra, sono salite in generale le posizioni moderate del Partito Popolare e anche quelle di destra più conservatrice come quelle dell'ECR. Siamo contenti ovviamente dell'esito, in particolare di Fratelli d'Italia, che si conferma essere il primo partito, ma che dimostra anche di aver rafforzato il proprio rapporto con gli elettori, non solo confermando i consensi di 1 anno e mezzo fa, ma addirittura aumentandoli di 1, 2, forse 3 punti percentuali. Il centrodestra nel suo complesso al governo dell'Italia si dimostra in salute, tutte le forze politiche che lo compongono sono in crescita, la somma dei partiti del centrodestra è superiore all'esito delle politiche di 1 anno e mezzo fa e questo ci conforta rispetto al fatto che evidentemente in questi 18 mesi abbiamo lavorato meglio. Puoi alzare un po' l'audio qua così almeno sentiamo. È normale che ci siano famiglie diverse in Europa, c'erano anche prima di questo voto.
ovviamente la speranza è quella che alla fine, quando si conteranno fino all'ultimo i voti che sono stati espressi nei 27 Stati, si possa costruire un'alleanza a livello europeo diversa da quella che ha governato negli ultimi 5 anni, e i risultati che ci sono ci lasciano ben sperare in questo senso. Soprattutto Verdi e estrema sinistra in Europa pare che abbiano perso parecchi punti percentuali. Parlando invece del riflesso nella maggioranza di governo, è vero che si conferma, però gli equilibri sono un po' diversi, aumenta Forza Italia e la Lega perde. Ma guardi, in realtà guardando questi risultati poi bisognerà, ripeto, vedere i dati definitivi. Mi sembra di vedere un sostanziale equilibrio rispetto a quelle che sono state le elezioni di un anno e mezzo fa. Quindi teniamo conto che Forza Italia al proprio interno aveva anche moderati che avevano preso circa l'1% alle politiche, quindi nella sostanza non ci sono grandi variazioni. Mi pare che tutto il centrodestra sia in salute e che tutto sommato si siano mantenuti anche gli equilibri, per cui non dovrebbe esserci scossoni a livello governativo. E invece in Veneto, dato che Forza Italia si conferma il primo partito, in previsione di quello che è il test più atteso, quello delle regionali, a questo punto rivendicate la guida della regione e la candidatura all'interno della coalizione? Sì, Fratelli d'Italia non solo si conferma il primo partito del Veneto, ma aumenta i consensi in percentuale rispetto a un anno e mezzo fa, rispetto a un risultato che allora era stato definito straordinario. Mi sembra di vedere che le altre forze politiche del centrodestra siano abbondantemente indietro, ma questo non significa che non possano essere assolutamente importanti e determinanti per permetterci di conquistare la regione del Veneto quando fra un anno e mezzo ci saranno le elezioni. È chiaro che noi in tutto il nord Italia non governiamo in nessuna regione. Oggi siamo felici di poter dire che con il Presidente Cirio, espressione di Forza Italia, abbiamo conquistato con una grandissima maggioranza la regione Piemonte. Sappiamo che la regione Lombardia e la regione Friuli Venezia Giulia, il Trentino, sono amministrati da esponenti della Lega. Sappiamo anche che il ciclo di Zaia è finito e quindi Fratelli d'Italia sicuramente si candida a governare in Veneto. Facendo una riflessione invece sui risultati degli avversari, come valuta i risultati di Alleanza Verdi di Sinistra, che sono sorprendenti? No, non sono sorprendenti, hanno costruito una forza identitaria e hanno raggiunto un ottimo risultato, credo a scapito del Movimento 5 Stelle, che mi sembra essere un po' in queste europee insomma, il partito che senza ombra di dubbio ha perso le elezioni, ha perso tantissimi elettori e una parte di quegli elettori si sono riversati in Alleanza Verdi Sinistra, un'altra parte nel Partito Democratico, ma mi sembra di vedere che complessivamente il centrodestra si sia rafforzato. Basta fare la somma delle tre forze politiche che lo compongono per capire che il centrodestra si è rafforzato e la sinistra apre una nuova stagione di conflittualità e immagino essere molto accesa alla luce di questi risultati. Parlando delle preferenze che saranno sempre candidate, ovviamente parziali, i Fratelli d'Italia che partiranno per l'Europa Veneti. Ci saranno sicuramente dei Fratelli d'Italia veneti che partiranno per l'Europa, noi ci auguriamo che siano il più possibile, speriamo che possano essere 3, 4, ma ci sarà una pattulia importante. Bisognerà vedere anche se alcune forze politiche, in particolare la lista di Calenda piuttosto che la lista di Renzi più Europa, raggiungeranno o non raggiungeranno la soglia del 4%, perché qualora dovessero raggiungerla chiaramente sarebbero meno seggi da distribuire, qualora non dovessero raggiungerla potrebbero esserci dei seggi in più da distribuire. Essendo noi la forza politica più importante a livello nazionale, questo significherebbe avere la possibilità di avere magari in questa circoscrizione un parlamentare europeo in più o in meno. Quindi... Allora, questo era Raffaele Speranzon, parlamentare di Fratelli d'Italia, è stato a lungo in Consiglio regionale qui in Veneto. Igor Carraro, volevo chiederle se, visto anche il buon risultato di Elly Schlein, ha premiato il PD questa linea sul sociale, no? Salario minimo, bisogna aiutare le fasce più deboli, bisogna fare di più sull'occupazione e quindi per
per fare in modo che l'economia riprenda e che ci possano essere, diciamo, vantaggi per coloro che sono messi peggio di questi tempi. È servito a questo un po', ha ottenuto un risultato la Schlein in base a questo sforzo, a questi sforzi? Diciamo che 2 anni con inflazione al 10% hanno massacrato i lavoratori o quelli che hanno un reddito basso. Ma non è che la Schlein ha guadagnato, ha perso tutto il Movimento 5 Stelle, quindi secondo me è stata una redistribuzione all'interno della sinistra, non ha portato nuovi voti. Quindi i voti dei 5 Stelle al PD, lei lo dice? Se guardiamo i numeri, gran parte escono di là. Cosa vuol dire questo? Che comunque la Schlein dovrà provare a costruire qualcosa col Movimento 5%, perché il 5% oramai, però con difficoltà a conseguire una maggioranza in Italia, resterà sempre all'opposizione. È come dire, la Meloni ci campa su questo, una polizza sulla vita trentennale finché c'è la Schlein al comando del Partito Democratico. La Meloni va benissimo. Ecco, è molto interessante in effetti. E l'altro dato, facciamo vedere adesso la tribuna di Treviso, la storica roccaforte leghista ora vota PD. I democratici, primo partito nel capoluogo, battono di pochissimo Fratelli d'Italia, Carroccio stracciato, debacle rispetto al 2019 anche in provincia. Avvocato. Oddio, Treviso ha sempre avuto una forte presenza della sinistra. C'è stato anche un sindaco, Manildo, mi ricordo, ha fatto non so se 1 o 2 mandati, ma un mandato è stato sindaco di Treviso, per cui Treviso città, diciamo, Treviso città ha sempre avuto una forte presenza del PD, per cui non è che questo meraviglia. Di Mestrinera alla Tocchetto, dice che è stato. Cos'è diceva? Parli incatenate? Manildo, poverino, era un sindaco bravissimo, siccome in maggioranza aveva la Tocchetto non poteva essere rieletto. Non aveva scampo, voleva dire questo. Continua quello a distanza, Tocchetto Mestrinera. No, ma secondo me anche il fatto che poi a Treviso, all'epoca che ha vinto Manildo, la destra era andata divisa alle elezioni, mentre poi sono andati uniti, mi pare di ricordare. Comunque ha sempre avuto una forte presenza la sinistra, il PD, soprattutto a Treviso. Però il dato, insomma, complessivo veneto è quello che abbiamo già letto, insomma, Fratelli d'Italia è il primo partito e ha rafforzato la sua presenza, la Lega è calata e ha tenuto comunque, mentre Forza Italia diciamo, ha aumentato i suoi consensi, ma è al di sotto della Lega. Questa situazione del Veneto, ecco, può portare sicuramente Fratelli d'Italia a essere legittimata a chiedere la presidenza della regione del Veneto, però come dicevo anche prima, Fratelli d'Italia ha vinto in tutte e 9 le regioni in cui si andrà a votare, per cui non è che tutti i 9 candidati presidenti saranno di Fratelli d'Italia, ci sarà probabilmente un tavolo in cui vengono redistribuiti anche con le altre forze, quindi con Forza Italia e con la Lega. E a mio parere la Lega difficilmente potrà abbandonare, lasciare il Veneto. Quindi il ragionamento che faceva prima Mestriner sul pericolo che ci siano divisioni c'è, perché se la Lega sarà messa alle strette su questo, io non sarei sicuro del fatto che la Lega continui ad andare in coalizione o scelga piuttosto di correre da sola. E se corresse da sola, però, magari con la lista Zaia, lista Zaia e capolista proprio Zaia, ritornerebbe a mettere in gioco la situazione. Quindi ci sono delle cose, però la prima è che Fratelli d'Italia in tutta Italia, uno dice no, non è così, no, è la seconda volta alle politiche anche adesso, la regione dove Fratelli d'Italia prende più voti è il Veneto, neanche il Lazio.
Lazio hanno preso il 33%, qua il 37%. E questo è un dato, anche questo, controintuitivo, perché anche questa è una bella storia, no? Boh, primo. Secondo, perché la Lega possa mettere in discussione questa cosa a livello regionale, occorre che la Zaia decida di far politica. Sì. Sì. Cioè, occorre che Zaia dica, sì, benissimo, sì, adesso io mi metto contro Salvini, e anche se Salvini fa una redistribuzione dei pani e dei pesci sulle regioni diversa, io comunque condiziono Salvini a dire no, perché se Salvini tu vai da un'altra parte, io comunque mi presento in qualche modo, perché altrimenti Salvini non può fare accordi a livello nazionale che prevedano che il Veneto sia leghista, perché ha già la regione Lombardia, perché ha già una marea di altre situazioni da tutelare, uscenti. Quindi la situazione qual è? È che il vero, secondo me, punto di discussione è Luca Zaia. Intanto vediamo i dati del comune di Treviso, prego Mestiner. Se Luca Zaia, non mi pare che ci sia questo grandissimo risultato del Partito Democratico a Treviso. Primo partito 26,3, Fratelli d'Italia 26,2, cioè il 0,1% è Antonella Tocchetto, quindi se la tiriamo via poi i due partiti sono uguali, no? Allora, ma il diritto di replica per l'avvocato Tocchetto. Poverito l'avvocato Tocchetto, avrà ancora da svegliarsi a sta ora, dai, se diese. Allora, il ragionamento invece, secondo me è vero, è l'unica questione politica, non personale, ma questione politica, che può essere posta per mescolare e che può rischiare di far diventare una divisione del centrodestra è Luca Zaia. Se Luca Zaia vorrà far qualcosa di diverso e mettere in discussione quello che oggi è, e cioè il candidato presidente spetterà a Fratelli d'Italia con uno stravolgimento delle cose, allora purtroppo si andrà a una divisione. Ma tu sei convinto che Luca Zaia rompa? No, io non sono convinto di niente. Si sarebbe candidato all'europea, allora si sarebbe puntato. Io non sono convinto di niente. Non sei candidato all'europea, io non sono convinto di niente. Dico che l'unico fattore che può cambiare questi numeri, l'unico fattore che può cambiare questi numeri per consenso personale e capacità è Luca Zaia. Dipende cosa vorrà far lui, che obiettivi si dà, che ragionamenti farà e tutta una serie di cose che non sappiamo nemmeno noi. No, io stavo dicendo non sa nemmeno lui, ma non è vero, nel senso che lui lo sa, ma in questo momento non ha espresso, non si riesce a capire, diciamo, quale sarà la sua. Con questo non voglio dire, io sostengo un rinnovamento nella regione, io sostengo il fatto che comunque con questi numeri il candidato presidente deve essere i Fratelli d'Italia, sostengo il fatto che Fratelli d'Italia debba scegliere un candidato che sia nel territorio, che sia veneto, che non sia espressione romana di equilibri romani, ma magari un veneto espressione di equilibri romani, perché faremo un buco nell'acqua. Però guardate che adesso si apre tutta una serie di questioni, elettoralmente parlando di consenso, uno che può prendere voti anche da coloro che sono rimasti a casa in queste elezioni, l'unico fattore che può spostare gli equilibri si chiama Luca Zaia, ma non i zaiani, non i suoi pretoriani che lo contano un tubo, perché tutti parlano per Luca Zaia, no, adesso faremo, chiamiamo Luca Zaia e sarà io che dirà, no, proprio lui, è lui, e quando lui vorrà fare qualcosa, se vorrà mai fare qualcosa, allora le cose dovranno essere viste in maniera un po' diversa. Allora Mestiner, grazie, dobbiamo andare in pubblicità, poi riprendiamo con Gennaro Marotta di Azione, avremo anche Said Shaibi collegato per Alleanza Verdi Sinistra e poi avremo anche Claudio Borgia alle 11, segretario provinciale di Fratelli d'Italia, tra poco. Di nuovo in diretta con Focus speciale elezioni Fratelli d'Italia in Veneto 37,59, molto al di sopra del dato nazionale, la Lega in Veneto sopra Forza
Italia, anche se di poco. Vediamo il titolo del Corriere della Sera: vittoria Meloni 28,8, successo del PD 24, la Premier siamo l'unico governo rafforzato dal voto. L'Ishline, noi l'alternativa, Fratelli d'Italia oltre la Lega al dato nazionale, giù il Movimento 5 Stelle, fuori Calenda e Renzi, ballottaggio a Bari e Firenze, Bergamo al centro-sinistra. Torniamo da Gennaro Marotta. Marotta, eccolo lì. Sì, direttore, sì. L'ha detto lei, Fratelli d'Italia, io non sono solito andare a guardare in casa d'altri, però è un dato di fatto che i Fratelli d'Italia in Veneto è superiore alla Lega in forte percentuale. Un domani io condivido il discorso che ha fatto Mestrinelli, cioè è vero che c'è la variante Zaia, però è un dato di fatto che Fratelli d'Italia è il partito più, tra virgolette, popolare in questo momento storico. È un dato di fatto anche che la Lega e hanno sempre detto che bisogna rispettare il voto dei veneti e i veneti decidono per se stessi. Se i veneti decidono per se stessi, una forza che è la seconda forza politica in regione non potrà, secondo me, pretendere di avere il presidente della regione, detto il candidato presidente della regione. Detto questo, c'è anche da dire che io immagino che Luca Zaia, che io stimo tra parentesi, avrà già, secondo me, nella sua testa è logico, ma a livello romano, nazionale, lui avrà sicuramente, visto che è sfumato, credo sia sfumato il pensiero di poter essere un commissario europeo, potrà trovare posto nella compagine governativa. Detto questo, il Veneto, e torno al Veneto, lei ha fatto vedere anche i risultati oltre di Venezia, risultati di Treviso. Io faccio presente che Azione, bene o male, è non solo sopra il 4%, ma va ben oltre il 4%, e quindi un domani noi ci poniamo comunque come forza politica che vuole parlare, dialogare con le altre forze politiche di centrodestra e di centrosinistra. Cioè noi non ci poniamo assolutamente il problema di dove andare, ma non per il fatto che vogliamo essere ondivaghi, ma per il fatto che vogliamo valutare le candidature che verranno proposte dal centrodestra o dal centrosinistra. Perché non esiste invece che ci sia, faccio l'esempio, un partito democratico che a Venezia ha già buttato lì dei nomi, no? Per carità, li ha buttati su un giornale, La Nuova Venezia, qualche tempo fa. Potrebbe essere Tizio, potrebbe essere Caio, potrebbe essere il segretario regionale del PD Martella. Io, con tutto rispetto, rispetto le persone, però è un dato di fatto che politicamente prima ci si incontra, si valutano le cose e poi si decide non solamente il programma ma anche il candidato. Ciò a significare che noi come forza politica, almeno in Veneto, abbiamo non solo superato il quorum, avremmo superato il quorum, ma ci stiamo strutturando di modo da poter dare ai nostri concittadini una risposta anche sul territorio con candidati validi. Grazie molte. Direttore, mi scuso, vi devo lasciare perché oggi è il mio turno delle pulizie a casa, quindi ho altro da fare. Benissimo, grazie Marotta, grazie molte. Arrivederci a tutti, grazie. Buona giornata. Allora sentiamo un esponente del Partito Democratico, Boccia, che dice con l'Ashline c'è stato un chiaro profilo culturale. Sentiamo cosa dice. Prego, mi fai sentire. Bene, si è visto. Penso che il lavoro più importante la segretaria lo abbia fatto in tutti questi 14-15 mesi che abbiamo alle spalle, nel senso che è stato un cammino lungo, intenso, molto faticoso, ma che poi oggi ci rende molto felici. Questo è il risultato di una comunità straordinaria che si è unita intorno alla segretaria e che ci consente ora di avere la prima o la seconda delegazione del Partito Socialista in Europa. Capiremo domani mattina, insomma,
ce la giochiamo tra noi gli spagnoli, ma stiamo parlando di cugini, nel senso che festeggeremo gli uni gli altri, perché il profilo politico-culturale dei nostri partiti è molto simile e con Elly Schlein alla guida è stato molto netto e chiaro il profilo culturale del PD in Italia. Io penso che questo risultato lo dimostri. Ovviamente già da martedì saremo in Parlamento a porci alle destre, allo scambio tra premierato e autonomia. Si è accorciata anche la distanza tra PD e Fratelli d'Italia e ora dobbiamo insistere con tutti i partiti all'opposizione della destra, Giorgia Meloni, per costruire l'alternativa a questo governo. Si può fare, vedremo i risultati nelle amministrative a partire da domani pomeriggio. Sono sicuro che vinceremo più comuni capoluogo di quelli che avevamo, ma tutto questo deve spronarci ad unire le opposizioni e il PD si candida a fare un po' da magnete, no? della coalizione alternativa Giorgia Meloni. E insomma sarà battaglia dura sia sul premierato che sull'autonomia. L'autonomia è calendarizzata per l'11 giugno, l'inizio della discussione alla Camera dei Deputati dopo il voto favorevole del Senato. Marco Brigo. Boccia mi fa un po' tenerezza, perché dire che ho ottenuto un buon risultato quando ho ragione l'ingegnere Carraro, perché i dati sono davanti a tutti, si è svuotato il contenitore dei 5 Stelle, una parte è tornata a casa e un'altra parte è andato dentro l'aggregazione verde-sinistra. Quindi non vedo tutta questa performance a far paura, quindi non riesco a capire quando chi perde tutti i canti abbiamo vinto, non abbiamo perso, no, non è proprio così, dobbiamo analizzare bene i voti, c'è un dissenso totale più che altro. Noi siamo felici da una parte che siano contenti che tenga botta la segretaria Schlein, quindi ripeto abbiamo un qualche margine ancora di tranquillità, ma non vedo tutta questa positività. Viceversa, però io non voglio mai parlare male degli altri partiti, guardo a casa mia. Allora, io sono sempre dell'idea, direttore, che i numeri non cambiano. Se noi guardiamo i voti che aveva il Partito Comunista, la Democrazia Cristiana, i socialisti, i liberali e i repubblicani nella Prima Repubblica, oggi meno male sono spartiti con i nuovi movimenti che abbiamo con i nuovi partiti. Se lei deve dirmi che io sono contento di Forza Italia, beh sì, come era prima, ma c'è tanto da fare. Credo anche che ci sia bisogno nel mio partito anche di un rinnovamento della classe dirigente, perché quando io vedo personaggi che da 20 anni mestano il mandorlato e dico però magari avete fatto degli errori, che avete portato un partito da 25 e grazie a voi è il 3%, forse è il caso che magari qualcuno si metta da parte. Allora dice Mistrinè, però voi avete portato in grembo degli ex leghisti. Bene, ma se l'ex leghista che mi porto in grembo è un personaggio che mi porta voti, che porta consenso, non è che io faccio parte del Partito Popolare Europeo, sono un liberale, quindi porte aperte, ma dobbiamo fare una riflessione sempre sul prodotto che si deve vendere. È brutto dirla così, ma la fascia elettorale che non va a votare, una parte perché magari è defezionata, una parte perché non si interessa la politica, ma tanti perché non sono così colpiti. Faccio l'esempio di Azione. È vero che Azione supera Forza Italia a Treviso, ma è anche vero che molto in quell'elettorato c'è una parte anche di Forza Italia. Io non mi vergogno a dirlo, nell'ultima tornata elettorale alle nazionali del 2022 Forza Italia non mi piaceva, io ho votato Azione perché ero convinto che quel progetto avesse una valenza. Poi abbiamo il gatto e la volpe, che capiamo come funzionano, non è che poi sempre far baruffa un di sì un giorno no. Quindi è logico che chi è un imprenditore vuole anche una certezza chiara. Forza Italia deve portarsi a casa tutto quello che è la compagine amministrativa nelle comunali, deve rifare una rivalutazione su quello che sta avvenendo, quindi ripeto, persone con l'infa nuova, non è che dobbiamo rottamare, sia chiaro, però bisogna anche essere obiettivi, che bisogna essere più attrattivi. In questo momento abbiamo iniziato un percorso che è solo all'inizio, lo vedremo, ripeto, si vada o non si vada a votare, ripeto, a fine anno come dicevamo prima, nelle prossime tornate elettorali del 2025 per quanto riguarda Comune Venezia, Regione e Città Metropolitana. Da un dato, comunque Flavio Tosi ha portato a casa 33.000 preferenze. Discusso o non discusso come leader politico, perché ripeto è un personaggio un po' poliedrico, però comunque l'uomo la politica la sa masticare bene, l'abbiamo visto, è stato eletto in Parlamento Europeo. Dopo che lui ci vada o meno rimanga parlamentare italiano, questo lo deciderà la segreteria nazionale, ma è un dato effettivo, ripeto, che Forza Italia non ci davano per morti dopo la morte di Silvio Berlusconi, non è così.
c'è molta strada da fare, ma dico che il nostro risultato, grazie anche, io parlo per la mia provincia che è guidata da Gianluca Forcolì, logicamente sì, è come tutte le cose, è un partito che ha bisogno di essere messo in piedi, una macchina che è rimasta ferma un po' di tempo, bisogna forse oliarla per bene, ma dobbiamo essere noi stessi che facciamo parte anche di questa squadra, di rendere ancora più appetibile. Oggi, mi chiudo e vi taccio, dico sempre che oggi non è che la Lega possa puntare su Zaia, e Zaia non sarà mai direttore uno strumento divisivo, perché Zaia, a mio avviso, il classico bravo democristiano, fa bene anche, e lo sa fare anche bene, è un uomo che si pone bene, cioè fai fatica tu a non condividere quello che dice Luca Zaia quando lo ascolti, quando ci sono anche altri leader politici invece che sono urticanti, cambi che canale, no? Quindi questo è il valore aggiunto che noi dobbiamo porci, allora fare una cosa ben diversa e dire benissimo, non dobbiamo sicuramente rompere, perché ce lo fanno capire gli elettori, il Veneto è ben saldo al centrodestra. Bisogna, ripeto, fare una squadra ben amalgamata e mai dire, perché dico sempre, sa che il direttore l'ho detto più volte, Giancarlo Galan nel primo suo mandato fece assessore alla sanità il sbraghetto del CDU, che il CDU non è che contasse il 9%. Allora, vediamo il banner sul Friuli Venezia Giulia, vedete dei dati diversi, 34% Fratelli d'Italia, a 30% il Partito Democratico, il 14% ha ottenuto 14,9% la Lega, 7,1% Forza Italia, 6,1% Alleanza Verdi Sinistra, Movimento 5 Stelle 5,4%, Alleanza Azione 3,4%, Stati Uniti d'Europa 3,1%, quindi diciamo soprattutto ci sono i dati di Fratelli d'Italia e Partito Democratico, insomma, un ulteriore distacco, insomma, tra i primi due partiti. Adesso avremo altri ospiti, però dovremo collegarci con i nostri colleghi dalle sedi di Fratelli d'Italia, del Partito Democratico, della Lega, per cui tra poco torneremo a sentirli. Ingegnere Carraro, dal punto di vista così dell'economia, tornando all'economia e alle imprese, che cosa può aver premiato Fratelli d'Italia? Perché la Meloni ha detto sull'occupazione siamo andati molto bene, il PIL è aumentato, però allo stesso tempo Elly Schlein continuava a battere il tasto della povertà, dei lavoratori con retribuzioni non all'altezza della situazione. Cioè, che cos'è che può aver premiato la Meloni dal punto di vista economico, se ammesso che ci sia stato sicuramente un modesto aumento del PIL ha giocato a favore della Meloni. Parliamoci chiaro, non è un aumento esagerato, siamo forse in soglia con il resto dell'Europa, però nei momenti bui questo galvanizza molto le imprese, no? Abbiamo speranza in un domani, per oggi non andiamo male. E sicuramente la parte economica pesa molto nelle decisioni al voto, comunque siano europee, nazionali, locali, tutto. Certo che adesso Giorgia, virgola, da stronza a stronzetta, virgola, avrà bisogno di fare una manovra con tagli corposi e evitando nuove tasse. È questa la sfida, the challenge che avrà domani, e su quello sarà pesata per il resto della legislatura della serie. Abbiamo votato e che ce frega, la cosa è finita, chiuso, tutti a casa, le destre sono in aumento, le sinistre sono in compressione, il movimento 5%, perché io ribadisco è Movimento 5%, non Movimento 5 Stelle, in Veneto, in Friuli Venezia Giulia fa il 5%, è stato sterilizzato. Dopo abbiamo i due partiti dei trombati che sono scesi sotto il 4% per la ola dei votanti che non ne possono più e finalmente non staranno a casa, perché non è stato a casa neanche col referendum, Renzi è sempre lì, però stavolta torna a casa con la coda tra le gambe, e queste sono soddisfazioni.
La grande sfida sarà la manovra. Giorgetti vuole nuove tasse e tutti sono lì assatanati a cercare nuove tasse. Non ultimo, hanno fatto il famoso PNR, no? Sì. Con miliardi di qua e miliardi di là, ha dato miliardi ai comuni per fare piste ciclabili in ossequio al verde. Tutti i comuni si sono impegnati, spendiamo, espandiamo, che tanto ci danno i miliardi. Dopo Fitto dice no, non abbiamo più i soldi, adesso dobbiamo tagliare, che è come dire: cari comuni, dovete metterci del vostro budget reale per coprire le spese, e poi immaginare la gioia dei cittadini chiamati a nuovi esborsi per piste ciclabili che manco volevano. Però quando è stato ora di prendere i soldi buttati a pioggia, dammi, e adesso arrivano i conti. Allora, ieri sera tra gli ospiti di Focus eravamo già in maratona elettorale, c'era anche il dottor Casteller, Mirko Casteller, psicologo, che ha attribuito molto peso alla paura della guerra, no? Dice, queste elezioni sono state condizionate molto dalla paura della guerra, tant'è vero che Macron, diceva Casteller, è stato punito proprio perché aveva parlato di inviare truppe in Ucraina, eccetera. Sentiamo cosa ha detto Casteller. I venti di conflitto che in Europa stanno definendo un po' e tracciando i confini degli stati, molto più che il perimetro dell'Europa, ha innescato un meccanismo di reazione difensiva che in altri stati sembra portare a un cambiamento radicale poi della politica europea spostata più verso il centrodestra. In Italia invece si è concretizzato in un allontanamento dalle urne per il voto europeo, ma non per il voto amministrativo locale, dove i voti sono significativi e importanti, dando fiducia ancora una volta al territorio. Io penso che la paura del conflitto in Europa, quindi il panico, sia l'elemento che ha portato molti europei a votare. Cioè il panico verso la guerra, assolutamente sì. Infatti sembra che... Torniamo in studio, l'elemento che ha portato molti europei a votare. È d'accordo, avvocato Dalla Libera? Io penso che in Francia Macron aveva già i suoi problemi, soprattutto di natura economica. Sì, anche con la riforma previdenziale. Però diciamolo, il colpo di grazia gliel'ha dato, secondo me, la sua posizione che ha preso, molto determinata nel sostenere l'Ucraina, dicendo va bene che i nostri razzi vadano a colpire la Russia, va bene che mandiamo i nostri istruttori e i nostri militari in Ucraina. E in Germania la stessa cosa. In Germania Scholz, pochi giorni prima delle elezioni, aveva detto che bisognava tornare alla leva obbligatoria e che bisognava prepararsi perché probabilmente nel 29 ci sarebbe stata la guerra mondiale. Quindi, a mio avviso, tutta questa escalation che hanno messo in queste due persone hanno portato gli elettori francesi e tedeschi a votare in senso contrario a loro, a premiare la Le Pen, che non sosteneva la guerra, e a premiare soprattutto il partito popolare in Germania. Ecco, io rimanevo anche un po' che non comprendevo sta posizione di Macron, perché si diceva ma Macron ha i suoi problemi interni, ha la campagna elettorale, e visto che è in campagna elettorale dice che bisogna mandare i soldati in Ucraina. Ma io dicevo, ma è un controsenso questo, che lui per fare campagna elettorale dica che vuole mandare i soldati in Ucraina? Perché non penso che i francesi siano d'accordo su questo. Per cui se veramente lui lo faceva per campagna elettorale, veramente l'ha sbagliata tutta la campagna elettorale, anche se non credo fosse questo. Penso che effettivamente lui avesse in mente di muoversi in questo senso.
Allora, rivediamo il grafico con gli eletti in Parlamento europeo, grazie a Italo Morao e a Tommaso Migot. Vediamo se ci sono delle novità rispetto a quanto abbiamo visto prima. Lorena Donazan 62.429, poi via via Stefano Cavedagna, Sergio Berlato, Alessandro Ciriani e Daniele Polato per quanto riguarda Fratelli d'Italia. Quindi diciamo tra gli esclusi di Fratelli d'Italia c'è Luca Spavanetto che era candidato alle europee. Per la Lega 2 eletti, Roberto Vannacci e Anna Maria Cesinte. Anche qui potremmo parlare dei molti candidati che sono stati esclusi. Tra questi ci sono Morena Martini, c'è anche Alessandro Manera, vice sindaco di Treviso, che si era candidato, Flavio Tosi eletto nelle file di Forza Italia, e per quanto riguarda il Partito Democratico Stefano Bonaccini con tantissime preferenze, 378.114, Alessandro Zanna, parlamentare padovano. Vediamo, mi pare che ci siano delle novità. Avevamo già parlato di Alessandra Moretti, Elisabetta Gualmini e Domenico Lucano per l'alleanza Sinistra Verdi Sinistra. È stata eletta anche Sabrina Pignedoli per il Movimento 5 Stelle, questo nella circoscrizione nord-est. Allora adesso direi di provare, sentiamo se riusciamo a parlare con il generale Antonio Pappalardo, che è stato qui ospite a Focus recentemente, e ovviamente i suoi sono sempre interventi. Bene generale, allora siamo in diretta, la sentiamo, intanto facciamo andare le sue immagini di un generale Pappalardo sempre molto diciamo sulle barricate. Come valuta questo risultato generale, e poi anche l'altro generale Roberto Vannacci, che ha ottenuto una valanga di preferenze? Innanzitutto, per quanto riguarda la valanga di preferenza a Vannacci si era proposto come un soggetto che voleva cambiare il sistema. Ha parlato del mondo all'incontrario, quello che noi naturalmente siamo ben felici che un generale dell'esercito, che è un po' diverso da questi signori che cavalcano che sono nella classe politica italiana da troppo tempo e dovrebbero andarsene a casa, che almeno un uomo delle forze armate che si è molto sacrificato anche in parecchie operazioni militari all'estero abbia ottenuto il massimo consenso degli italiani. Vuol dire che gli italiani hanno ancora fiducia negli uomini in uniforme. Secondo punto, noi abbiamo rilevato immediatamente che queste elezioni non erano le elezioni per mandare qualcuno al Parlamento europeo, ma era un vero e proprio referendum del popolo italiano sull'Europa. Siccome lei sa bene, meglio di me, che l'articolo 75 della Costituzione vieta, è qualcosa di paradossale, al popolo sovrano di esprimere le proprie valutazioni, le proprie idee sui trattati internazionali, quindi anche sull'euro. Ebbene, questa era l'occasione. E noi, che abbiamo fondato il partito No Voto No Vax, abbiamo depositato il simbolo al Ministero dell'Interno. Abbiamo chiesto addirittura alla Presidente della Commissione di Vigilanza sulla RAI di farci partecipare al dibattito. Generale, mi sente? Sa che è caduta la linea. Adesso proviamo a richiamare il generale Antonio Pappalardo, che ha da tempo auspicato il non voto, il no vax, e quindi diciamo che da questo punto di vista può dire di avere in qualche modo indovinato quello che sarebbe accaduto, cioè ha votato in Italia meno del 50% dei chiamati alle urne. Diceva Mestriner? No, dico grazie al generale Pappalardo la gente non ha votato. Adesso proviamo a richiamarlo. Generale, ci sente? No, forse non ancora, vediamo. Intanto vi dico che tra poco avremo Fabio Chiese e anche la sindaca di
di Vedelago, Cristina Andretta, che si era comunque candidata alle europee, e collegato adesso via Skype Said Shaibi di Alleanza Verdi Sinistra. Shaibi, allora un buon successo buongiorno, un notevole risultato per Alleanza Verdi Sinistra, quasi al 7%. Sì, un risultato straordinario, un risultato che però per noi non è tanto una sorpresa, è una sorpresa per il Paese, è una sorpresa soprattutto per la nostra regione, ma è un risultato che invece è il frutto di un lavoro portato avanti da anni. Lo dicevo anche ieri in trasmissioni sempre della sua rete, abbiamo attraversato il deserto in questi anni e penso che finalmente oggi il mondo sia capace di riuscire a cogliere che la nostra proposta politica è una proposta politica credibile, è una proposta politica capace di riuscire a fare sintesi tra le necessità sia del mondo dell'economia che del mondo del sociale che del mondo dell'ambiente, ed ecco, penso che sia anche una sfida per costruire nei prossimi mesi e nei prossimi anni un'alternativa sia all'interno del centro-sinistra sia un'alternativa per quanto riguarda sia il governo nazionale, ma possiamo forse anche iniziare ad ambire a parlare invece nel nostro territorio, perché penso che queste elezioni comunque abbiano lasciato degli elementi importanti di analisi. Il Veneto non è più il Veneto del 9 giugno, è cambiato, e per cui su questo dobbiamo iniziare a fare i conti. Ecco, è cresciuta secondo lei in Veneto la sensibilità per l'ambiente, la difesa del territorio, la necessità di intervenire per evitare i dissesti idrogeologici? Anche quello può aver premiato i Verdi, la sinistra o no? Allora, assolutamente sì, direttore. Dopodiché, per essere onesti, il nostro territorio è sempre stato un territorio dove, come dire, la parte sociale si è sempre occupata, ecco, del proprio territorio, dell'ambiente. Il tema è che invece oggi la nostra proposta politica, che magari per diversi pregiudizi negli anni passati non era mai stata presa in considerazione, oggi invece diventa una proposta, le ripeto, credibile. Credibile perché oggi in Europa abbiamo bisogno di andare a ridiscutere tutta una serie di trattati e di normative europee. Una di queste, ad esempio, riguarda proprio la vita quotidiana del nostro Paese. Ad esempio, noi proponiamo di far diventare la BCE ente di ultima istanza, in modo che sia direttamente la BCE a poter finanziare direttamente, senza la mediazione degli istituti creditizi privati, le varie situazioni di difficoltà. Shaibi, grazie molte, grazie, a presto, l'aspettiamo. La ringrazio, direttore. Mi permetto di aggiungere una cosa, direttore. Sì, penso che questo risultato sia stato anche un risultato premiante rispetto ad alcune forze politiche, la nostra in particolare, dove siamo stati criticati aspramente per la candidatura di Ilaria Salis. Ecco, ci tengo a dirlo a tutti i telespettatori, oggi per fortuna Ilaria tornerà a casa. E questa è una buona notizia per il Paese, per la democrazia e per l'Europa. Grazie a Said Shaibi, Alleanza Verdi Sinistra, a presto, e torniamo dal generale Pappalardo. Generale, speriamo che non sia accaduto. Sì, adesso la sentiamo, benissimo. Allora, stava dicendo, generale? Stavo dicendo questo, che noi abbiamo chiesto al popolo italiano, dato che l'articolo 75 della Costituzione impedisce al popolo di fare referendum sui trattati internazionali, questa è l'occasione. Se voi esprimete il vostro favore superando il 50% a queste elezioni europee, allora vi sta bene questa Europa e ce la teniamo. Ma succede il contrario, che il popolo italiano vota contro questa Europa, cioè non supera il 50%, allora vuol dire che non capisce questa Europa. Attenzione, il regime le ha tentate tutte, ha abbinato le elezioni europee a quelle amministrative per fare così il poverino che andava a votare il suo presidente della regione trovando uno che ha fatto il parlamentare con i socialdemocratici nel sottosegretario di finanze noi che abbiamo detto in maniera chiara e tonda che questa Europa non ci sta bene. Attenzione, parlo di questa Europa, non ci sta bene. E allora a questo punto la signora Meloni, che non ha preso il 28%, ha preso il 14%, perché rapportato al 49% della gente che è andata a votare, dovrebbe prendere atto che bisogna invitare la gente immediatamente
immediatamente a fare un referendum se vuole stare in questa Europa, se accetta questa moneta euro, oppure se naturalmente se ne vuole uscire fuori. La signora Meloni fa questo passo, non lo fa, noi andremo inesorabilmente avanti perché chiederemo il referendum e diremo di stampare immediatamente, perché questa è la cosa più importante, caro Vaciali. La gente è disperata, la gente non ha soldi. Mentre noi parliamo, 4 imprese, piccole imprese si chiudono, già 10.000 imprese quest'anno, medie e piccole imprese si sono chiuse. Bisogna capire che bisogna intervenire sulla sovranità monetaria. L'Italia deve stampare una moneta complementare immediatamente da affiancare all'euro, perché siccome non possiamo più prendere euro perché abbiamo un debito pubblico che fa spavento, dobbiamo stampare la moneta. Allora io dico ai cittadini che mi stanno ascoltando, avevamo ragione noi. Noi dicevamo che questa Europa ci stava stretta e che dovevamo uscirne fuori. Questa è Europa per fare una grande e vera Europa democratica, e a questo punto i cittadini devono dare fiducia a noi. Noi stiamo adesso riunendoci in tutte le città più importanti d'Italia per fare un'assemblea generale, per creare il partito delle persone che non hanno votato, per far sì che in Italia finalmente sorga una vera democrazia, perché questa non è una democrazia. Va al potere il centro-sinistra, va al potere il centro-destra, fanno sempre le stesse cose, penalizzano i territori, soprattutto penalizzano il Veneto, che è una regione che passerebbe poco per farla esplodere e per far sì che la sua economia sia apprezzata da tutto il settore nazionale. Bene, la ringrazio molto, grazie per questo intervento a Speciale Focus Elezioni. A presto, buon lavoro generale, grazie molte. Grazie. Anche lei, ai suoi collaboratori, ai veneti che tanto apprezzo, un abbraccio affettuoso. Grazie molte, grazie generale Antonio Pappalardo che ha fondato il Movimento dei Patrioti. Poi intanto saluto e ringrazio molto Cristina Andretta, Forza Italia, candidata alle europee, che riscontri ha avuto finora? Noi abbiamo visto alcuni eletti, i primi eletti. Io mi sono posizionata al 4° posto, quindi dopo il sottosegretario Savino, adesso vedremo, però insomma penso che sia un risultato comunque difendibile e anche soddisfacente. 6.000 voti? Sì, esatto. Complimenti, complimenti. Sento un attimo Mestrinier su Pappalardo, perché se non la sentivo vuole sentire su Pappalardo, direttore, lei è innamorato di sto Pappalardo, no? Chiama sto Pappalardo, il Pappalardo, non sa dove cazzo sia, la mattina lì si mette lì, si è bevuto un fiasco, se non l'ha bevuto dice io rappresento tutti quelli che non hanno votato. Bravo generale Pappalardo che rappresenta quelli che non ci sono. Cioè è tutto così, ma questo paese è fatto di macchiette, di burlette, di gente. Ma cioè adesso dobbiamo effettivamente dobbiamo ascoltare il generale Pappalardo. Cioè adesso io preferisco ascoltare Antonella Tocchetto, cioè se proprio devo. Se arriviamo a questi livelli. Lo sentono anche alla Zanzara, no? Con ma allora lì me lo prendono per il culo. È evidente che lo prendono per il culo, no? Cioè è evidente. Adesso noi dobbiamo seriamente di mattina, sono quasi le 11, abbiamo ascoltato il Pappalardo che ci ha fatto l'analisi politica dicendo che lui vuole bene ai veneti, perché qui basta poco per incendiare, adesso farà le assemblee con quelli che non hanno votato. Cioè è meravigliosa, no? Cioè fai l'assemblea con quelli che non ci sono. Che assemblea fai con quelli che non ci sono? Cioè, sono quei personaggi, ma purtroppo nel nostro paese ci sono tanti personaggi così. E il problema è che prima o poi questi personaggi qui prendono anche voti, no? Perché rischiano poi alla fine, no, di fronte al sistema che non funziona per tanti motivi, la società è divisa, la rappresentanza politica è complessa, eccetera, 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 poi arrivano questi qui e si mettono a dire 4 vabbè, e la gente li segue, e li vediamo anche nei dati elettorali, che adesso al di là del Pappalardo, ma insomma anche prima, no, la candidatura della Salis ha portato queste persone, come si chiamava la lista? Alleanza Verdi e Sinistra. Alleanza Verdi e Sinistra, a fare il 7%.
E quindi ecco che bella cosa, no? Da noi mi pare che il capolista sia Mimmo Lucano, cioè è una lista di pregiudicati questa, no? La Salis, Mimmo Lucano, tutta gente che insomma ha avuto a che fare con la giustizia, però siccome l'hanno avuta in termini di, secondo loro, solidarietà, in termini di apertura, in termini di antifascismo, le condanne sono medaglie al merito e allora bisogna mandarli tutti in Europa. Sono fenomeni anche questi effettivamente di emotività. Poi le elezioni europee ci hanno insegnato che ci sono stati già nel passato fenomeni emotivi. Ricordate la lista Bonino che prese l'8-9% sulla lista, sul fatto che Emma Bonino aveva fatto il commissario europeo e aveva fatto bene. E la corsa al Quirinale. C'è una serie di questioni nelle quali insomma, il voto delle europee è un po' inteso, secondo me, non correttamente, come un voto così meno impegnativo, dove si possa in qualche modo si può anche buttarla in paradosso. Certamente i dati significativi, il dato dell'astensionismo è significativo, il dato dei risultati di Fratelli d'Italia è significativo, il dato del rapporto Forza Italia-Lega è significativo, il dato della tenuta del Partito Democratico e anzi dell'aumento del Partito Democratico è significativo. Tutto questo è significante, però perché domani mattina si mette in discussione tutto. Questo è il Paese. Allora, Messier, grazie. Per ora intanto sentiamo cosa ha detto Antonio Tajani dopo appunto sui risultati che ha considerato molto positivamente per Forza Italia. Speriamo i risultati delle ultime elezioni politiche, stiamo raggiungendo l'obiettivo che ci eravamo prefissati, quello di occupare lo spazio tra Giorgia Meloni e Elly Schlein. È un risultato straordinario, fino a qualche mese fa qualcuno pensava che saremmo scomparsi dalla vita politica, qualcuno diceva che non avremmo superato lo sbarramento del 4%, in molti credevano che dopo la scomparsa di Silvio Berlusconi le sue idee sarebbero finite nel congelatore. Non è stato così, i risultati che stiamo vedendo ci confermano invece che Forza Italia cresce, è un partito nazionale perché il risultato è omogeneo su tutto il territorio, siamo soddisfatti per la percentuale raggiunta, siamo vicini all'obiettivo che avevo prefissato e questo ci conferma che alle elezioni politiche noi puntiamo a raggiungere quota 20%. Sono felice che Forza Italia abbia fatto questo regalo a Silvio Berlusconi, dedichiamo a lui questo risultato a dimostrazione che c'è una classe dirigente, che ci sono dei militanti, che ci sono degli eletti che hanno saputo difendere i valori, gli ideali, che hanno saputo occupare uno spazio ed essere una grande forza rassicurante che guarda al futuro. Grande forza rassicurante che guarda al futuro, ha usato spesso il termine rassicurante Antonio Tajani, che dice dobbiamo crescere come forza moderata. Ecco, Cristina Andretta, Forza Italia a livello nazionale ha superato la Lega, sia pure di poco, 9,72 contro 9,13, diversamente è andata nel nord-est in Veneto dove la Lega è di poco sopra Forza Italia. Sì, un risultato atteso, direi io. Chiaramente la nostra regione è una regione molto forte, grazie al presidente della regione Zaia. Forza Italia sta crescendo in maniera costante. Tajani parla spesso sì, che è un partito rassicurante, in effetti è piaciuta questa campagna elettorale, ha dato atto tutti riconoscono sostanzialmente la competenza del nostro coordinatore nazionale, di Tajani stesso, insomma, che è stato in Europa, insomma, con la sua professionalità, e quindi in qualche misura ha pagato anche questo porsi in maniera moderata, senza mai magari alzare i toni, in maniera appunto, come si può dire, rassicurante. Forza Italia sta crescendo e si sta posizionando al centro. Ora è significativo anche vedere effettivamente Azione e Stati Uniti d'Europa che non superano la soglia,
e questo è un dato che per noi è da leggere in maniera costruttiva, perché chiaramente se il centro, e noi riusciamo a posizionarci al centro, avremo ancora un bel po' sul quale lavorare, insomma, e possiamo continuare a crescere. Ecco, che cosa, cioè, giustamente lei ha detto, Tajani rassicurante, soprattutto anche sul fronte della guerra, no? È stato il primo a dire in maniera molto ferma, non se ne parla di mandare truppe italiane, cioè aiutiamo l'Ucraina, ma insomma stiamo... Cos'altro può avere aiutato Forza Italia dopo un periodo non esaltante, no? Ricordiamo che insomma, adesso c'è un coordinatore che si dà un grande affare come Flavio Tosi, che poi forse avremo in collegamento, e con diciamo, una situazione politica che rispetto ad altri anni è mutata, no? Beh, ha pagato credo un buon lavoro sul territorio, in primis dal nostro coordinatore regionale Flavio Tosi, che davvero sta lavorando tantissimo a ritessere quello che è una rete che iniziava, anzi degli ultimi anni insomma era proprio mancata. Quindi partendo proprio anche dal ruolo degli amministratori, di chi nel territorio lo vive sotto anche tanti profili. E questo aiuta a riavvicinare la politica alla gente, che è il ruolo principale, perché noi diciamo sempre che la gente e i cittadini devono avvicinarsi alla politica. Dobbiamo rovesciare questo concetto, dobbiamo avvicinare la politica ai cittadini e anche e soprattutto ai giovani, perché vediamo che i giovani che comunque non sono tornati al voto, e la fascia sembra dai dati insomma che più giovane che abbia votato sia andato comunque a sinistra. I giovani sono moderati e probabilmente non abbiamo ancora, nessuno probabilmente è riuscito a cogliere il piglio dei giovani e a ascoltarli in maniera costruttiva. Io ne ho incontrati tanti, devo dire che non è vero che non ci sono e che non sono appassionati di politica, probabilmente non abbiamo dato a loro lo giusto spazio e magari il giusto portavoce, anche perché anche tutti i partiti che hanno magari la forza dei senior diciamo e il partito dei giovani, è buono da una parte perché magari i giovani si possono confrontarsi, però io sinceramente farei un partito unico dove i giovani sono all'interno del grande partito dei senior, perché la loro voce è importante e se non riusciamo ad ascoltarla probabilmente non riusciremo mai a rappresentarli. Quindi credo che tutto questo abbia portato un grande lavoro, abbia portato un po' a rinascere una grande rete nel territorio. Poi ha dato spazio anche a persone come me che ho fatto il sindaco, che comunque non aveva una grandissima visibilità perché competi con personaggi come Vannacci, che magari di competenza non sta a me a giudicarlo, però la visibilità è sicuramente il suo valore aggiunto. E lì Salvini ha dimostrato di aver fatto ancora una volta una scelta corretta dal punto di vista strategico partitico. Poi che questa scelta sia strategica per il partito e magari meno strategica per la politica, perché di politica dovremmo parlare, ecco, secondo me su questo potremo veramente fare una riflessione, perché non è di questa politica che abbiamo bisogno. Il segnale è chiaro, è una politica che deve partire di nuovo dal basso, come era qualche anno fa, e piano piano deve crescere. Questa crescita costante che sta avendo Forza Italia sta dimostrando che piano piano, dando spazio magari alle persone che hanno anche un po' di esperienza e un minimo di professionalità, probabilmente si riesce a costruire un grande partito di centro-centrodestra, insomma, e di questo ne va tenuto conto. Grazie Cristina. Andretta, come l'hanno presa insomma, la candidatura alle europee i suoi cittadini? Io sono stata molto felice, dai, sul mio comune abbiamo preso quasi 800 preferenze, per cui è stata una bella soddisfazione, anche perché chiaramente non sono più sindaco e sono consiglieri di minoranza, e quindi questo è stata per noi una grande soddisfazione, per me e per tutta la squadra che ha lavorato con me a Vedelago, perché è un segno di affetto che francamente gli voglio anche proprio ringraziare, perché significa che credono ancora in me, nella mia squadra, e si può continuare a crescere anche da lì, insomma. Non c'è dubbio, grazie Cristina Andretta, poi tra poco verrà qui anche il sindaco di Conegliano Fabio Chies. Tra poco ci collegheremo con i nostri inviati nelle sedi dei partiti, da Fratelli d'Italia, la Lega, Partito Democratico, avremo i nostri colleghi e quindi sentiremo le reazioni così proprio dal cuore della politica. Avvocato, sto vedendo poi, tra l'altro, siccome c'è tanta cronaca, ieri ci sono state bombe d'acqua, incidenti stradali. Certo, un altro fattore di cui si è parlato forse meno in queste
proprio in vista di queste elezioni, però è quello dei migranti, no? Anzi, non è che non se ne sia parlato. Giorgia Meloni è andata in Albania, ci sono state manifestazioni di proteste proprio presso questo centro di accoglienza da parte del parlamentare Maggi di Stati Uniti d'Europa. È stato criticato il viaggio in Tunisia e prima quello in Algeria. Forse ha premiato questo darsi da fare sul fronte dei migranti comunque? Beh, sicuramente sì, sicuramente sì. Diciamo che appena insediata la Meloni c'è stato un grande afflusso di migranti che venivano dal mare, ma anche dalla frontiera di nord-est. Poi lei si è data molto da fare con queste intese che ha cercato di trovare con la Tunisia e con gli stati del Nord Africa e da ultimo con diciamo, questa iniziativa dell'Albania. Ecco. E difatti sono calati molto. La pressione migratoria in Italia, soprattutto dal mare, è calata molto, probabilmente anche e sicuramente anche per tutte queste iniziative. Certo che la prospettiva per i migranti e per le organizzazioni che li gestiscono, che quando arrivano in Italia possano essere dirottati in Albania, non è una bella prospettiva, per cui magari possono pensare ad altre mete, a riorganizzarsi in altro modo, magari puntando di più sulla Spagna o sulla Grecia o su qualche altro Stato e meno sull'Italia. Sicuramente ha avuto un effetto positivo. Poi su Forza Italia, secondo me, a parte il buon lavoro che ha fatto Tajani e così l'idea di moderazione che ha fatto capire insomma, alla gente, ha avuto anche un bello spazio secondo me nel centro, perché è stata favorita dal fatto che il PD ha eletto la Schlein, quindi un partito, un personaggio molto di sinistra, quindi l'elettorato moderato del PD si è trovato in difficoltà, diciamo, no? O chi magari poteva pensare di centro, beh, diamo il voto al PD. E poi Calenda e Renzi si sono dimostrati abbastanza inconsistenti, soprattutto per aver fatto fallire quel progetto che, se andava in porto, avrebbe messo molto in difficoltà Forza Italia, perché gli portava via tutta una parte centrale. E in effetti inizialmente da Forza Italia verso Azione sono migrate tante persone anche di alto livello, che probabilmente adesso si troveranno. Scusate, dobbiamo andare in pubblicità di rigore e poi riprendiamo, mandiamo Vittorio Veneto con la nostra inviata Lina Paronetto. Tra pochissimo state con noi. Grazie, e volevo salutare Giovanni Battista Mestriner che ci lascia per altri impegni, quindi grazie molte Mestriner. Grazie. Buona giornata. Pubblicità e torniamo subito. Di nuovo in diretta con Focus Speciale Elezioni, andremo avanti fino alle 13:45 e poi la linea a Bassano del Grappa, dove vi daremo conto di quello che è il voto forse più importante nelle città del Veneto. Unico capoluogo di provincia è Rovigo, ma c'è una situazione a Bassano del Grappa particolare, con una spaccatura del centrodestra. Nicola Finco, vicepresidente del Consiglio regionale sostenuto da Lega, Forza Italia e Democrazia Cristiana, dall'altra parte la sindaca uscente Elena Pavan con Fratelli d'Italia, e poi Roberto Campagnolo del centro-sinistra. Adesso tra poco avremo altri. Prego, avvocato. È interessante, proprio per Bassano, vedere un attimino come sono andate le elezioni europee a Bassano, per capire se c'è traino o non traino con le comunali. Lo vedremo. Ingegnere, sì, prego, si accomodi.
Stavo dicendo prima che condivido una parte del ragionamento rispetto al quale effettivamente i partiti di centro avrebbero potuto rubare di più tra virgolette a Forza Italia, però il fatto è che non avremmo raggiunto un quasi 10% che comunque era l'obiettivo nostro iniziale. Quindi questo dato secondo me dimostra che è vero che il centro magari deve trovare una collocazione, una parte l'ha trovato in Forza Italia, una parte si è disperso, ma è vero che probabilmente sia Calenda che Renzi non hanno rispecchiato quello che... Esattamente, le esigenze. Sicuramente. E quindi sì, hanno preso un po', però non è stato significativo per noi, che siamo comunque cresciuti, ecco, questo volevo dire, perché quel 10% era il nostro obiettivo, come diceva anche il nostro Presidente, e quindi l'obiettivo è quasi raggiunto, insomma. Ingegnere? Allora abbiamo visto europei dove Renzi prendeva il 41%, E adesso non viene dentro. Salvini prendeva il 34%, oggi Renzi non fa il 4%, e trascina nel rodido anche il Partito Socialista che fa parte. Questo vuol dire che gli italiani ricordano e continuano ad annichilire il Partito Socialista, e non è male. Ma cosa sono questi? Facciamo 3 passi indietro. Cosa sono gli europei? Scusi, c'è un problema con il microfono, ingegnere. Forse c'è un problema con le batterie. Adesso viene un tecnico e succede il brutto della diretta è questo e altro. No, è proprio un problema, credo, forse si è staccato un filo. Vediamo di nuovo Emmanuel Macron in un servizio di Euronews dopo l'annuncio del scioglimento delle Camere, del Parlamento. Dopo la sconfitta alle elezioni europee del suo partito centrista Renaissance, che secondo i risultati provvisori avrebbe ottenuto solo il 15,2% dei voti contro il 31,5% del Rassemblement National di Marine Le Pen, di estrema destra. Cette décision est grave, lourde, mais c'est avant tout un acte de confiance. Confiance en vous, mes chers compatriotes, en la capacité du peuple français à faire le choix le plus juste pour lui-même et pour les générations futures. Lo stesso Jordan Bardella, presidente di Rassemblement National e candidato principale del partito alle elezioni europee, aveva chiesto a Macron di annunciare nuove elezioni. L'appel de Jordan Bardella vient d'annoncer les intérêts des Français, prêt à mettre fin à cette immigration de masse, prêt à faire du pouvoir d'achat des Français une priorité, prêt à entamer la réindustrialisation du pays. En clair, nous sommes prêts à redresser le pays, prêts à faire revivre la France. Nel suo discorso di domenica sera, Macron ha replicato che l'ascesa dei nazionalisti è una minaccia non solo per la nazione, ma anche per l'Europa e per il posto della Francia in Europa e nel mondo. In Francia le elezioni legislative si tengono solitamente ogni 5 anni. Le prossime si sarebbero dovute tenere a metà del 2027. Il 30 giugno prossimo ci sarà il primo turno e il 7 luglio il secondo. French President Emmanuel Macron's announcement that he will be dissolving the National Assembly after his party suffered crushing defeat at the hands of the French far-right National Rally sent shockwaves throughout France and across the EU bloc. Now the French president will have about 20 days to come up with a plan to try and win the majority seats in French Parliament in these next upcoming legislative elections that will be held on the 30th of June and the 7th of July. E questa era la vicenda di Emmanuel Macron. Andiamo a Portogruaro, si inizierà lo spoglio delle schede alle 14 per le amministrative. Portogruaro, un altro grosso centro in cui si vota. Andiamo subito in diretta da Anna De Roberto che ci racconta un po' il contesto in cui si è votato, quali sono le aspettative. A te, Anna. Eccoci, direttore, buongiorno. Siamo in Piazza della Repubblica a Portogruaro, è spuntato finalmente il sole, una placida mattina in cui possiamo già darvi, per quanto riguarda il quadro del Veneto orientale, i 2 comuni che hanno già espresso il loro sindaco, perché si tratta di comuni in cui la corsa era ad uno, dunque correva un solo candidato. Allora, per quanto riguarda Teglio Veneto è stato eletto Oscar Cicuto con il 57,8%, era il
sindaco uscente ed è tra l'altro il comune più piccolo dell'area metropolitana. Poi anche Cinto Caomaggiore per il Veneto orientale ha espresso il proprio sindaco, è il suo terzo mandato ed è Gianluca Falcomer, 57,5% di votanti, quindi sono comuni in cui il quorum è stato raggiunto molto facilmente, unico candidato, quindi Telio Veneto e Cinto Caomaggiore hanno già espresso il loro sindaco. Quindi per quanto riguarda il Veneto orientale abbiamo già due nomi da darvi. Portogruaro, una partita particolare, sapete che in corsa c'è anche Sara Moretto con Italia Viva, insomma, che abbiamo visto, l'avete ripetuto un po' anche voi, insomma Italia Viva ha fatto una sorta di flop in queste elezioni europee, ma la partita delle amministrative potrebbe riservare delle sorprese, e Sara Moretto è stata parlamentare per 2 legislature, quindi arriva direttamente da Roma, ma Portogruaro è la sua città e quindi corre per Portogruaro. Poi c'è anche Alida Mazzato, espressione di una lista civica, ancora Antonio Bertoncello che riunisce il centro-sinistra ed è già stato primo cittadino per 2 mandati, quindi la sua è una corsa al terzo mandato. E poi c'è Luigi Toffolo che invece è il candidato della Lega. Candidato della Lega espresso, come dire, al photo finish, quando il coordinatore di Fratelli d'Italia ha fatto marcia indietro, scegliendo per il centrodestra di correre uniti. Abbiamo visto che cosa e quali sono state un po' le percentuali degli europei per il centrodestra con questo, se si può dire, flop della Lega, che proveremo anche a commentare con Toffolo, che è stato segretario cittadino proprio della Lega qui a Portogruaro. E voglio ricordare ai telespettatori un aneddoto: Luigi Toffolo si è dimesso da segretario della Lega quando Barbisan, proprio direttore In Onda da Te, fece questo exploit che gli valse l'espulsione dal partito. In polemica con la scelta del segretario Stefani, Luigi Toffolo, che quindi è candidato per il centrodestra qui a Portogruaro, a causa dell'espulsione di Barbisan, Fabiano Barbisan scelse di dimettersi. Quindi è un candidato che corre per il centrodestra, ma è un segretario della Lega, come dire, dimissionario. Allora, alle mie spalle c'è la piazza centrale di Portogruaro, una città piuttosto tranquilla, insomma, questa mattina. Io, direttore, se hai ancora qualche minuto da dedicarci, provo a raggiungere quel gruppetto di cittadini che sono qui da un pochino e probabilmente stanno anche un po' commentando la situazione. Buongiorno, siamo in diretta su Rete Veneta, buongiorno, siamo in attesa diretta elettorale, buongiorno. Lei è andato a votare? Sì. Che partita è stata? Che campagna elettorale è stata? Guarda, io non è che ho seguito molto la campagna elettorale di Portogruaro, però io spero che quello che ho votato io che vinca. Ha visto un po' gli esiti delle europee, Sì. Fratelli d'Italia ha confermato il suo primato, ma anche il Partito Democratico è alla rimonta. Sì, però io sono contento per come è finita la campagna elettorale europea, quindi ha capito. Lei è contento, quindi abbiamo capito. Ci fermiamo con quest'altro gruppo di persone di Portogruaro, campagna elettorale. Lei non è nemmeno di Portogruaro. Qui c'è qualcuno che si sfila, posso chiederle? No. Beh, insomma, Portogruaro è andato al voto, è un comune importantissimo, la capitale del Veneto orientale. E allora? Come è andata con le europee? No, Lei è andata soddisfatto? bene praticamente, anche come io ho votato il Partito Democratico, è stata secondo me una buona nelle europee, chiaramente. Nelle normali oggi pomeriggio mi pare che fanno le seguiremo in diretta, quindi Esatto. le potrà seguire in diretta con noi. Ok, grazie. Sì, direttore, insomma, non bocche cucite per ora qui a Portogruaro. Allora, se sei d'accordo, noi restituiamo la linea e vi chiederemo un secondo collegamento proprio nella sede elettorale di Sara Moretto, che dopo 10 anni a Roma avrà, insomma, anche voglia un po' di commentare questo risultato, visto che lei tra le fila di Italia Viva purtroppo come Italia Viva deve accettare anche questa sconfitta. Certo. Grazie molte Anna, grazie ad Anna De Roberto. Andiamo in diretta sempre invece nella sede di Fratelli d'Italia con Ilaria Marchiori, c'è il dirigente provinciale Elia Bettina. A te Ilaria.
Sì, eccoci qui, buongiorno direttore, buongiorno ai nostri telespettatori. Tra pochi minuti arriverà anche il senatore Raffaele Speranzon, ma appunto come anticipato qui siamo con Elia Bettin. Allora, innanzitutto Fratelli d'Italia ha ottenuto un enorme successo a livello provinciale anche. Provinciale, un ottimo lavoro ovviamente della squadra di buonissimi amministratori. A livello provinciale infatti abbiamo avuto delle medie di voti che hanno catalizzato sicuramente preferenze per il Presidente del Consiglio Meloni, che è stato un voto di fiducia non solo nel governo ma anche nella figura del Presidente del Consiglio, ma anche nel nostro coordinatore provinciale Luca Spavanetto, che è stato il più eletto dopo la Presidente del Consiglio nella provincia di Venezia. Ciò ovviamente ci rallegra non solo per il buon risultato di moltissimi amministratori militanti e simpatizzanti, ma ci dà anche un segnale per il futuro. Il voto regionale ci ha premiato tantissimo con un 37, quasi 38% di voti che ci va non solamente a far ben sperare per la classe amministrativa, ma anche per dei grandi risultati di preferenze di amministratori del territorio veneti, quali ad esempio l'assessore regionale Donazzan, che ha ricevuto veramente un bel bottino di preferenze. Questo ovviamente va anche a fare delineare una situazione di bipolarismo non solo all'interno di Regione Veneto ma anche all'interno del dato nazionale, con un PD che comunque ha avuto un buon risultato, ma il risultato di Fratelli d'Italia fa vedere questo bipolarismo e ci fa ben sperare, soprattutto per un aumento di voti in Veneto nel particolare come migliore regione d'Italia per voti non solo assoluti ma anche in percentuale. Questo significa che siamo attrattivi rispetto alle politiche del 2022, abbiamo conquistato la fiducia di moltissimi elettori, questo premia dunque il buon lavoro del territorio. Ecco, voi questo risultato del Partito Democratico ve lo aspettavate? Noi ci aspettavamo il nostro risultato perché noi siamo arrivati e ci vedevamo, come diceva la Presidente del Consiglio, sicuramente un voto d'opinione su determinati candidati. Comunque Fratelli d'Italia ha fatto e continuerà a fare senza dubbio un ottimo risultato. Purtroppo è innegabile che l'affluenza è stata bassa. Questo purtroppo è una disaffezione alla politica e deve far ragionare tutta la classe politica trasversalmente, da destra a sinistra. Dobbiamo far riconquistare quella fiducia al voto da parte dei tantissimi elettori. Purtroppo un'affluenza bassa, alta, il 60% più o meno nei comuni, ad esempio il risultato di Spinea, però dovrebbe essere un'affluenza alta perché l'Europa comunque si occupa di noi, la politica si occupa di noi, della società civile, e i cittadini, essendo fortunatamente in una democrazia, devono avere la responsabilità del voto, quindi assicurarsi chi li rappresenterà in Europa, nei comuni, nelle province, nelle regioni e al Parlamento nazionale. Ecco, ringrazio Elia Bettin. Ci sono domande, direttore? No, grazie Ilaria, grazie molte, grazie, a dopo richiedici la linea quando ne avrai bisogno. Intanto andiamo, poi torniamo in studio ai nostri ospiti, andiamo però da Lina Paronetto a Vittorio Veneto con Giovanni Braido, candidato sindaco della Lega. A te Lina. Eccoci qua direttore, buongiorno a voi in studio e ai telespettatori. Sì, siamo nello studio dell'avvocato Giovanni Braido, uno dei 4 contendenti qui a Vittorio Veneto. Sappiamo che è il centro principale della Marca che è andato al voto per le amministrative, ma soprattutto è stato quello in cui c'è stato più sofferenza, tra virgolette, nel comporre gli schieramenti, con un centrodestra diviso. A sostegno di Giovanni Braido ci sono di fatto come partiti Fratelli d'Italia e la Lega. Per Gianluca Posocco, che è il vice sindaco uscente, anche lui di centrodestra, appoggiato da Gian Antonio Darè, con la spaccatura dalla Lega di Darè che è avvenuta in piena campagna elettorale di fatto, c'è Forza Italia. Allora, subito commenterei quelli che sono gli esiti delle europee e che magari possono avere un riflesso anche sulle amministrative, anche se l'avvocato Braido è un po' perplesso su questo perché ci dice che qui è tutto un po' particolare, ma in generale, anche se c'è l'election day, sappiamo che
che le consultazioni nazionali o in questo caso europee poi spesso e volentieri non collimano con quelle amministrative. Allora il 49,93% degli aventi diritto che è andato al voto, quindi siamo nella media, ci diceva questo 50% di affluenza. Qui a Vittorio Veneto Fratelli ha avuto il 32,7%, la Lega l'11,5%, quindi avvocato Braido saremo già su un 43% dovendo fare i conti così. Il Partito Democratico qui comunque regge, ha uno zoccolo storicamente duro del 23,47%. Come legge questi voti? Beh, sicuramente il centrodestra ha fatto un ottimo risultato, però sappiamo benissimo che le elezioni europee non coincidono con le elezioni comunali. Sicuramente ci sarà, auspico, un buon punteggio per il centrodestra, però aspetterei di vedere le urne. Spoglio dalle 14, quindi quando sono le 15:30 avremo già un quadro, però si delinea di fatto un probabile ballottaggio, se non ci sarà proprio un ribaltamento di fronti, un probabile ballottaggio tra lei e Mirella Balliana, che è la candidata del centrosinistra. Ma questo non lo so, lo vedremo successivamente. A prescindere, io ho sempre detto, il centrodestra deve ricompattarsi, perché non possiamo lasciare il comune alle sinistre dopo che è stato fatto anche un certo tipo di lavoro da parte del centrodestra. Auspico quindi di poter avere una coalizione ampia, quella che non c'è stata al primo turno, ma questo non per il bene mio, ma per il bene della città, che non ha assolutamente bisogno di ritornare indietro di 10 anni. Quindi un riavvicinamento con Gianluca Posocco. Sicuramente, io con Gianluca ho sempre avuto un ottimo rapporto, auspico che si emancipi e che riesca a capire che, insomma, come dice lui, la politica la devi fare, non la devi subire. Che si emancipi da Tony Darè, però siamo tutti curiosi di vedere che peso specifico avrà Darè in questa competizione, perché Forza Italia si è fermata al 9%, che comunque è un buon risultato. Ma io credo che Tony Darè avrà i voti di qualche transfugo della Lega, di qualche simpatizzante, non so il quantum, vedremo e quindi aspettiamo. Aspettiamo. Allora direttore, noi da Vittorio Veneto con Giovanni Braido ti salutiamo, tra poco incontreremo Mirella Balliana del centrosinistra, in attesa che facciano ritorno a Vittorio Veneto Gianluca Posocco e Gian Antonio Darè, entrambi fuori per motivazioni personali questa mattina, e poi sentiremo anche loro. Intanto con Simone Merlo restituiamo la linea allo studio. Grazie molte Lina, grazie molte, anche questo è un voto molto seguito, perché c'è stato appunto il terremoto dopo l'espulsione di Gian Antonio Darè, la separazione dalla Lega, insomma, quindi queste lotte intestine all'interno dei partiti, ecco, devo dire, ingegnere, non è che gli elettori siano molto favorevoli, no, a contrasti tra alleati, a situazioni che poi, insomma, creano molta confusione in chi deve andare a votare. Gli elettori subiscono e muoiono di tutto, quindi ai dirigenti non cambia niente. Riparto dal discorso di prima, no? Sì. Le europee, abbiamo visto una Renzi al 41 e una Salvini al 34 che si sono dissolti come neve al sole. Ma facendo un passo indietro e guadagnando prospettiva, cosa sono in realtà le europee qui in Italia? Le europee sono un sondaggio reale fatto nell'urna di elettori in libera uscita che esercitano voti di rappresaglia. Cioè, queste elezioni qua servono soltanto per dare sfogo al malcontento degli elettori. In questo universo, dove la materia oscura e l'energia oscura è il 90% di quello che si vede, la materia oscura e l'energia oscura sono i non votanti, che sono la maggioranza. Ingegnere, scusi, c'è un problema con quel microfono, se ci portate un gelato per cortesia, dico ai tecnici, qualcosa al limone, per dice l'ingegnere Carlo, possibilmente, cioè, comunque qualcosa abbiamo, credo che se ti abbia pazienza. Ingegnere, andiamo in diretta adesso da Monica Smiderle, a te Monica dal Bassanese, prego. Buongiorno a te direttore, buongiorno a tutti i nostri telespettatori.
Siamo esattamente a Pove del Grappa, come c'è il sindaco uscente e neoeletto sindaco Francesco Dal Monte. C'era grande preoccupazione nei giorni scorsi, me l'aveva confessata il sindaco Dal Monte, per il raggiungimento del quorum, perché a Pove del Grappa c'era un unico candidato, un'unica lista, appunto quella del sindaco uscente Francesco Dal Monte, e quindi la necessità di raggiungere il quorum del 40%. Allora, posso chiamarla sindaco? Dalle 2 di oggi ufficialmente, grazie. No, sì, è andata benissimo, avevamo dubbi, ma non tanto sui cittadini che andavano a votare, però combattere contro una percentuale non è una cosa fisica, quindi insomma qualche dubbio l'avevamo. C'era preoccupazione, sì. Sindaco. Invece devo dirvi che i cittadini di Pove hanno risposto molto positivamente alla chiamata al voto, perché è andato al voto il 72,73% dei cittadini aventi diritto al voto. Sì, abbiamo penso la seconda percentuale del Vicentino, quindi ha risposto veramente bene, quindi sono davvero contento. Non avevo dubbi, però adesso si sta meglio, A che ora è stato superato il punto nevralgico del 40%? Avevamo lo step delle 12, l'abbiamo superato di poco, ma l'abbiamo superato già da ieri alle 12. E là insomma un sospiro di sollievo, sindaco. Certo, siamo andati un po' in discesa, però poi i risultati finali davvero sono sorprendenti, perché davvero hanno votato, quelli che potevano votare hanno votato. Non se l'aspettava? No, siamo in linea con gli anni passati, con le elezioni precedenti, quindi me l'aspettavo. So che Pove risponde sempre, si unisce sempre quando è l'ora di mostrare i muscoli, ci siamo sempre. Insomma, i cittadini di Pove riconsegnano le chiavi del municipio al sindaco uscente e insomma è anche una conferma della buona amministrazione. Speriamo che sia stato questo, sia una cartina al tornasole appunto di quanto abbiamo fatto in questi 5 anni e che cercheremo di fare anche nei prossimi. È un'amministrazione certamente all'insegna della continuità, anche come programma elettorale. Assolutamente sì, anche se abbiamo cambiato una buona parte della squadra, anche per dare un po' di vitalità nuova al nostro gruppo. Gli entranti chi sono? Gli entranti è un misto, sono giovani, meno giovani, esperti, di lavori diversi, studenti, abbiamo un po' di tutto. Sono contentissimo della squadra che abbiamo messo in campo. Va detto anche, direttore, che Pove del Grappa è il paese di Elena Donazzan e va riportato il risultato di Fratelli d'Italia, che porta a casa il 43,49% delle preferenze, e Elena Donazzan raggiunge il risultato di 396 preferenze. Qui a Pove del Grappa, insomma, Fratelli d'Italia ha fatto davvero il pieno, anche se diciamo che la lista del sindaco è una lista civica comunque. Sì, esattamente, lo sapevamo che Fratelli d'Italia, insomma, abbiamo un rappresentante forte in paese e sicuramente ha fatto i risultati che speravamo tutti quanti. Anche se, ribadiamo, la sua è una lista civica. Assolutamente al 100%, ci mancherebbe, sì. Nessun simbolo politico, non ci sono insomma orientamenti politici particolari? Zero, anzi è un misto di varie componentistiche politiche, che mi fa sinceramente piacere, perché così abbiamo la visione un po' a 360 gradi di tutte le esigenze che ha bisogno, insomma, il paese. Allora si attende oggi pomeriggio intorno alle 3:30 circa, no? Per la proclamazione del riconfermato sindaco di Pove Francesco Dal Monte. Per il momento, direttore, è tutto, io restituisco la linea allo studio. Grazie molto a Monica Smidele, volevo chiedere a Cristina Andretta, è stata sindaca di Vedelago, la mancanza di sindaci, no? Non c'è la corsa a fare il sindaco, perché fare il sindaco richiede molte capacità, molta dedizione, tanti sacrifici, no? È questo. Senza ombra di dubbio, fare l'amministratore oggi ci vuole sempre un pizzico di follia per accettare e fare una candidatura, perché è davvero tosta, soprattutto negli ultimi anni, dove abbiamo visto proprio i mutamenti delle 1000 leggi, poi abbiamo vissuto un momento di pandemia e quindi tutti in prima linea davvero.
C'è anche un altro dato, io sostengo per esempio che adesso hanno fatto questa legge che hanno aumentato anche l'indennità del sindaco, non deve essere questa la prospettiva, io avrei preferito, avrei magari suggerito, consentitemi di dare un suggerimento, di magari dare un minimo di indennità ai consiglieri, perché il grande tema è che nel momento in cui anche nei comuni come se vede Lago che è sopra i 15.000 abitanti e quindi gli assessori si dimettono da consigliere per essere assessore, c'è una giunta e un consiglio, sono due organi che viaggiano in due velocità differenti e i consiglieri alla fine hanno una grande responsabilità che è quella di votare in consiglio comunale. E in commissione? E anche in commissione. Quindi io cercherei di incentivare anche quel ruolo perché probabilmente con qualche centinaia di euro al mese con molta probabilità possiamo trovare dei giovani che magari piuttosto di fare altri 1000 lavoretti per mantenersi gli studi potrebbero essere avvicinati alla politica e all'amministrazione del territorio, perché poi la politica è quella della gente. Se noi li avviciniamo al nostro territorio e riusciamo a dimostrare che le cose piano piano si raggiungono e si fanno e gli amministratori locali, soprattutto magari anche nelle nostre regioni, sono stati tutti virtuosi, riescono a raggiungere risultati, probabilmente la gente poi si appassiona e capisce che anche loro possono portare il proprio contributo. Grazie molto a Cristina Andretta, la lasciamo andare perché è stata una notte faticosissima per i candidati. Adesso ci sarà tra poco Claudio Borgia, segretario provinciale a Treviso per Fratelli d'Italia. Andiamo però nel frattempo da Lucio Zanato in diretta con Dimitri Coin, segretario provinciale della Lega nella Marca. A te Lucio. Esatto, direttore. Intanto buongiorno a te, buongiorno ai telespettatori di Rete Veneta. Dicevo esatto per quanto riguarda la notte in sonne, tanto è vero che noi non siamo nella sede del K3 ma siamo a Piazza Santa Maria Maggiore perché siamo venuti a tirare giù dal letto Dimitri Coin perché avrà fatto un paio d'ore di sonno perché sono andati a letto alle 4 del K3. Sì, esattamente, alle 7 hanno iniziato a suonare i telefoni, intanto buongiorno a tutti comunque, e alle 7 hanno iniziato a suonare i telefoni per cui le ore di sonno sono state davvero poche. Diciamo che ha continuato a stare a letto fino a 10 minuti fa però continuando a rispondere. Non è vero, non è vero. Beh, un po' di riposo ci vuole. Sì, assolutamente. Allora, però, cominciamo con l'analisi del voto. Beh, l'analisi del voto per quello che ci riguarda, adesso noi stiamo a verificare se Alessandro ce la farà oppure no, in funzione di quanti ne riusciremo ad eleggere nel collegio. E poi c'è un'altra fotografia da fare rispetto al dato sul Veneto e sulla provincia di Treviso, dove il dato sul Veneto è comunque un dato che personalmente non mi soddisfa neanche un po'. E quello sulla provincia di Treviso rispetto alle altre province che resta comunque la prima provincia del Veneto. Dopodiché altre riflessioni da fare ce ne sarebbero davvero tante. E ci sono anche tante ore, però ad esempio... Non da ultima quella del confronto impietoso con Fratelli d'Italia. E però c'è anche un altro dato qui, ad esempio Treviso città, più di qualcuno dice, i dati lo dovrebbero confermare a brevissimo, insomma, che il Partito Democratico è il partito che è stato più votato in Treviso città. Ma mi sembra che anche in tutta la provincia di Treviso il Partito Democratico sia la seconda forza dopo Fratelli d'Italia, per poco, per qualche decimale, ma la Lega è poco sotto il 17 e il Partito Democratico dovrebbe essere poco sopra il 17, adesso vado un po' a memoria con dati visti questa mattina presto, ma insomma dovrebbero essere questi. E quindi da dove ricominciare? Beh, a livello amministrativo intanto noi aspettiamo il risultato del pomeriggio e vediamo come andranno le elezioni amministrative. Poi con gli altri segretari provinciali ci siamo già parlati con la piena consapevolezza insomma, che da oggi pomeriggio ci sarà un'altra linea di partenza con altri pesi e equilibri politici in provincia di Treviso. A proposito di altre segreterie, più tardi ci sarà Borgia in studio con il direttore, però da Fratelli d'Italia già cominciano a staccare il ticket per la regione. Beh, queste decisioni poi non le prendiamo noi. Di certo il risultato elettorale non ci aiuta, dall'altra parte abbiamo comunque un presidente che è Luca Zaia che continua a essere il presidente più amato d'Italia e che insomma la sua la può continuare a dire anche in fase di trattativa. Noi siamo fiduciosi comunque che la Lega possa avere di nuovo il presidente della regione, però con la piena consapevolezza insomma, che il dato numerico non è che ci aiuti tantissimo in questa fase. Sì, tra l'altro dato numerico anche a livello nazionale con il rapporto con Forza Italia.
A livello nazionale con il rapporto di Forza Italia tutto sommato la Lega ha tenuto. Il dato reale a livello nazionale è che magari ha tenuto bene al sud con dati davvero importanti per la Lega in Calabria in questa fase e con un Veneto che invece è 4-5 punti sopra rispetto a quel dato. Quando alle europee scorse il Veneto usciva da un 49,9 per la Lega. Ecco, un altro dato proprio parlando del Sud è che il Sud si è spostato più verso il PD in queste ultime elezioni, mentre il Nord si è più focalizzato verso il centrodestra, in particolare Fratelli d'Italia. Quanto c'entra il tema dell'autonomia? Ma non so quanto sente il tema dell'autonomia, però su questa riflessione io ci metterei dentro anche il fatto che i 5 Stelle in alcune zone sono assolutamente scomparsi e mentre in altri sopravvivono, e quindi il vero sconfitto di questa tornata elettorale è il Movimento 5 Stelle. Poi io penso che questo governo abbia tutti i numeri e assolutamente la voglia per portare a casa l'autonomia. Infatti la prossima settimana, già da domani, riprenderemo in aula la discussione sull'autonomia. Che al sud, l'elettorato del sud magari non capisca che anche per loro può essere un'opportunità, perché passando attraverso la responsabilizzazione degli amministratori si può chiedere loro conto rispetto a quello che fanno, può anche essere un dato reale, però penso abbia inciso fin là, ecco. Ecco, per ultimo, perché poi so che devi andare, ma questa notte c'è qualcuno che mi ha detto che anziché guardare i voti avete già cominciato a fare la lista delle persone da mandare fuori dalla Lega. Beh, vedo che comunque ai giornalisti le informazioni arrivano, anche se eravamo francamente in pochi. No, noi abbiamo fatto semplicemente una riflessione rispetto a quanto c'era stato richiesto dalle segreterie superiori e quindi di fare un'analisi di quei militanti o di quei comunque esponenti politici che o si sono messi in liste avverse non autorizzate alla Lega, che quindi da statuto nostro non è la Lega che li allontana, ma sono loro stessi che facendo così si allontanano dalla Lega, oppure magari qualche riflessione rispetto anche ad altri che magari hanno fatto campagna elettorale contro i candidati della Lega, perché non ci facciamo mancare nulla quando vogliamo. Senta, ma proprio come si dice sotto militare, ma chi è che deve stare preoccupato? No, ora la preoccupazione è quella di andare a vedere, non tanto la preoccupazione, ma l'attesa è quella di andare a vedere i risultati del pomeriggio. Poi dopodiché le riflessioni le faremo con calma. Io sono abituato a ragionare a mente fredda, anche perché essendo già di carattere abbastanza irruento so che non posso permettermi decisioni a caldo e quindi so che devo aspettare e poi decidere. Sì, contare fino a 10 insomma. Anche fino a 20. A te direttore. Grazie a Dimitri Coin e a Lucio Zanato, e noi torniamo in studio e saluto e ringrazio molto Claudio Borgia, segretario provinciale di Fratelli d'Italia nella Marca. Grazie molte segretario. Buongiorno, intanto grazie a lei per l'invito, insomma è sempre piacevole ritornare a Focus. Purtroppo in queste settimane non sono riuscito a venire, direttore mi perdonerà, ma ho corso molto in 55 comuni, con me tantissimi militanti insomma, di Fratelli d'Italia, dirigenti, amministratori locali. Abbiamo corso non solo nei 55 comuni al voto, ma anche negli altri dei 94 che poi compongono la provincia di Treviso, ovviamente anche e soprattutto per le elezioni europee, e oggi il risultato insomma è sotto gli occhi di tutti, un risultato straordinario. Guardi, io non dormo da non so quanti giorni, perché adesso devo dire sono più rilassato sotto il fronte delle europee. Adesso ci sono le amministrative, quindi anche quello mi ha fatto perdere il sonno. Spero stasera insomma di riposare, però sono in attesa anche dei risultati delle amministrative. Devo dire che non avrei mai pensato insomma di arrivare ad una cifra così importante. Insomma, in provincia di Treviso siamo oltre il 37%, alle politiche io pensavo insomma ci attestassimo intorno al risultato delle politiche che era intorno al 32,5%, e oggi invece insomma commentiamo un risultato storico straordinario in una terra profondamente leghista, dove prendiamo più del 37%. Questo merito è il merito di Giorgia Meloni, perché qui come dire, è bene sottolinearlo, il lavoro straordinario del governo Meloni, della Premier Meloni e poi anche di tutti noi militanti, simpatizzanti, dirigenti, amministratori locali, in minima parte, ma il risultato che abbiamo ottenuto oggi è merito della nostra leader, di Giorgia Meloni.
Ieri abbiamo visto la grande soddisfazione di Giorgia Meloni, che ha commentato il voto, ha ringraziato tutti e si è detta veramente felice, proprio era proprio entusiasta dei risultati. Cos'è che, perché non c'è dubbio che è una leader che piace, insomma. Giorgia Meloni ha un gradimento trasversale. Certo. Cos'era il fatto che sia una persona molto non solo competente, capace, determinata, ma e non, tra l'altro, la prima Presidente del Consiglio donna, ma poi anche risolutiva su tanti problemi, no? Che cos'è che attira di più? Guardi, io ho la fortuna di conoscerla esattamente da 20 anni, perché la conosco dal lontano 2004. Io ero presidente dei giovani di Alleanza Nazionale della provincia di Treviso, anche lì ho vinto un congresso, e lei era presidente nazionale dei giovani di Alleanza Nazionale, e ho avuto il piacere, l'onore di conoscerla in questo lungo percorso di 20 anni, e di lei apprezzo sicuramente la tenacia e soprattutto, come dire, come diceva lei, l'efficacia. Cioè lei è una persona che cerca di risolvere i problemi della gente, studia moltissimo, cerca, insomma, di non gioca su, come dire, certo, come succede in tante, insomma, da altre parti, in più tavoli, oppure, come dire, cerca di fare, insomma, alchimie. Lei è molto chiara. Lei ha una linea molto, come dire, corretta, va fino in fondo nelle questioni, talvolta, come dice lei, talvolta va bene, talvolta può andare male, ma nel momento in cui va male si cerca di capire laddove ci sono i problemi, senza fare polemiche, senza, come dire, cercare delle scuse, ma questa ne è la dimostrazione lampante. Credo abbia preso 2 milioni di preferenze, 2 milioni. Credo che sia un risultato credibile nell'epoca, insomma, in cui le preferenze, insomma, si scrivono sempre meno, e questo è sinonimo della voglia e soprattutto della vicinanza del popolo italiano, della nazione, nei confronti di Giorgia Meloni, che ha dimostrato in questo anno e mezzo di governo di essere uno statista. Allora, intanto saluto e ringrazio Dario Dongo di Pace Terra e Dignità, che dovremmo avere collegato. Lo saluto, lo ringrazio. Grazie Dongo, vengo tra poco da lei. Vengo anche da lei tra pochissimo. Volevo sentire l'ingegner Carraro. Prima abbiamo avuto un problema col microfono. L'ingegnere stava dicendo, adesso funziona. Allora, se funziona, gioiamo. In estrema sintesi, le europee sono un sondaggio fatto dentro le urne e valgono per quello che valgono. Certo, c'è chi ha vinto e c'è chi ha perso, ma domani cambia tutto. Domani ci sarà da fare la manovra economica, e lì si misureranno veramente le forze in campo e il talento, perché a domandare nuove tasse sono capaci tutti. Il primo che passa fuori da questa porta sa indicare una nuova tassa. Per esempio, volevo riprendere un attimo il discorso di Pappalardo, no? Vogliono fare un referendum sull'articolo 75 per l'abolizione dei trattati internazionali. Secondo me hanno una visione miope, perché la Costituzione italiana è fatta da circa 10.000 parole, ce n'è una di troppo. Questa parola di troppo è tributarie, cioè non si concede agli italiani la possibilità di fare referendum sulle leggi tributarie, che ci porterebbe in scia alla Svizzera. Gli svizzeri, c'è una nuova tassa, discutiamone, parliamo, si vota. Quindi questa è l'unica cosa che può cambiare il panorama italiano: concedere il diritto di fare il referendum sulle leggi tributarie, così almeno starebbero lontani con le loro manine dalla marmellata. Ecco, dopo, ultimo appunto, grande elogio a Meloni che ha vinto. Ma
vorrei dire che qui in Veneto è la Lega che ha perso, che ha il potere da 44 anni, perché era iniziato con la Liga Veneta nel 1980. Hanno avuto tutto il potere ai massimi livelli, ma lentamente il popolo non li vota più. Qualche motivo ci sarà, no? Quindi hanno contribuito a fare aumentare in modo notevolissimo Fratelli d'Italia, che adesso vale 38%, vale 3 volte la Lega in Veneto. Ecco, loro non hanno capito che ormai sono fuori tempo massimo, dopo 44 anni non hanno saputo adeguarsi alle richieste del Veneto. Quindi meriti e demeriti, no? Come succede in queste circostanze. Allora andiamo in diretta a Portogruaro, perché c'è la candidata sindaca Sara Moretto del Partito Democratico, è stata parlamentare del PD. A te Anna De Roberto, a te la linea. Sì, eccoci di nuovo direttore. Sì, con Sara Moretto, e appunto dopo 10 anni a Roma in Parlamento si commentava un po' questa campagna elettorale e i dati sull'affluenza, che ha visto circa 800 votanti in meno qui a Portogruaro, e addirittura, così si parlava dietro le quinte, anche tanta difficoltà nel trovare persone che facessero presidente di seggio, che facessero gli scrutinanti. Quindi tante difficoltà a trovare personale, poca affluenza, una campagna elettorale, lo chiedo a lei che insomma è stata a Roma, che forse ha puntato su alcuni temi interni, sulle grandi personalità, ma ha parlato poco di Europa. Purtroppo sì, le elezioni europee continuano a essere viste come delle elezioni un po' di serie B, nelle quali si discute di tutto tranne che dei temi europei e dell'importanza di avere dei rappresentanti italiani all'interno del Parlamento europeo, quando pure si sa che molte decisioni che riguardano settori fondamentali della nostra economia, anche veneta, si decidono a Bruxelles, come per esempio sui temi dell'agricoltura. Ormai tutti sappiamo che le politiche si fanno lì. Ecco, sì, in questo 2 mesi scarsi di campagna elettorale, che io ho fatto prettamente concentrata sulle comunali, ho sentito ancora scarsa attenzione verso le elezioni europee, e forse anche alcuni risultati ci dimostrano che diciamo, il voto sia stato indirizzato più da alcuni personaggi, mettiamola così, che non dai temi e dalle proposte. È da chiedersi se quindi questi risultati siano risultati consolidati da leggere in termini politici o se siano delle meteore che poi lasceranno il tempo che trovano. Sara Moretto è stata Partito Democratico, poi ha scelto di seguire Matteo Renzi nella sua corsa, e in questa partita, nell'unione con Più Europa, non ce l'avete fatta di fatto, quindi possiamo parlare di sconfitta? Sicuramente sì, Stati Uniti d'Europa non ce l'ha fatta superare la soglia e non ha alcun eletto al Parlamento europeo, altrettanto Azione, che non ha eletto nessuno al Parlamento europeo. È ovvio che a questo punto è improrogabile una riflessione sulla conformazione, sulla costituzione di un polo riformista e liberale in Italia, su come questo debba essere costruito, se debba essere unito, e questo credo che insomma sia una cosa evidente. La scelta di Calenda, pur appartenendo a Renew Europe come Italia Viva, ma di correre da soli, non ha portato risultato a nessuno, quindi è necessaria una riflessione e da capire quindi se questo bipolarismo, che per anni è stato diciamo un po' imposto in Italia, anche se poi non corrispondeva alle sensazioni dell'elettorato, sia effettivamente consolidato, se ci sia ancora lo spazio per delle proposte alternative. Eppure Moretto, i 2 programmi erano piuttosto simili, cioè avevate tantissimi punti in comune. Ma io devo dire, Matteo Renzi fino in ultimo ha spinto affinché ci fosse una lista unica, anche perché, dobbiamo dircelo, dai vertici di Renew Europe arrivava questo invito, che anche in Italia ci fosse un'unica lista che rappresentasse diciamo, il partito europeo. Così non è stato e ne stiamo pagando tutte le conseguenze. Ripeto, oggi non si può più parlare di una tappa di costruzione, è una sconfitta sulla quale bisogna riflettere. Lei ha sentore però che le amministrative siano completamente scollegate dall'europeo?
europee, no? Nel suo caso. Ma io penso di sì, poi vedremo, potrò essere smentita questa sera, però proprio nelle discussioni, negli incontri che ho fatto in questi 2 mesi ho sentito scarsissima attenzione per le elezioni europee, purtroppo, ripeto, perché secondo me è un dato sul quale riflettere non assolutamente positivo, ma quindi un voto che sia stato più un voto d'opinione, non approfondito, mentre sulle elezioni comunali ho sentito un'attenzione diversa, pur inferiore rispetto al passato, ma che mi auguro possa produrre un voto distinto, autonomo sul fronte comunale rispetto a quello europeo, anche perché insomma noi siamo liste civiche, altrimenti non saremmo nei radar delle elezioni europee. Allora, una campagna elettorale, direttore, senza colpi bassi questa a Portogruaro. Vi vogliamo ricordare in chiusura che per quanto riguarda il Veneto orientale ci sono in lizza i primi cittadini anche di Annone Veneto, di Ceggia, Teglio Veneto, l'abbiamo detto, ha già espresso il proprio sindaco, Concordia, Sagittaria, Fossalta di Piave, Fossalta di Portogruaro, Gruaro e Meolo. Quindi insomma in questo caso i risultati si sapranno molto velocemente. Insomma, quindi, qui a Portogruaro si immagina intorno alle 18-19 si potrebbe avere le idee un po' più chiare. Noi adesso iniziamo il nostro viaggio tra le varie sedi elettorali per sentire un po' il sentiment degli altri candidati. Grazie molte a Anna De Roberto e a Sara Moretto, grazie. Ricordo che si apriranno, verranno aperti, inizierà lo spoglio delle schede nel pomeriggio alle 14, per cui poi con le nostre dirette vi daremo tutti i risultati. Adesso torniamo da Claudio Borgia, Fratelli d'Italia, però è in collegamento da qualche minuto. No, Dario Dongo è ancora lì, no, mi pare. Allora, Dario Dongo è in collegamento da qualche minuto, per cui volevo sentirla. Dongo, purtroppo Pace, Terra e Dignità non ha superato la soglia del 4%, come anche Azione Stati Uniti d'Europa. Era diciamo difficile arrivare a quella soglia, mi pare, no? Beh, certo, il nostro movimento ha avuto il via libera alla presentazione alle elezioni europee un mese fa, e quindi in un mese questo giovane puledro ha mostrato la capacità di andare forte, ma non abbastanza. Ecco. Il tempo a disposizione è stato poco, purtroppo anche la polarizzazione televisiva e dei media tra le due leader dei due partiti che poi hanno vinto queste elezioni è stata funzionale anche a, come sempre capita, a mettere in ombra i temi e i contenuti di programmi alternativi. Però è stata un'esperienza molto bella, è stata la base per un incontro con le persone e per la condivisione di argomenti che vanno anche al di sopra e al di là delle ideologie. Ora, la grande, vera e sincera speranza è che questa conferma che abbiamo avuto, tutto sommato, di un potere che rimane consolidato in Fratelli d'Italia, possa non di meno... Avanti Dongo, vado avanti. Sì, dico, speriamo soltanto che il fatto di aver introdotto la parola pace all'interno del dibattito elettorale possa in qualche modo essere di ispirazione anche per coloro che continueranno a rappresentare l'Italia con varie percentuali, ma pur sempre senza la nostra presenza. Grazie per il momento, stia ancora collegato se può. Vediamo certo. Un prospetto preparato da Francesco Ceron dove si fa un'ipotesi, diciamo, di quello che sarà il nuovo Parlamento europeo in base al numero dei seggi. No, questo cos'è? Il riepilogo nazionale. La distribuzione dei seggi. Allora, per partito 25 a Fratelli d'Italia, 21 Partito Democratico, 8 al Movimento 5 Stelle, 8 alla Forza Italia, 8 per la Lega, 6 per Alleanza Verdi Sinistra e ovviamente 0 per coloro che non hanno superato la soglia del 4%.
Grazie a Francesco Ceron, tra poco andiamo anche da Chiara Gaiani, però volevo sentire Claudio Borgia sulle amministrative. Quali sono le sfide più importanti? Come si è detto, in fondo le europee sono in qualche modo agganciate alle amministrative perché questa spinta della Meloni favorirà anche Fratelli d'Italia nei comuni. Guarda, è così. Io ritengo che sono invece slegate le europee dalle amministrative, perché le europee hanno, come dire, un voto a sé rispetto alle amministrative, sì, dove ci si confronta su programmi, idee, proposte, soprattutto sulle persone. Quindi io penso che ci sarà un po' di scostamento. Per Fratelli d'Italia questa è la prima vera partita importante degli ultimi anni, perché comunque insomma ci sono 55 comuni al voto, noi abbiamo giocato le nostre carte, abbiamo fatto delle scommesse, abbiamo fatto delle candidature, abbiamo tra l'altro riconfermato già 2 sindaci che erano talmente bravi da non avere scusate, la lista in contrapposizione, quindi il sindaco di Meduna di Livenza Arnaldo Piton, che è stato riconfermato, e il sindaco di San Polo di Piave Nicola Fantuzzi, giovanissimo anche lui, come tanti altri giovani sindaci che abbiamo candidato in questa campagna elettorale. Loro 2 sono già stati riconfermati perché hanno superato il quorum del 40%. Adesso ci attendiamo le sfide insomma più complicate, più difficili sono sicuramente Preganziol e Pieve di Soligo, dove per la prima volta il centrodestra è unito a sostegno di un candidato di Fratelli d'Italia. Preganziol è un comune sopra i 15.000, invece Pieve di Soligo è un comune sotto i 15.000. Devo dire che noi ci siamo spesi come partito, devo ringraziare i tanti onorevoli, quindi deputati, senatori, ministri, sottosegretari, viceministri che sono venuti in questa campagna elettorale in provincia di Treviso, si sono, come dire, spesi e speriamo insomma che ci possano essere delle belle soddisfazioni. Noi come dicevo prima, in alcuni comuni abbiamo tentato delle candidature insomma importanti, in altri casi abbiamo, come dire, provato a insomma scardinare determinati sistemi. Non è semplice e staremo a vedere insomma quanti candidati sindaci insomma riusciremo a fare. Ne abbiamo 3 uscenti, insomma già riuscire a raddoppiarli insomma sarebbe per noi sicuramente importante. Arriviamo da 8 sindaci in provincia di Treviso di Fratelli d'Italia, ci auguriamo insomma che possano essere qualcuno in più, ecco, in questa tornata elettorale, dove ricordo però ci sono tanti sindaci al secondo mandato, tanti sindaci con poi la norma passata a novembre che possono fare il terzo mandato, e quindi insomma non è semplice, ecco. Bene, grazie Claudio Borgia. Adesso andiamo a Villa del Conte da Chiara Gaiani, perché è stata riconfermata la sindaca Antonella Argenti. A te Chiara. Direttore, buongiorno ai telespettatori. Con Andrea Benetti siamo a Villa del Conte, ringraziamo Antonella Argenti. Tra l'altro un comune dove si è votato tanto, oltre il 68% degli aventi diritto al voto. Ricordiamo che Antonella Argenti era anche candidata di Fratelli d'Italia alle elezioni europee. Io partirei, se mi consenti, direttore, proprio da lì. Come è andata? Prima candidatura per lei, insomma, in un agone più ampio come quello delle elezioni europee. Mi pare che il suo risultato la faccia sorridere. Assolutamente sì, un risultato che purtroppo non è sufficiente ad ambire a quella che sarà l'incarico, però il fatto di aver ricevuto quasi 9.000 preferenze e la seconda più votata nella provincia di Padova per Fratelli d'Italia mi rende onore e sono davvero contenta di questo risultato personale. Ecco, per quanto riguarda invece il comune, unico candidato, tra l'altro nell'Alta Padovana sono 2 i comuni di quella che della federazione del Campo San Pierese dove si è votato con un unico candidato, entrambe candidate donne. Nel caso di Antonella Argenti una riconferma, Sabrina Schiavon invece
a Massanzago, il quorum è stato superato, si tratta insomma ovviamente all'apertura delle schede di riconfermare, ma di fatto lei sarà sindaco di Villa del Conte per altri 5 anni. Sì, confermo, altro risultato esaltante perché ben il 68% con qualche centesimo in più ha partecipato al voto. Questo significa che nonostante fosse sufficiente il famoso quorum del 40%, i cittadini hanno voluto esprimere con desiderio la conferma, quindi davvero oggi per scaramanzia aspetto gli scrutini naturalmente per verificare il famoso 50% più 1, però dovremmo essere confermati senza esitazione. Per quanto riguarda le donne non posso che essere contenta, ricordiamo che solo 70 anni fa non avevamo manco il diritto di voto e invece adesso per fortuna costituiamo parte integrante chiaramente di quello che è il sistema politico oltre che tutte le professioni in generale. Ecco, un comune, questo di Villa del Conte, che in questi 5 anni Antonella Argenti ha fortemente caratterizzato con dei lati femminili importanti che a me piace sottolineare, l'importanza del sorriso, un assessorato alla gentilezza, questo secondo lei è un modo vincente per dialogare con i cittadini? Tutto quello che fa tornare la politica in mezzo alle persone è vincente, le istituzioni devono tornare ad essere a contatto con la gente, l'assessorato alla solitudine come l'assessorato alla gentilezza mi ha proprio aiutato ad interagire anche con chi non si fida più delle istituzioni ed è in assoluto l'unico modo che intendo io di fare politica, di prestarmi al servizio dei miei cittadini. Poi naturalmente un sindaco deve fare molto altro, però il fatto che loro si fidino di me e che io possa lavorare con loro in serenità e sinergia è davvero potente. Un quorum sceso sotto il 50% in generale in Italia però fa riflettere chi è uomo delle istituzioni, donna delle istituzioni. Assolutamente sì, proprio parlavo di disaffezione verso la politica, è un grande problema, abbiamo visto le europee che nonostante si siano difese bene purtroppo il calo del quorum c'è stato. Questo significa che le persone cominciano davvero a non avere più fiducia in coloro che li rappresentano. Questo deve essere un grande spunto di riflessione per noi che ci occupiamo di politica, di istituzioni e di amministrazioni. La gente deve tornare a vedere la soluzione dei propri problemi e non semplicemente dei rappresentanti che una volta votati spariscono. Lei tra l'altro fa parte del partito più votato del Veneto, Fratelli d'Italia, l'anno prossimo le elezioni regionali che sono un appuntamento molto importante. Fratelli d'Italia come si sta preparando? Beh, sicuramente sarà il protagonista del futuro per quanto riguarda anche il Veneto, in particolare nel mio paese abbiamo raggiunto appunto il 67% proprio perché il paese ha voluto sostenermi anche in questa sfida. Io penso che dovremo solo continuare a rimboccarci le mani, a lavorare come abbiamo fatto fino adesso e portare i risultati ai cittadini. Quel che succederà nel futuro lo vedremo insieme. Direttore, non so se hai domande per Antonella Argenti. Grazie molte, grazie Chiara Gaiani, alla sindaca riconfermata di Villa del Conte. Adesso invece torniamo a Vittorio Veneto, andiamo da Lina Paronetto che insieme all'altra candidata Vittorio Mirella Balliana, a te Lina. Eccoci direttore, sì, dicevi bene, siamo con Mirella Balliana, candidata del centro-sinistra in questo caso. Ecco, Partito Democratico, direttore, che è il secondo partito qui in città perché ha uno zoccolo storicamente duro comunque qui a Vittorio Veneto, no? Per la storia naturalmente della città della Vittoria e non solo, si sono alternate da sempre amministrazioni di centrosinistra e centrodestra o anche recentemente insomma abbiamo visto l'amministrazione Tonon, per cui non è un passato così remoto e il quasi 24% del Partito Democratico alle europee l'ha portato a casa, adesso stiamo a vedere naturalmente se questo avrà un peso anche nelle amministrative con lo scrutinio, lo ricordiamo che comincia alle 14. Sì, intanto buongiorno direttore, buongiorno a tutti i cittadini. Allora sì, diciamo intanto attendiamo il risultato dello scrutinio e però siamo fiduciosi eventualmente per un ballottaggio. Diciamo che il centro-sinistra regge in città, regge in modo anche abbastanza positivo, anche se è tanto vero che anche il centrodestra insomma con Fratelli d'Italia ha fatto un buon risultato. Questo dovrebbe insomma dar adito insomma che ci sia veramente un ballottaggio tra noi del centro-sinistra e sull'altra parte probabilmente ci sarà Braido, però non è così scontata.
una cosa. Non è così scontata, perché lo ricordiamo che qui abbiamo questa incognita, questo fattore da re che non sappiamo come leggere al momento, è così? Sì, esatto, quindi Tony Da Re in città ha il suo peso, ha il suo consenso e quindi lui ha lanciato questa sfida rispetto alla Lega. Attendiamo anche noi i risultati rispetto a questa sua, tra virgolette, presa di posizione, e dopodiché faremo le nostre valutazioni in base, appunto, ripeto, ai risultati che emergeranno dalle urne. Ci diceva Giovanni Braido prima che se fosse questo lo scenario che abbiamo delineato, lui conterebbe comunque su un riavvicinamento a Gianluca Posocco, che è appunto il candidato sostenuto da Tony Da Re, e lei rischierebbe di trovarsi contro, col suo 24% ipotetico, un centrodestra ricompattato salvo Da Re. Sì, no. Allora, questa è un'ipotesi un po' remota, se devo dire la verità, anche perché la spaccatura all'interno del centrodestra è stata molto forte, è stata rimarcata durante tutta la campagna elettorale rispetto anche alla Lega, quindi questo è uno scenario secondo me molto lontano rispetto alla città di Vittorio Veneto. Io sarei più ottimista e valuterei l'ipotesi eventualmente di una possibilità che eventualmente gli elettori, insomma, di Gianluca Posocco o di Tony Da Re potrebbero quantomeno identificare in noi una questione di rilancio della città, perché città di Vittorio Veneto ha bisogno di un cambiamento, e quindi anche per la questione della partecipazione sono molto favorevole a lasciare un po' aperte tutte le varie ipotesi, e soprattutto facendo un appello a 360 gradi ai cittadini, insomma. Un ultimo passaggio, Mirella, sull'affluenza al voto, che non è stata elevatissima. Allora, un 49-93%, un 50%, diciamo, 1 su 2 solamente è andato a votare, quando ci sono comuni nella Marca trevigiana, dove ci sono anche le amministrative, che hanno sfiorato il 70%. Sì, esatto, questo è un dato un po' negativo rispetto alla partecipazione, a cui noi facciamo molto riferimento. Ci siamo spesi tantissimo per portare i cittadini al voto. Questo deve fare riflettere gli amministratori che andranno a governare la città, perché abbiamo visto che ci sono veramente grossi astensionismo soprattutto nelle zone periferiche della città, come la Valle Apesina o la Val di Fiori. Questo significa che i cittadini molto probabilmente si sono sentiti un po' abbandonati in questi ultimi 5 anni, e quindi c'è da fare veramente un lavoro di ricompattazione e riavvicinamento rispetto ai cittadini. Benissimo, noi con Mirella Balliana naturalmente ci rivedremo il pomeriggio quando avremo i primi risultati, e vedremo come andrà, insomma, e vediamo quanto appunto Tony Da Re peserà, se peserà davvero come un partito in questa Vittorio Veneto, visto che Flavio Tosi ci ha scommesso così tanto, oppure no. E intanto con Simone Merlo restituiamo la linea allo studio. Grazie Rina Paronetto, Simone Merlo e alla candidata sindaca Balliana. Saluto e ringrazio molto Gianluca Forcolin, che è segretario provinciale di Forza Italia per Venezia, è stato vicepresidente della regione, è stato parlamentare. Andiamo con Gianluca Forcolin tra pochissimo, dopo un altro break pubblicitario. State con noi. Di nuovo in diretta con lo speciale elezioni Focus, Fratelli d'Italia in Veneto 37,59%, la Lega è sopra Forza Italia in Veneto e nel nord-est, e invece sotto il dato nel quadro nazionale. Abbiamo salutato poco fa Pietro Dalla Libera, che è stato qui dall'inizio di questa fase mattutina, e poi abbiamo salutato anche Marco Brigo. Grazie a Gianluca Forcolin, segretario provinciale di Forza Italia a Venezia. Tanto un primo commento, ovviamente, Forcolin. Allora, intanto siamo soddisfatti di questa crescita che c'è stata dalle politiche alle scorse europee, e quindi una crescita lenta ma graduale, pensando che stiamo parlando di un partito come Forza Italia che fino allo scorso anno, e proprio di questi giorni l'anniversario di un anno della morte del compianto presidente Berlusconi, doveva essere un partito che doveva scomparire per molti detrattori, per molti gufi che appunto pensavano al post Berlusconi. Questo non è stato, si è rinnovato, c'è un coordinatore regionale che è Flavio Tosi, ci sono stati i congressi nel mese di gennaio, quindi stiamo parlando di 5-6 mesi fa, con un partito che, come dicevo, era assopito e sicuramente con percentuali molto molto ridotte. Si sta creando una classe dirigente, stiamo preparando e presentando i prossimi congressi cittadini, per cui è chiaro che in 5-6 mesi non è che costruiamo
costruisci un progetto politico importante. Il dato che ci fa ben sperare e che oggi ci soddisfa è che, come dice il segretario Tajani, dalla Schlein a Giorgia Meloni ci sono praterie, e quindi di un partito, insomma, come quello di Forza Italia, che guarda al centro moderato, pragmatico, concreto, insomma, con un segretario come Tajani, appunto, che sa anche farsi voler bene dal punto di vista delle politiche non solo nazionali come ministro degli esteri, ma in quella internazionale ed europea in primis come ministro. Lui che la stanza dei bottoni in Europa le ha conosciute bene, le dinamiche europee le conosce bene. Per cui, insomma, è un progetto che sta crescendo. Contiamo ovviamente di arrivare, come ha detto Tajani, al 20% alle prossime politiche. In questo momento ovviamente stiamo creando anche una classe dirigente importante che possa guardare al 2025, che, come dico spesso, diventerà un crocevia assolutamente importante per la politica veneta. Da veneziano e da segretario di Forza Italia a Venezia penso solo al riordino delle province, quindi post legge del Rio, quindi il ritorno alle province e alla città metropolitana elettiva, per esempio, al Comune di Venezia nella fine legislatura del sindaco Brugnaro dopo 10 anni di governo, e non da ultimo ovviamente il post Zaia nel 2025, quindi un crocevia assolutamente importante per tutto il Veneto, per la politica veneta, in particolar modo anche per Venezia, visto che Brugnaro comunque finisce il proprio mandato. Dobbiamo sicuramente lavorare per farci trovare pronti in quel momento, ma gli step che stiamo vedendo mese per mese sono assolutamente rassicuranti e positivi. Rappresentiamo appunto quella forza centrista che guarda alla sinistra e alla destra, ovviamente in un contesto moderato e pragmatico, come dicevo, di gente che vuole amministrare per i cittadini, con i cittadini, e da ultimo segnalo questo rafforzamento importante, faccio le congratulazioni agli amici di Fratelli d'Italia per l'ottimo risultato raggiunto e quindi un consolidamento anche di quello che è l'asse filogovernativa, perché poi che se ne dica, insomma, Fratelli d'Italia con la Lega e con Forza Italia oggi rafforzano non solo l'attività di governo, ma quella che è la visione nel contesto europeo, ovviamente anche se le posizioni poi sono diverse all'interno dello scacchiere europeo, però di fatto Giorgia Meloni con il suo esecutivo oggi conta molto di più di ieri in Europa, questo è sicuro. Grazie Forcolini, intanto ringrazio anche Guido Rizzo, capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio Comunale a Castelfranco. Grazie, ma dottore. Andiamo, torneremo da Dario Dongo di Pace e Terra e Dignità, però adesso andiamo da Mirko Cavallina a Lusiana con la sindaca riconfermata Anna Corradini. A te Mirko. Buongiorno direttore, ben ritrovati, siamo qui ai 750 metri di quota con anche un bel fresco con il sindaco, possiamo chiamarla così, l'unica candidata Antonella Corradini, buongiorno. Buongiorno a lei e a tutti. Il suo comune, come tutti quelli con un candidato solo, avevano questa incognita del quorum che tra poco spiegheremo anche, insomma mi pare che con il 60,47% di affluenza è fatta. Sì, penso proprio di sì, tecnicamente non ancora, nel senso che bisogna aspettare lo scrutinio, ma il quorum è certamente stato raggiunto. E io di questo voglio ringraziare tutti i miei concittadini, prima di tutto, che hanno ancora una volta creduto in noi. Voglio poi ringraziare la mia squadra, una squadra di grande valore che ha espresso persone davvero di grande valore di ogni parte del nostro grande comune, e tutti i sostenitori. Siamo riusciti in un lavoro importante, proprio quello di riuscire a superare, come dire, il partito dell'astensione, e cioè tutti coloro che invece un po' spingevano verso l'astensione, ed è una grande soddisfazione quindi essere riusciti non solo a superare il quorum, ma arrivare al 60,50 quasi, quindi assolutamente in media con tutti gli altri comuni della provincia. Ecco, la questione quorum è legata ai residenti all'estero, agli iscritti all'anagrafe dei residenti all'estero. Voi su 5.000 abitanti circa ne avete 1.200, quindi incidono, tanto che l'affluenza alle europee, direttore, è stata, contando questi 5.000 aventi diritto, del 47% circa.
Beh sì, allora diciamo più precisamente che da un paio d'anni il quorum del 40% non si calcola più sugli aventi diritto al voto, compresi i residenti all'estero, ma senza i residenti all'estero, e quindi su un numero di 3.888 aventi diritto al voto per quanto ci riguarda. Prima di allora il quorum era del 50%, compresi gli aventi diritto al voto, ed era ovviamente più complicato. Insomma, noi nel 2014 per l'ex comune di Lusiana eravamo riusciti anche allora a superarlo bene, però ovviamente è più difficile perché i numeri sono più alti, è evidente. Ecco sindaco, a proposito di ex comune, lei ha detto perché Antonella Corradini è stata il primo sindaco del comune unito di Lusiana Conco dopo la fusione. 5 anni dopo, come si può valutare questa fusione? Allora, secondo me, lo ribadisco, l'ho detto sempre, la fusione, quando ci sono comuni di dimensioni piccole o medio-piccole come i nostri e che sono vicini e che hanno lo stesso tipo di problematiche, va sempre fatta. E va fatta intanto perché si condividono i problemi, si ragiona su una scala ovviamente più grande e le cose vanno meglio. Non dimentichiamo che ci sono anche degli importanti contributi per la fusione che possono essere utilizzati, e noi questo siamo riusciti a farlo alla grande. Allora, ringraziamo, in attesa dell'ufficializzazione delle 14 del risultato. Ricordo che qui in altopiano erano al voto anche Asiago, Foggia, Gallio e Roana, che però avevano almeno 2 candidati. Per il momento da Lusiana Conco con Simone Squarcina è tutto, a voi la linea. Grazie a Mirko Cavallin e ad Antonella Corradin. Tra l'altro avevamo qui ieri sera il sindaco di Gaglio, Emanuele Munari, appunto, che saprà se sarà riconfermato dopo le 14. Adesso andiamo da Guido Rizzo, però vedo in collegamento Ilaria Marchiori con Raffaele Speranzon. A te Ilaria. Sì, eccoci qui direttore, buongiorno, è arrivato il senatore Speranzon. Come potete immaginare la mattinata è concitata, quindi lo ringraziamo già per essere qui con noi. Allora, innanzitutto senatore, un risultato enorme, ma soprattutto per quanto riguarda la nostra regione. Lei ha detto non si può far finta di niente, la regione è anche proprio in vista delle prossime elezioni è firmata Fratelli d'Italia. Guardi, noi 18 mesi fa abbiamo preso il 32,5% in questa regione e quel risultato eccezionale credevamo fosse irripetibile, e non lo dico per tattica o per strategia, lo dico perché effettivamente in cuor nostro pensavamo di aver raggiunto un limite davvero impossibile da superare. A queste elezioni europee i veneti ci hanno dato il 37,5% dei consensi, vuol dire che siamo avanzati in un anno e mezzo di governo di 5 punti percentuali, un risultato tale da darci una responsabilità importante ovviamente per questo territorio, per questa regione. I veneti vogliono Fratelli d'Italia, votano Fratelli d'Italia, consolidano i successi di Fratelli d'Italia, e noi ci mettiamo a disposizione dei veneti per governare questa regione quando fra un anno e mezzo si tornerà alle urne. Quindi Speranzon, se magari 18 mesi fa insomma, questo risultato di Fratelli d'Italia poteva essere stato determinato anche una conseguenza di altri risultati, questa volta proprio noi veneti hanno espresso chiaramente chi vogliono e quello che vogliono. Non solo, hanno rafforzato, si sono sommati sia percentualmente ma anche in termini di numeri assoluti, i voti a Fratelli d'Italia sono cresciuti, siamo l'unica forza politica che cresce in modo così evidente, siamo la regione in Italia dove Fratelli d'Italia ha la percentuale più alta, e quindi non c'è regione nello Stivale o nelle isole dove Fratelli d'Italia raggiunga cifre come quelle del Veneto, quindi è del tutto evidente che c'è ormai un rapporto tra noi e il nostro elettorato, tra noi e questa regione solido, costruito sulla fiducia, che viene confermato e rafforzato da questo esito delle elezioni europee. Quindi ora c'è da lavorare intensamente in vista del prossimo anno. Sì.
Ilaria, adesso c'era Claudio Borgia che voleva interloquire con Raffaele Speranzon, io però gli chiedo se il taglio della barba è stata, cos'è, una scommessa? Se superiamo il 35% mi taglio la barba? Ora glielo chiedo subito, mi chiede il direttore se il taglio della barba riguarda qualche scommessa, se superiamo il 35%. No, non riguardava, non è una scommessa che riguarda l'esito delle elezioni, però è una scommessa, è vero, c'è stato il taglio della barba. Credo che la farò ricrescere perché mia moglie mi ha detto che non mi vuole più, sono in casa, per cui per ragioni più familiari la dovrò far ricrescere. Ecco, allora Claudio Borgia, Speranzon, senatore... Volevate farlo? Ok, con Claudio Borgia ti faccio ascoltare. Prego. No, ok. Direttore, molto velocemente devo dare atto di una cosa, visto che è in linea il nostro senatore Raffaele Speranzon. Nel 2012 a 40 Ciao Claudio. Ciao Raffaele, a 40 giorni dal voto, se c'era qualcuno che ci ha creduto e ci ha creduto veramente, è stato il primo a crederci, era Raffaele Speranzon, che nel 2012 ha corso per tutta la regione Veneto e in quell'anno Fratelli d'Italia prese, mi pare, intorno al 2% e riuscì a entrare in Parlamento con 1,8 con pochissimi parlamentari. Ecco, Raffaele è stato quello che c'è stato io lo chiamo Raffaele perché lo conosco da quando sono ragazzino ed è stato un punto di riferimento per noi ragazzotti di Azione Giovani. E, ecco, questo 37,5% è merito soprattutto di persone come Raffaele Speranzon, che ci hanno creduto quando altri non ci credevano, e penso che la sua gioia nel vedere questo grandissimo risultato è la gioia di tutti noi, ma per lui ha un sapore diverso. Raffaele, sai insomma la stima che c'è nei tuoi confronti e insomma so quanto tu sei felice, lo siamo noi con te. Grazie mille Claudio, no, in realtà non è merito mio, è merito dei veneti che hanno individuato nel simbolo che noi portiamo, che rappresenta un patrimonio importante di idee, di valori e di programmi, il modo più utile per difendere i loro interessi. E credo davvero che oggi ci sia da essere felici, perché noi siamo tutti dei portatori d'acqua, chi più chi meno. Tu hai fatto un risultato straordinario a Treviso, per cui complimenti per il risultato che fai. Abbiamo una comunità, le parole che tu dici nei miei confronti sono le stesse che potresti spendere nei confronti di tantissimi nostri militanti e dirigenti, e sono le stesse che potrei spendere io nei tuoi confronti. La verità è che abbiamo costruito un legame col nostro territorio che è fatto di reciproco rispetto, ci siamo dimostrati affidabili, evidentemente chi aveva dato fiducia a Fratelli d'Italia, credendo che una volta al governo avrebbe potuto cambiare le cose, il modo di far politica, con il voto di ieri ha dimostrato che abbiamo lavorato bene in questo anno e mezzo, se è vero che non solo abbiamo ripreso tutti i voti che avevamo preso, ma abbiamo anche aumentati del 5%, per cui è un successo di tutta una comunità e soprattutto della nostra leader Giorgia Meloni, che indiscutibilmente anche con le preferenze che ha raccolto ieri plebiscitarie a livello veneto, ma diciamo a livello nazionale, ha dimostrato essere il miglior leader d'Europa. Abbiamo la fortuna di averla anche come leader del partito. Ecco, io vorrei anche chiedere al senatore Speranzon un commento sul risultato di Lega Forza Italia. Bene, perché sia la Lega che Forza Italia sono cresciute rispetto al dato delle politiche, e quindi questo dimostra che il centrodestra nel suo complesso è cresciuto in modo importante, perché Fratelli d'Italia a livello nazionale ha acquisito 2,8 punti percentuali in più rispetto a un anno e mezzo fa, ma è avanzata sia la Lega che Forza Italia. Vuol dire che il centrodestra nel suo insieme cresce, e significa che il governo italiano, a differenza di tutti gli altri governi d'Europa dove abbiamo visto crollare le forze che hanno le responsabilità di guida di quei paesi, in Italia evidentemente c'è una fiducia che è cresciuta in questo anno e mezzo, nonostante le grandi difficoltà, le crisi internazionali, i problemi legati all'inflazione, ma il giro di vite dato da tutte le forze politiche che compongono questo governo è stato apprezzato, e il risultato non farà che rafforzare la possibilità di questo governo di durare per l'intera legislatura.
che sarebbe anche questo l'ennesimo record che il centrodestra a livello nazionale potrebbe ottenere. Grazie a voi. Grazie al senatore grazie a Raffaele Speranzon, restituisco la linea. Grazie molto Ilaria Marchiori, e credo che ci sia Sandro Ponchio con lei come operatore. Adesso poi andremo nuovamente a Portogruaro, però volevo sentire Dario Dongo di Pace e Terra Dignità su questa avanzata delle destre in Europa e il tentativo della sinistra, del centro-sinistra di arginarle, ma per ora sembra complicato, anche se rimane la maggioranza Ursula, no? Il PPE rimane maggioranza in Parlamento. Ma sembra che tutto fosse scritto, poiché l'Economist un mese fa usciva con una copertina dove figuravano 3 donne: Ursula von der Leyen, Marine Le Pen e Giorgia Meloni, e quindi si conferma quanto previsto, si conferma l'ascesa dell'estrema destra, addirittura con il contemporaneo crollo di fiducia nei confronti di Macron, Scholz e del presidente belga. Tutto ciò, dal mio umile punto di vista, non è affatto positivo, e lo dico a prescindere poi dai singoli personaggi, anche politici, coinvolti, perché questo fenomeno sta conducendo l'Europa verso un appiattimento nella politica estera che si orienta sempre più verso gli ordini e i diktat della NATO, oltre che degli USA. E questo è preoccupante non per chissà quale riforma politica, se non appunto per il progetto di militarizzare l'Europa con un investimento pubblico straordinariamente ampio, poiché si parla di 1.000 miliardi di euro anno nel progetto di infrastruttura militare europea, il cui comando andrà sotto la Commissione europea e quindi di fatto sotto la NATO, sulla base di decisioni da assumere a maggioranza e non all'unanimità degli Stati membri. E il timore è che poi questa politica avrà una ricaduta molto negativa sia sullo sviluppo economico, sulla piccola e media impresa in particolare, e sia sull'economia civile in generale, perché queste armi costano sempre di più e qualcuno dovrà pagarle. Dovranno pagarle i nostri cittadini, le nostre imprese e i nostri servizi pubblici essenziali come la sanità, piuttosto che il welfare, ecco, questo, o la scuola, ecco. Questo è il timore, ecco, che ancora una volta, in nome di una ipotetica sovranità che campeggia sui programmi di tanti dei gruppi che hanno vinto non solo in Italia ma anche in Europa le elezioni europee, ma che questa sovranità sia invece ceduta al grande impero in decadenza degli Stati Uniti. Grazie Dongo. Per il momento vediamo elezioni europee the day after Meloni, risultato clamoroso. Salvini ventila l'espulsione di Bossi dalla Lega. Bossi aveva caldeggiato il voto per un esponente di Forza Italia. Andremo anche da Annalisa Nalin di Stati Uniti d'Europa tra poco, ma volevo sentire Guido Rizzo, capogruppo in Consiglio Comunale per Fratelli d'Italia a Castelfranco. Rizzo. Gran giornata, devo dire, parafrasando una frase: ci hanno visto arrivare ma non hanno saputo fermarci, perché veramente, come dicevano prima Raffaele Speranzone e Claudio Borgia, questo risultato di oggi certifica il lavoro che è stato fatto in questi 2 anni. Vincere può essere più semplice, ma confermarsi con gli elettori è veramente sempre molto più difficile, e in questo senso credo che il risultato di ieri dia a Giorgia Meloni la grande forza di porsi come l'unica leader in questo momento tra le nazioni più importanti in Europa, veramente consolidata e in grado anche in qualche modo di essere quella leader che possa in qualche modo gestire questa crescita della destra in Europa, perché ci ricordiamo il famoso trattato di Aquisgrana, no? Dove c'era Francia e Germania che fondamentalmente dicevano: l'Europa siamo noi, si fa quello che diciamo noi. Ora questi stati sono in difficoltà, cresce un certo tipo di destra, e in Italia invece abbiamo una leader forte
che è in grado di governare, che l'ha dimostrato, i cittadini hanno dato ancora più forza a questa leader e si può davvero porre come quella centrodestra, quella destra in grado di cambiare l'Europa. È esattamente quello che noi abbiamo chiesto e abbiamo detto durante questa campagna elettorale, che è stata un successo anche nei territori. Abbiamo sentito il 37% in Veneto, è un risultato clamoroso, ma abbiamo risultati importantissimi, Claudio l'avete detto prima, su tutta la nostra provincia, su tutte le nostre maggiori città in provincia, dai piccoli comuni dove abbiamo fatto anche il 40% a comuni come Castelfranco dove abbiamo fatto il 33%. E questi sono dati importanti che certificano il lavoro che è stato fatto dai circoli di Fratelli d'Italia, dagli amministratori di Fratelli d'Italia, perché poi se andiamo ad approfondire vediamo anche i dati delle preferenze ed è chiaro che c'è un grandissimo lavoro fatto da Giorgia Meloni che ha chiaramente portato tantissimi elettori a votare Fratelli d'Italia, ma ci sono tantissimi voti di preferenza che certificano il lavoro che è stato fatto nei territori da parte degli amministratori, dei circoli e che perciò dimostrano come i cittadini si fidino degli amministratori e dei circoli e diano anche a questi amministratori la possibilità di sentirsi ancora più incisivi nel lavoro che c'è da fare. Io nel mio piccolo sono stato eletto con il 6% nel 2020 e vedere che attraverso il lavoro che facciamo col circolo, con il lavoro in amministrazione, siamo riusciti a portare non solo un 33%, ma tanti voti di preferenza, ci dà grande, grande soddisfazione. Allora poi sentiremo di nuovo Gianluca Forcolin, l'ingegner Santecarraro, Claudio Borgia. Andiamo però in diretta da Annalisa Nalindi, Stati Uniti d'Europa, che saluto e ringrazio. È andata male Nalindi, molti erano convinti che Stati Uniti d'Europa ce l'avrebbe fatta a superare il 4%. Cos'è che non ha funzionato? No, c'è l'audio, scusi Nalina, ecco, si può attivare l'audio? Perfetto. Ecco qui, sì, grazie direttore. Allora nei sondaggi sicuramente c'era un'indicazione generosa, io credo però che tra i vari motivi per cui le cose non sono andate, innanzitutto è stata l'estrema litigiosità della nostra area, che è appunto l'area liberal democratica riformista, dove gli elettori si sono trovati di fronte, diciamo, l'alleanza Stati Uniti d'Europa e l'alleanza Siamo Europei con Calenda. Infatti c'è stata una cannibalizzazione praticamente dei voti, perché se lei così anche solo in linea teorica, però li sommiamo, si superava il 7% facilmente, che è il dato costante di questa nostra area. Purtroppo tra i due litiganti il terzo gode, quindi ha avuto più voti altre proposte politiche, come ad esempio la lista Verdi Sinistra Italiana. Per quanto ci riguarda poi noi, anche il risultato probabilmente nel nord-est, la mancanza di Emma Bonino o Matteo Renzi forse ha pesato quelle 20.000 preferenze che ci avrebbero permesso di superare il 4%. Su questo bisognerà fare una serie di riflessioni. Quello che così secondo me è un peccato è che comunque i partiti che adesso giustamente celebrano il loro successo elettorale hanno però condotto una campagna elettorale basata sull'Italia, cioè l'Italia, noi cosa faremo, noi cosa vogliamo. La litigiosità invece tra il confronto tra le leader Giorgia Meloni e Elly Schlein è stato premiato su una campagna molto molto italiana, e adesso appunto bisognerà trasporre quello che loro pensano a livello europeo, dove mi sembra sia già stato detto, rimane che la maggioranza Ursula, grazie al successo del PPE e comunque una tenuta, diciamo un calo, però una tenuta importante dei socialisti democratici e dello stesso gruppo di Renew Europe, cioè i liberal democratici, avrà comunque la maggioranza del Parlamento europeo. Sia loro
loro si aggiungessero anche i Verdi, abbiamo 470 seggi contro i 492 precedenti, tenendo conto che però il Parlamento è più ampio adesso, ha 15 seggi in più. Comunque diciamo è una maggioranza che permetterà, per quanto riguarda l'Europa e le europee, cioè le proposte europee, di andare avanti, perché facilmente ci sono i voti. Poi dall'aspetto politico è chiaro che non è indifferente che le destre, in Francia ci sia una Le Pen che sia arrivata a un 33%, oppure in Italia una Meloni al 29%, e l'Alternative für Deutschland, il partito neonazista tedesco, sia il secondo partito della Germania. Dal punto di vista così politico si dovrà vedere come si organizzeranno. La prima risposta l'ha data già Macron, che avete visto tutti ieri sera, ha convocato le elezioni, ha detto: se questa è la Francia, no, perché è facile alle europee dare un voto altamente di protesta, propagandistico e ideologico. Ricordiamo che Le Pen è molto vicina a Putin e a una visione europea che è anche diversa da quella stessa di Meloni. Devo fermare perché abbiamo dei collegamenti e dei tempi molto, molto stretti. Se può restare collegata poi torniamo sicuramente da lei. Vediamo intanto una notizia: un lutto a Tribano, è stato trovato senza vita nel suo appartamento l'ex sindaco Zambolin. Natalino Zambolin è stato primo cittadino per 2 mandati, guidò la Cosecon, a dare l'allarme era stata l'ex compagna. Torniamo a Portogruaro perché c'è Anna De Roberto con un'altra candidata sindaco. A te, Anna. Sì, eccoci direttore, abbiamo intercettato Alida Manzato, che è candidato sindaco, espressione del civismo puro, nel senso che Alida è stata sia col centrosinistra che col centrodestra in passato come candidato consigliere, questa volta invece diciamo anche per rappresentare le frazioni di Portogruaro che tra l'altro hanno votato, cioè l'affluenza di voto a Portogruaro ha segnato una percentuale altissima nelle frazioni, è andata peggio invece in centro città. Ecco, voi volete essere espressioni di queste frazioni, anche perché vogliamo ricordare, direttore, che Portogruaro è un comune che è stato commissariato, più di 2 anni e mezzo di commissariamento, eppure insomma non c'è stata la corsa al voto per i cittadini. Purtroppo no, confermo insomma che l'espressione di voto delle frazioni ha alzato la media, ecco, del voto totale, che si è fermato al 58,36, mi sembra una cosa del genere, quindi sotto il 60%. Abbiamo sempre considerato la presenza delle frazioni importante per il territorio. Il nostro territorio è molto vasto, però insomma sono sempre state rappresentate un po' a scartamento ridotto. Nel 2020 la nostra seconda lista infatti si chiamava, appoggiata a Lista Civica Città dell'Emene, si chiamava 7 frazioni in comune, proprio per porre l'attenzione su quelle che sono le zone limitrofe al centro storico, senza ovviamente togliere importanza e attenzione a quelle che sono le necessità del centro storico. Io mi sono battuta in modo particolare rispetto ai miei avversari, ecco, per la chiusura del traffico nel centro storico, perché sono orgogliosa di questo centro storico, sono amante della città di Portogruaro ed è stata la motivazione principale che mi ha portato a prendere la decisione di candidarmi alla carica di sindaco, per cui indubbiamente il centro di Portogruaro deve essere il centro vissuto e di cui possono godere tutti, in primis però le frazioni, che devono essere collegate al centro storico soprattutto attraverso le piste ciclabili. Questo è stato... Manzato, ma questo viaggio, diciamo, prima verso sinistra poi verso destra, e oggi la scelta di essere civico, che cosa significa in una campagna elettorale in cui abbiamo visto grandi polarizzazioni, puntare sui nomi? Non mi sono mai soffermata sull'appartenenza di destra o di sinistra, sono dell'idea che il buono c'è indipendentemente dallo schieramento e quello che contano sono le intenzioni per perseguire il bene comune. È stata fatta una campagna in cui io ho puntato molto sul progresso, la differenza e anche l'importanza di capire che cos'è il progresso rispetto allo sviluppo. Il progresso è una cosa che volge al benessere della comunità, per cui ripeto, adesso incarniamo l'unica vera lista civica è proprio Città dell'Emene, incarniamo il senso proprio del civismo, però
però anche quando sono stata candidata con altri schieramenti ho sempre messo in primis il mettersi a disposizione per il bene della comunità, indipendentemente dall'appartenenza partitica, ecco. Ecco direttore, da Portogruaro è tutto, poi noi continuiamo il nostro viaggio anche nelle altre sedi elettorali, ma ecco Manzato è un po' l'espressione, no? Che ci possono essere dei passaggi a livello trasversale all'interno delle correnti politiche, ma poi insomma contano i programmi e le intenzioni. Certo, Bene, grazie Anna De Roberto da Portogruaro, qui in studio l'ingegner Sante Carraro, Gianluca Forcolin, Claudio Borgia e Guido Rizzo. Adesso tra poco torniamo in studio, ma anche con tanti collegamenti. Sentiamo la gioia di Elena Donazzan che dice: sono stata eletta al Parlamento europeo ma tornerei qui a fare la governatrice. Sentiamo. L'assessora Elena Donazzan si aspettava questo successo di preferenze e cosa farà adesso? Andrà via, lascerà il Veneto? Il Veneto non lo posso lasciare, ce l'ho nel cuore, me lo porto ovunque e questo risultato è oltre le mie aspettative, però è anche il giudizio che io avevo chiesto al Veneto e ai veneti soprattutto, perché il tanto lavoro, 19 anni in giunta, meritavano di essere messi alla prova in un giudizio che andasse oltre il mio collegio elettorale di naturale elezione. Io sono sempre stata eletta a preferenze, sempre in provincia di Vicenza, ma ho sempre inteso il mio essere parte della giunta regionale come essere assessore del Veneto e quindi ho peregrinato da Belluno a Rovigo, Venezia, Treviso, Padova, Verona, non ne dimentico nessuna, oltre a Vicenza, perché poi i risultati sono arrivati. Senta, ma fra un anno o due, se si andrà alle elezioni regionali, lei tornerà da Bruxelles per fare la candidata governatrice? È sempre il mio sogno, quello resta, io non cambio idee e neanche posizioni e quindi questo resta sempre il più grande sogno, credo per ciascun politico, per me di sicuro lo è. Certamente il 37% che Fratelli d'Italia ha registrato in Veneto con il più alto scarto in positivo, cioè noi abbiamo fatto la crescita maggiore dalle politiche ad oggi, Veneto prima regione saldamente per Fratelli d'Italia in tutta Italia con una percentuale ragguardevole, 37,6%, e quindi fa ben dire che nel caso in cui non dovesse esserci una modifica di legge, quindi Zaia non potesse più fare il presidente, Fratelli d'Italia potrebbe non rivendicare ma proporre una candidatura alla presidenza e non nascondo che tra questi io metto sempre la mia disponibilità a servizio dei veneti e di Fratelli d'Italia. Allora, quindi molto chiara Elena Donazzan su questo punto. A Montebelluna è stata più votata di Vannacci. Sì, ha preso 651 preferenze, sì, è la donna più votata, no, credo il candidato più votato anche riguardo a Vannacci, che insomma so che invece in Veneto ha fatto un grandissimo risultato, ma devo dire che tutti i candidati di Fratelli d'Italia del Veneto hanno fatto un buonissimo risultato in provincia di Treviso, per cui insomma non solo veneti, anche insomma friulani, anche emiliani, insomma c'è stato un lavoro da parte di tutti i militanti che ringrazio, i simpatizzanti, i dirigenti, gli amministratori locali come appunto è Guido, insomma, che sono linfa vitale per il nostro movimento e soprattutto sono sempre a disposizione, perché vedete i palcoscenici, dico sempre, sono per pochi, poi c'è chi il sabato e la domenica deve mettere il gazebo, deve dare fuori i volantini, deve andare a dare i santini, deve affiggere i manifesti. Ecco, queste persone insomma lavorano senza avere nessun riconoscimento, nessun palcoscenico, ma sono insomma quel fulcro che Fratelli d'Italia ha e soprattutto insomma senza la quale non andrebbe da nessuna parte, per cui da parte ovviamente della comunità umana e politica di Fratelli d'Italia non posso che ringraziare questi militanti instancabili che ci hanno fatto insomma fare un grandissimo risultato e senza appunto di loro tutto questo non sarebbe possibile, ed è proprio, come dire, la direzione, la strada che ci ha, che ci ha indicato appunto Giorgia Meloni, che col suo straordinario esempio, con la sua discesa in campo, con il suo apprezzamento
scostamento in questo anno e mezzo di governo ha permesso a Fratelli d'Italia di arrivare a vette mai raggiunte, per cui insomma, come ho detto anche prima in un'intervista fatta dai suoi colleghi, questa vittoria e questi risultati e soprattutto queste percentuali hanno un nome e cognome, e il nome e cognome è Giorgia Meloni. Grazie Claudio Borgia, poi sentiremo tra poco di nuovo Gianluca Forcolini di Forza Italia, però c'è un altro collegamento in attesa ed è con Fabio Chies, sindaco di Conegliano, insieme a Lucio Zanato. A te Lucio. Direttore, sì, siamo nella nuova sede di Forza Italia, qui appena fuori le mura di Treviso. Abbiamo sentito, segretario, l'intervista di Elena Donazzan dicendo che lei è pronta a tornare in Veneto da governatrice. Allora, quanto questo voto influenzerà, diciamo così, i ragionamenti nel centrodestra per la regione? Beh, intanto faccio i complimenti a Elena e spero che faccia bene in Europa, le auguro di fare tutto il mandato lì e fare bene come ha sempre fatto bene. Per quanto riguarda invece il voto, noi siamo veramente soddisfatti della situazione sia a livello nazionale, dove siamo arrivati a 9,7, abbiamo sfiorato la doppia cifra tanto auspicata da Tajani, che ci vede lungo come abbiamo visto nelle elezioni europee, e per quanto riguarda il Veneto e la provincia di Treviso, soddisfatti per l'8,6 preso in regione e per l'8 preso in provincia di Treviso. Diciamo che è un buon viatico per le prossime regionali. Sì, anche perché questo voto qui rimescola completamente le carte, mi pare, anche rispetto alla Lega. Ma assolutamente sì, diciamo che il centrodestra ha avuto un ottimo risultato in senso generale, la Lega sicuramente ha pagato un po' la situazione contingente, però per quanto riguarda Forza Italia siamo veramente tornati al centro dell'arena politica e possiamo dire la nostra sulla regione e poi a livello nazionale. Quanto la moderazione però conta per questo Veneto, nel senso che voi vi ponete un po' al centro tra questi tre, diciamo, soci di centrodestra. Il Veneto è sempre stata una regione che ha espresso politici che hanno governato in maniera serena, in maniera moderata, come hai detto te, ma in maniera ferma. Noi abbiamo dei candidati, l'abbiamo sempre detto, c'è Flavio Tosi che sta conducendo benissimo il partito a livello regionale, Tajani a livello nazionale, siamo sicuri che troveremo la quadratura anche sul Veneto, ci sono molte regioni che vanno al voto il prossimo anno, per cui il Veneto sarà sul tavolo nazionale, noi abbiamo dei candidati presidenti molto importanti da mettere su quel tavolo e sono sicuro che potremo dire la nostra in maniera importante. Però qui c'è, diciamo così, una sorta di prelazione da parte di Fratelli d'Italia, mi pare di capire già da ieri sera, hanno cominciato a cercare di riscuotere la regione Veneto, dopo anche il risultato di Cirio per quanto riguarda in Piemonte. Beh, le prelazioni io non ho viste e non ne ho firmate. Devo dire che tutti hanno legittime aspettative e tutti possono giocarsi questa partita, anche perché le europee sono un'elezione particolare che ha dinamiche particolari. Poi quando invece scendiamo sul territorio vedremo anche nei 55 comuni che vanno al voto il radicamento territoriale degli ultimi anni, soprattutto di Forza Italia, è un radicamento importante. Avremo molti sindaci di Forza Italia vicini alle civiche che quando si va a un'elezione regionale contano veramente tanto. Senta, poi altro ragionamento riguarda il Partito Democratico, che pare che insomma cresce a livello nazionale nel voto europeo, però drena i voti, si porta via i voti del Movimento 5 Stelle, e quindi c'è tutta una parte, un'anima del Partito Democratico che magari guarderebbe più a voi in futuro. Come la vedete? Ma guardi, noi siamo fortemente ancorati nel centrodestra, abbiamo fondato il centrodestra, Berlusconi è stato quello che ha fatto nascere il centrodestra e io sono convinto che torneremo a guidarlo e torneremo a guidarlo anche in Veneto. Quindi drenando un po' di voti dalla parte ex democristiana che adesso è nel PD e le Margherite? Ma noi guardiamo, soprattutto l'elettorato di centro guarda a noi con interesse. Se la proposta sarà quella giusta, io sono sicuro che quell'elettorato verrà da noi e potremo avere un presidente della regione moderato che guida il centrodestra. Ecco, poi c'è invece così Azione e anche la compagine di Renzi, anche lì loro viaggiano tra un centro guardando alla sinistra, però non sempre. Adesso il loro risultato è stato mediocre, anche lì andate a drenare? Ma guardi, noi facciamo la nostra strada e siamo sicuri che saranno gli altri a guardare a noi non guardiamo agli altri, perché non abbiamo bisogno di prendere soprattutto classe dirigente da nessuna parte. L'elettorato sì, ma l'elettorato sceglie con testa. E adesso state aspettando di vedere come va invece per quanto riguarda i comuni? Assolutamente sì, abbiamo molti candidati sindaci, una ventina vicino a noi, e sono sicuro che questa sera molti di loro faranno il sindaco, potranno guidare le loro comunità e potranno soprattutto fare quella rete di cui parlavo prima, che per noi è fondamentale per le regionali. Preoccupato per Vittorio Veneto? Ho preoccupato per tutti i comuni, ma al tempo stesso anche sicuro che abbiamo fatto un buon lavoro dovunque.
Grazie a te direttore. Grazie Lucio, grazie al sindaco Fabio Chies. Adesso tra un po' torniamo da Annalisa Nalin, poi avremo Marzio Favero, Anna Maria Bigon del Partito Democratico, Forcolini, Venezia, cioè, se ne parla quando parla il sindaco Brugnaro, che dice potremmo fare una staffetta, si potrebbe fare una staffetta con Luca Zaia, sindaco di Venezia, e si presume che intendesse poi io presidente della regione, no? Cosa ne pensi? No, belli sti giochetti qua, insomma, che leggiamo sulla stampa, però non è che stiamo giocando a scacchi, dobbiamo essere anche seri nei confronti dei cittadini. E oggi, come è stato detto da Fabio, legittimamente c'è chi ha delle aspirazioni perché i numeri sono dalla loro parte e sarebbe ingiusto dire il contrario, e quindi è innegabile questo. Poi, come ho detto prima, a Venezia si gioca una partita importante, quindi chiaro che Brugnaro finisce il suo mandato, quindi che poi cerchi di spostare magari Zaia a Venezia per lui fare il governatore, dovrebbe chiederlo per esempio a Giorgia Meloni se è interessata a questo tipo di gioco, quindi non certo a Zaia, anche perché non è un gioco a due, ma è un gioco molto più complesso, molto più importante. Quello che è importante è che appunto ci si trovi pronti, è stato detto prima, il centrodestra legittimamente potrà fare bene sia in Veneto che nel futuro governo della città di Venezia, che è sempre molto molto particolare per la storicità, per determinate dinamiche. Venezia non è così banale e scontata nella vittoria del centrodestra, solo se lavoriamo bene potremo portare a casa con un candidato condiviso un risultato importante, come ritengo diventino importanti tutte le sfide che ci vedranno in Veneto raccogliere quello che sarà il ritorno alle province elettive, perché dopo la legge del Rio amministratori che sono anche qua in studio e che conoscono bene la storia ce l'hanno venduta come una grandissima opportunità, quella del riordino e della legge del Rio, ma di fatto ha portato che non abbiamo licenziato un solo dipendente, perché ce l'hanno venduta che ci sarebbe stata un'economia di scala assolutamente importante. Non mi pare che ci sia stata una razionalizzazione dei dipendenti, delle risorse pubbliche, tantomeno delle sedi e delle dislocazioni appunto entro le quali si lavora con le province o città metropolitana, per cui di fatto si è creato solo un disservizio nei confronti dei cittadini, e i sindaci e gli amministratori locali conoscono bene di cosa sto parlando, per cui è stato un disastro quello del riordino del Rio. Vogliamo ritornare ad essere propositivi, per farlo dovremo essere assieme anche come coalizione di centrodestra per presentare un progetto che ai veneti piaccia, ma soprattutto che sia vicino alle esigenze che le province davano, quindi in tema di strade, viabilità provinciale piuttosto che ambientale, piuttosto che legato alle scuole e alla pubblica istruzione. Noi crediamo che questo sia un elemento importante. Come è stato detto prima da Fabio Chies, sarà interessante anche capire cosa succederà dalle 14 con lo spoglio delle elezioni amministrative, perché vedremo se il trend sarà un trend che diventa politico di fatto, perché insomma è stato detto che è stata una vittoria di Giorgia Meloni in queste elezioni, però io ricordo che nel 2014 è stata una grande vittoria di Matteo Renzi, e quindi nel 2014 c'è stato questo tsunami dove il PD aveva raggiunto il 42%, non credo fossero diventati tutti di centrosinistra, ma c'era Matteo Renzi, il famoso rottamatore, che aveva dato questo tipo di svolta. Nel 2019 lo tsunami lo aveva creato Matteo Salvini, quindi una grande vittoria di Matteo Salvini. Oggi una vittoria di Giorgia Meloni sarebbe, quindi vedremo con curiosità delle 14, se poi il riversare la seconda scheda, quella delle amministrative, avrà lo stesso trend, o le persone, come è giusto che sia, nei rispettivi territori potrebbero anche creare dei contraltari dove il centrodestra magari ha vinto, ma poi hai un bravo sindaco di centrosinistra che viene riconfermato. Quindi questo è normale ed è giusto che sia anche così. Noi vorremmo partire da questo dato, quindi dalle legittime aspettative di Fratelli d'Italia, ma dal buon risultato di Forza Italia, della tenuta della Lega, e diciamolo, è una tenuta Vannacci, non è una tenuta della Lega, perché mi piacerebbe togliere i voti di Vannacci e capire la Lega dove sarebbe arrivata, però 7-5 forse?
preso 500.000 di voti, ha preso 2 milioni, è un quarto. Sì, quindi sono voti, quindi è stata una strategia di Salvini, per carità legittima, ma credo che abbia fatto arrabbiare, per usare un francesismo come direbbe Marcato, molti leghisti veneti. Però prepariamoci, perché le sfide da qua al 2025 sono importanti e il governo oggi esce consolidato per l'Europa e anche per le sfide venete. Allora, adesso andiamo da Marzio Favero della Lega, ma volevo sentire prima l'ingegner Carraro sulla politica industriale, no? Se cambia qualcosa di governo in governo, se il centrodestra le sembra sia più efficace da questo punto di vista. Sicuramente nelle corde del centrodestra c'è una maggiore sensibilità all'economia e alla politica industriale, che non è vista come redistribuzione ma è vista come una gestione ottimale, anche se la politica dovrebbe star fuori. Il nostro idolo è Milei, no? Che faremo carte false per averlo qui e sponsorizziamo noi le motoseghe. Ma guardi qua, c'è una lettura in positivo di questa vittoria. Guardiamoci l'ombelico veneto nostro, no? Meloni ha triplicato, o Fratelli d'Italia ha triplicato la Lega. La Lega una volta oscillava tra il 30 e il 40% in Veneto, a questo giro è stata triplicata. Alle politiche la Lega era stata duplicata da Fratelli d'Italia e c'era qualche leghista che frignava perché erano al doppio. Adesso che sono al triplo, cosa fa? Manca assolutamente una presa d'atto che sono cambiati i tempi, sono cambiate le richieste, è cambiato l'elettorato e questa cosa qua in poco tempo può portare alla consunzione o alla distruzione di un partito. Guardiamo cosa è successo con Renzi e Calenda e lì si celebra la fine dei trombati e ci sono tir di Viagra in circolo, ma come depressivo perché sono troppo contenti, no? E quindi noi dobbiamo sperare che Fratelli d'Italia riesca a fare una gestione economica liberale con la manovra e che proceda a fare tagli. Io mi aspetto tagli, perché a suo tempo, ricordo, mi era stato promesso un blocco dei porti e un taglio delle accise da chi adesso è il governo. Non lo dimentico, me lo ricordo, voglio vedere che tasse mettono e io voterò contro queste tasse, indipendentemente da chi è il governo, no? Li aspettiamo al varco, vogliamo vederli all'opera, perché ci hanno parlato di tutto, ma chi è stato punito è chi spacciava pacifismo gratis. I partiti che proponevano pacifismo sono stati penalizzati giustamente. Grazie ingegnere, andiamo dal professor Marzio Favero, consigliere regionale della Lega, che è collegato, se non ho visto male. Sì, professore, buongiorno, grazie molte anche a lei per essere qui con noi dello speciale Focus Elezioni. Insomma, la Lega si sta leccando le ferite purtroppo per via di un risultato che Salvini ha giudicato non del tutto deludente, però i rapporti di forza sono cambiati moltissimo, no? Con Fratelli d'Italia in Veneto a 37 e quindi un distacco enorme e Forza Italia che è cresciuta con la segreteria di Antonio Tajani. Bisogna guardare i dati con oggettività e quindi è chiaro che la Lega non ha nulla da festeggiare in questo passaggio elettorale. Se Salvini ritiene che la Lega possa almeno essere soddisfatta di non aver ceduto come molti temevano, però la verità è che la Lega non ha ceduto perché ha cavalcato la figura di un militare molto singolare qual è Vannacci, che ha consentito sì di intercettare voti, ma che non appartengono al bacino tradizionale della Lega. Sottolineo questo aspetto, che quando noi parliamo
di dati in politica. Dovremmo ricordarci che si tratta sempre di somme algebriche, non geometriche. Non è detto che 2 più 2 faccia 4. In qualche modo Vannacci è riuscito a evitare un'emorragia evidente di voti dalla Lega, ma questo non significa affatto che la Lega sia in salute. Noi dobbiamo tornare a quella che era la nostra missione senza peraltro strapparci troppo le vesti. Perché? Perché ricordo che Fratelli d'Italia, che oggi veleggia su quote altissime, 2 anni e mezzo fa era il 7%. Ricordo che appena 4 anni fa l'avanzata dei 5 Stelle sembrava irrefrenabile, anche quella della Lega. Adesso è cambiato tutto, quindi fra 2 anni avremo modo di ridiscutere su molte questioni. Il problema è che l'elettorato oggi è di difficile interpretazione. Non esistono più le classi sociali, su questo si riflette pochissimo, perché una volta le classi sociali trovavano la loro rappresentanza in partiti ben definiti. Oggi l'elettorato si frantuma in un sacco di tessere come un mosaico che poi possono comporsi o scomporsi con grande rapidità, molto spesso più che sull'onda di basi di idee, sulle onde emotive. Perché se pensiamo alle posizioni assunte dalla Meloni negli ultimi 2 anni, sono posizioni che negano i 10 anni precedenti di percorso politico per quanto riguarda le parole d'ordine, non oso parlare di idee. Brava la Meloni perché ha dimostrato una flessibilità notevole e anche una spregiudicatezza notevole rispetto al suo stesso elettorato. Salvini pensava di poter approfittare, svoltando a destra, degli scontenti che appartenevano all'area dei Fratelli d'Italia. Ha commesso un grave errore perché tutti quegli elettori che tipicamente hanno votato Fratelli d'Italia negli ultimi anni, ma in precedenza a N o MSI, sono assolutamente fidelizzati al partito che porta la fiamma, e quindi era un errore cercare la concorrenza in quella direzione. Peraltro la storia del nostro partito è ben diversa. Ed è un dato che dovrebbe essere letto con grande attenzione il fatto che Forza Italia, guidata da una persona estremamente moderata qual è Tajani, abbia avuto la possibilità di recuperare terreno in maniera significativa a livello nazionale. La Lega non è nata per il ponte sullo stretto di Messina, non è nata per sostenere forme di sovranismo che poi altro non sono che l'espressione rinnovata della vecchia dicitura nazionalismo, e la Lega è nata per un modello federale e molto più moderno di gestione dello Stato. Io parlo con la gente quotidianamente e non si ritrovano più nelle posizioni di un movimento che sembra aver messo in secondo piano il tema dell'autonomia e delle esigenze dei distretti produttivi, che hanno sempre alimentato col loro consenso soprattutto il movimento della Lega, pensando che la Lega potesse tutelarli rispetto alle politiche di uno Stato centrale che è troppo piccolo per governare i processi internazionali, troppo grande e lontano dai territori per gestire i processi locali. Quindi io spero che si apra una fase di profondo ripensamento all'interno della Lega delle nostre politiche. Ho letto un articolo interessante di Feltri, perché Feltri ha scritto ieri quello che io vado ribadendo da diversi anni. Allora, non si tratta di rimpiangere le grandi ideologie del Novecento che nella loro pretesa totalitaria hanno insanguinato il vecchio continente e il mondo intero, ma che si possa fare una politica senza idee, anche no. Sono le idee che possono unire milioni di persone e dare entusiasmo. La Lega deve ritornare alla propria tradizione e dare il proprio contributo al dialogo all'interno della politica italiana e a livello continentale, con l'idea della identità come risorsa per il dialogo con gli altri, non dell'identità non locale ma nazionale come elemento di contrapposizione agli altri. Anche sul tema, visto che parliamo di elezioni europee, del futuro da dare all'Europa, io credo che la Lega dovrebbe essere un movimento che punta alla federazione degli Stati europei, per arrivare poi ad avere in realtà una valorizzazione delle euroregioni. Lo slogan scelto per queste votazioni è stato altamente infelice: meno Europa, più Italia. In questo momento è tanto le esigenze del mercato da un lato, tanto le esigenze di geopolitica dall'altro, col dramma della guerra in Ucraina piuttosto che di quella in Medio Oriente,
ci impongono di avere un vecchio continente che recupera autorevolezza e autorità a livello mondiale, sottraendosi alle dialettiche belliche che appartengono al mondo russo e al mondo americano e che li hanno visti contrapposti nei diversi scenari dalla fine della seconda guerra mondiale fino all'oggi. Professore, scusi, sì. La interrompo, abbiamo anche altri collegamenti, lei come sempre non le manda a dire, crede che la leadership di Salvini a questo punto possa essere messa in discussione o no? Credo che Salvini potrà arroccarsi dietro la tesi che grazie alla sua scelta di Vannacci ha comunque garantito un passaggio non troppo traumatico per la Lega. Io penso invece che il problema in questa fase per la Lega non sia tanto di chi la guida, cioè di Salvini, perché non dimentichiamo che Salvini non è da solo, ha attorno un Consiglio federale. Allora mi piacerebbe sapere quali grandi responsabilità si sono assunti quando il capo sbandava i suoi collaboratori per aiutarlo a ritrovare il percorso giusto. Io credo che in questo momento la Lega abbia bisogno veramente di una fase congressuale, ma non per indicare nuovi segretari, per fare le future nomine o per cercare di contrattare questa o quella posizione di potere, per ritrovare la propria identità, la propria storia, per darsi un programma per il futuro, quello che i tedeschi chiamano un Grundvorstellung, cioè un patrimonio fondamentale di idee sulle quali confrontarsi con gli elettori e le altre forze politiche. Professore, grazie per ora, stia ancora collegato, noi chiuderemo alle 14, passeremo alla linea Bassano del GRAP per sapere tutto di come andranno le cose con l'inizio dello scrutinio delle schede a Bassano del GRAP. Adesso dobbiamo andare, intanto vorrei ringraziare Francesca Bozza che coordina, la mia collega che coordina tutta la parte dei collegamenti, quindi delle reazioni dei servizi, quindi grazie Francesca Bozza. Andiamo con Italo Moravo e regia Tommaso Migotta, andiamo di nuovo a Vittorio Veneto che vedo Lina Paronetto, eccola, a te Lina. Ecco. Grazie direttore, sì, visto che si parlava di Lega, abbiamo il segretario cittadino Roberto Parrella con la Lega che alle europee si è assestata su un 11,5% indicativamente, chiaro che nulla a che vedere con il risultato delle precedenti europee quando la Lega qui a Vittorio aveva sfiorato il 47% praticamente. È una cosa ciclica, può succedere, è successo a altri partiti che sono arrivati al 30-35%, poi sono scesi. Comunque noi siamo soddisfatti perché abbiamo visto uno spostamento verso il centrodestra della politica europea che porterà sicuramente delle cose positive. Per quanto riguarda la Lega, io sono convinto che aumenterà per il futuro i propri voti, anche perché è un partito solido, con l'inserimento del generale Vannacci ha preso circa 500.000 di voti, è una persona che porterà la Lega sicuramente un grande spolvero. Il nostro segretario nazionale Salvini, che io ho una profonda stima, sappiamo tutti che è propenso per il futuro a portare avanti quelle che sono le politiche europee della Lega, quindi siamo più che convinti che faremo bene per il futuro. Quindi chiedo scusa, lei è contento del risultato di Vannacci? Non ha portato via i leghisti storici? Ma io sono contento perché ha portato 500.000 di voti, è una persona che è chiara, schietta e netta e di conseguenza penso che possa dare una svolta positiva anche alla Lega. Con la Lega abbiamo anche un'alleanza con Fratelli d'Italia che in Europa hanno fatto un buon risultato e sicuramente un'area di centrodestra porterà sicuramente una cosa positiva in tutta l'area euro in sostanza, in tutta Europa. Senta, a Vittorio Veneto invece questi voti, queste percentuali, cosa potrebbero portare oggi pomeriggio? Ma noi aspettiamo i risultati delle votazioni, siamo fiduciosi, però non voglio dire cosa può succedere perché è ancora presto. Io logicamente ho un senso positivo delle cose, di conseguenza io mi auguro che qualcosa di buono possiamo portare a casa. Senta, voi qui avete vissuto questa frattura con Tony D'Arè, con l'amministrazione uscente.
Sì, purtroppo c'è stata questa frattura, a me dispiace profondamente perché io credo che se si fosse andati compatti sarebbe stato meglio, però purtroppo c'è stata questa frattura che a me profondamente dispiace, umanamente e anche politicamente, perché Tony Darè è sempre stata una persona che per Vittorio ha dato tanto e di conseguenza posso dire solo che mi dispiace politicamente e anche dal punto di vista umano. Grazie mille. Direttore, allora con Roberto Parrella, segretario della Lega, noi ti restituiamo la linea e pronti a richiedertela con altri ospiti. Benissimo, grazie a Lina Paronetto. Andiamo in pubblicità 2 minuti e poi torniamo, riprendiamo con Claudio Borgia, segretario provinciale di Fratelli d'Italia in provincia di Treviso. A tra poco, state con noi. Di nuovo in diretta con Focus elettorale, speciale elezioni, vediamo ancora l'Huffington Post, Giorgia e Vannacci, valore aggiunto, nel PD fa il pieno il partito dei sindaci, le candidature della Premier e del Generale trascinano verso l'alto le buone percentuali di Fratelli d'Italia e permettono alla Lega di non sprofondare, come diceva prima Marzio Fabero, insomma, che Salvini può dire di aver evitato un crollo proprio avendo candidato contro molti che ritenevano che fosse una scelta sbagliata il generale Vannacci, che invece ha fatto il pieno di voti. Senta Borgia, tra l'altro credo che per tutti coloro che fanno parte di Fratelli d'Italia, che hanno una certa durata nel tempo, nel centrodestra, prima ci sono, io ricordo i tempi del Movimento Sociale Italiano, certo. A Milano c'erano gli anni di piombo, chi girava, diciamo, vestito in un certo modo veniva aggredito per le strade, c'erano le guerre tra San Babilini e Catanghesi, poi Alleanza Nazionale, cioè per gli uomini, i giovani di destra di quell'epoca è stata una fase durissima, no? Per cui adesso è come uscire da un tunnel e ritrovarsi in un luogo ideale, no? Certo, guardi, noi siamo abituati a tenere i piedi saldi nel futuro, ma guardando sempre al passato, a chi c'è stato prima di noi, a quella fiaccola che ci passiamo di generazione in generazione, alla fiaccola della destra, alla fiaccola dei valori della destra, che sono quelli di amor di patria, di merito, insomma, e di tanto alto, di equità sociale, insomma, e non possiamo dimenticare qual è stata la nostra storia, perché comunque abbiamo avuto dei ragazzi che sono stati morti, ammazzati negli anni 70, lei ricordava appunto Milano, io ricordo Sergio Ramelli, perché sono stato più di una volta a portare, insomma, un fiore davanti, insomma, al luogo dove è stato aggredito ed è stato ucciso con una chiave inglese, e quindi noi portiamo quel fardello, no? Quel ricordo di questi ragazzi che come dire, militavano a destra e solo perché erano di destra venivano ovviamente aggrediti e venivano uccisi. È stata una storia triste, io poi vengo da quella tradizione politica perché mio nonno era missino, e quindi insomma diciamo che ho conosciuto quella storia appunto dai racconti del nonno, e poi insomma ho scelto però di aderire insomma, da ragazzo al movimento giovanile di Alleanza Nazionale, senza avere nessun tipo di condizionamento, perché forse quel legame, no, indissolubile che c'è e si tramanda senza doverlo per forza esplicitare,
mi ha portato poi a diventare un militante politico. È ovvio però che noi che siamo stati insomma, fuori dal cosiddetto arco costituzionale, no? E quindi abbiamo questo passato molto, come dire, dignitoso e tra l'altro con delle figure importanti come Almirante, che comunque è stato per il palcoscenico politico un punto di riferimento, insomma è sempre stato apprezzato anche dagli avversari, soprattutto anche per la sua oratoria. Però oggi ci troviamo nel futuro, nel senso che guardiamo sempre in avanti, cerchiamo insomma di dare delle risposte e abbiamo ovviamente la volontà di cercare di cambiare l'Italia in meglio, abbiamo la mentalità dell'amministratore locale, quello che vuole cercare di risolvere i problemi e i bisogni della gente, cioè l'obiettivo comune della destra nazionale e di Fratelli d'Italia, quindi è quello appunto di migliorare la qualità di vita dei cittadini, di, come dire, portare avanti i valori di cui parlavo prima, no? L'amore di patria, il merito, perché deve essere l'unico strumento come dire, su cui bisognerebbe basarsi senza nessun tipo di scorciatoia, l'equità sociale, pari condizioni per tutti, poi come dicevo è il merito che deve fare, come dire, entrare in gioco, e poi soprattutto cercare di sostenere la produttività senza dimenticare i lavoratori e quindi il capitale umano. Vede, questi sono i temi centrali anche dell'agenda di questo governo, che è un governo che comunque sia è riuscito a sostenere i più fragili, ha cercato di restituire valore al lavoro. Ricordo che nel primo anno e mezzo di governo Meloni ci sono stati più di 700.000 nuovi posti di lavoro a tempo indeterminato. Per fare un parallelismo con lo storico governo Berlusconi dei 1 milione di posti di lavoro, ecco, quel milione si riuscì a realizzare in 5 anni, quindi in un intero mandato. Oggi invece in un solo anno e mezzo il governo Meloni è riuscito a portare a casa 700.000 nuovi posti di lavoro. È ovvio che non abbiamo la bacchetta magica, è ovvio che su alcuni temi dobbiamo lavorare ancora tanto, però la nostra prospettiva non è una prospettiva a medio o a breve termine, ma è a lungo termine. Da qui ai prossimi 10 anni, ai prossimi 15 anni, ai prossimi 20 anni Giorgia Meloni ha un'idea chiara, e poi c'è un principio che per noi è fondamentale: prima di tutto vengono gli interessi dei cittadini, gli interessi della nazione, gli interessi degli italiani. Grazie Borgia, poi sentiremo anche Guido Rizzo, ma vedo Lucio Zanatto, segretario del PD Giovanni Zorzi. Prima però torniamo da Annalisa Nalin di Stati Uniti d'Europa. Nalin, può essere stato penalizzato Stati Uniti d'Europa dalla presenza di Matteo Renzi, cioè che in fondo è una figura che con voi c'entrava poco fino al momento in cui c'è stata questa, si è deciso di così, fare con Italia Viva un accordo. Ma guardi, secondo me è stata penalizzata la mancanza di aggregazione dell'intera area, perché il progetto politico appunto era Stati Uniti d'Europa, e quindi unire le persone, i politici, i cittadini che credono in un'Europa e nel potenziale di più Europa e non di meno Europa, cioè di un'Europa federalista, di un'Europa che mette insieme risorse importanti per affrontare le sfide più difficili, quindi dalla politica estera, dalla difesa, alla riforma fiscale, alle ineguaglianze sociali. Quindi quello che ci ha penalizzato è stata la mancanza di unione dei partiti della stessa area, perché altrimenti adesso viaggeremo sopra il 7% e sarebbe tutto un altro risultato. Ma poi anche è inequivocabile che la scelta politica propagandistica delle destre, quindi in primo luogo di Meloni, ma anche poi della Schlein, di giocare la partita italiana
è stata vincente. Qui stiamo facendo una confusione terribile su quello che è l'Italia e quello che è l'Europa. Io mi rendo conto che Borgia deve portare tutta l'acqua al suo mulino e vincere non basta, ma bisogna stravincere, però ai telespettatori bisogna dire che la maggioranza Ursula rimarrà tale e quindi sarà una maggioranza PPE, socialisti democratici e Renew Europe, ovvero i liberal democratici, dove gruppo di riferimento nostro europeo, eventualmente i Verdi. Ecco, se Giorgia Meloni deciderà di staccarsi dagli estremisti della sua coalizione, che sono i conservatori, quindi nello specifico Vox, si potrà discuterne con Ursula von der Leyen, che è lei la vincente di queste elezioni. Quindi questa continua confusione, che comunque agli effetti del voto elettorale va benissimo perché permette ai partiti populisti e nazionalisti di ottenere i loro risultati, è continuamente fatta. Quindi diamo un punto fermo. In Europa Ursula von der Leyen ha vinto la sua partita, è il PPE che ha arginato l'ascesa delle destre, le destre non toccano palla, a meno che non si alleino con Ursula von der Leyen. Ma lei che film sta guardando? Scusi, avete parlato... Allora, in Europa o voi vi alleate con Ursula von der Leyen e con i socialisti democratici, guardatevi i numeri sul Corriere della Sera. Ma lei i numeri li ha visti? Cioè, o ci sono, voi avete... Nadine, ma in Europa lo sa meglio di noi che in Europa le maggioranze si fanno sui provvedimenti. Avete monopolizzato la RAI, se volete anche monopolizzare Rete Veneta, io sto aspettando di parlare da 40 minuti. Ma lei guardi, vede, questo è il suo grande errore, invece di capire gli errori che avete fatto in campagna elettorale non avendo ricevuto i voti necessari per andare in Parlamento europeo, attacca le forze di governo che invece hanno preso il 37%. Allora lasciamo concluda Nadine, prego. Che sto aspettando di intervenire, cioè 45 vediamo che freme. Prego. Borgia, lei ha parlato ampiamente. Allora io sto dicendo che nello spettro europeo la vincitrice è Ursula von der Leyen, che avrà una maggioranza che si formerà insieme tra il Partito Popolare Europeo, i socialdemocratici, i liberali ed eventualmente i verdi. Se Giorgia Meloni vorrà appoggiare Ursula von der Leyen per entrare nel cerchio che ha i numeri per governare l'Europa, dovrà staccarsi da Vox, dalla difesa e via dicendo. Questo non c'è dubbio. Questi lo dicono i numeri, guardatevi i giornali, guardate quello che stanno scrivendo. Dopodiché il successo italiano di Giorgia Meloni è incontestabile. Gli italiani hanno creduto, dopo i blocchi navali, hanno creduto adesso all'Europa delle nazioni, cioè all'Italia che andrà a sbattere il pugno in Europa. Va benissimo, ha vinto Meloni, si è rafforzata moltissimo la Schlein, che ha fatto una sua campagna elettorale. Per quanto riguarda l'area riformista, centrista, non è che non esiste, ma siccome la divisione non le ha fatti mettere insieme, è stata penalizzata. Ma guardi che avete litigato tra di voi, cioè se le divisioni le avete create tra di voi, se non siete in grado di mettervi d'accordo, non è che ve la potete prendere con gli elettori, con i cittadini, mi perdoni, ma scusi, ma invece di riflettere come bisognerebbe fare un po' di autocritica e capire dove avete fallito, continuate a dare insegnamenti agli altri. Tra l'altro le ricordo che abbiamo preso il 37%, mi piace ricordarvelo, invece di pensare ai vostri errori, criticate gli altri che prendono il 37%, dando l'ennesima lezione. Continuate così che mi sa che andrete lontani. Allora, direttore, scusi, vorrei finire il mio ragionamento. Sì, prego, non stiamo criticando, devo andare poi dal PD per stiamo dicendo che la situazione in Europa è comunque una ascesa delle destre, ma che non toccheranno palla nel governo dell'Europa, perché chi governa sarà di nuovo praticamente ha la sfera del ma di che cosa sta parlando? Ma si riguarda i numeri, si guarda le analisi, ma guardi un attimo. A me dice guardi le analisi, ma lei scherza, vero? Ma lei un voto l'ha mai preso in vita sua, Annalene, mi perdoni? Lei una preferenza l'ha mai presa? Lei ha mai amministrato un comune? Allora faccia una cosa, vada a ripassare quando è preparato
preparata, torna e ne parliamo. Ma guardi che io sono molto preparata, io faccio parte di una segreteria nazionale e di una direzione nazionale, quindi sono molto preparata. Ho già fatto ampiamente. Poi bisogna rispondere alle esigenze dei cittadini, bisogna prendere voti e farsi eleggere. Mi pare che 3 di queste cose lei non ce le abbia, quindi vada a ripassare e poi torna. Ce le ha tutte lei invece, Borgia, ce le ha tutte lei. Comunque vedremo come vi gestirete con il 37% i rapporti con la Lega di Vannacci e i rapporti con Forza Italia umiliati nel Veneto. Governiamo il paese, governiamo la regione, governiamo i comuni, guardi, governiamo da 30 anni insieme. Siete voi che litigate e non vi mettete d'accordo tra Renzi e Calenda, dai, su. Dobbiamo andare avanti, scusate, Annalisa Nalin, scusi, ci vediamo stasera eventualmente se può collegarsi, grazie molte. Annalisa Nalin di Stati Uniti d'Europa. Andiamo da Lucio Zanato che è con il segretario cittadino di Treviso del Partito Democratico, Giovanni Zorzi. A te Lucio. Sì, direttore, allora siamo stati nella sede provinciale del Partito Democratico con Giovanni Zorzi. Intanto, allora è vero che nonostante abbiano fatto un grande successo, almeno per quanto riguarda i numeri, il centrodestra non toccherà palla in Europa, visto e considerato quello che è stato detto prima in studio. Ma questo è ancora da vedere, adesso si aprirà un'altra partita, quella per decidere come sarà composta la Commissione europea, la maggioranza, innanzitutto quale sarà la maggioranza in Parlamento europeo. È ancora difficile da capire. Chiaro è che dai risultati che stanno emergendo, insomma, il perno dovrebbe rimanere quella maggioranza, chiamiamola repubblicana, col Partito Popolare e il Partito Socialista Europeo. Quindi, però in questo momento è difficile poter prevedere esattamente un'evoluzione di questa partita. Ecco, invece caliamoci, diciamo così, nel nostro ambiente. Allora, intanto un commento da segretario provinciale a questo voto. Ma un commento sulle elezioni europee non può non tenere in considerazione quello che è il dato dell'affluenza. Può sembrare scontato, banale, però francamente noi siamo rimasti parecchio dispiaciuti del fatto che un trevigiano su 2, di fatto, il 50,8%, sia andato a votare. Questo è un rammarico perché l'Europa conta veramente tanto, ha una funzione importante per la vita delle persone nel loro quotidiano, l'abbiamo visto in questi anni. Credo che purtroppo abbia condizionato molto un certo distacco dai seggi, anche una campagna elettorale condotta soprattutto dall'altra parte all'insegna della cacciara. Pensiamo ai manifesti sui tappi nelle bottiglie o pensiamo a queste esagerazioni di propaganda elettorale, ma anche in certi termini anche una campagna elettorale condotta più che altro sul profilo nazionale dei leader, a partire dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Ecco, secondo me non ha aiutato i cittadini, gli elettori ad assumere una corretta consapevolezza di quello che è l'importanza di questo passaggio elettorale e quindi dell'Europa. Da parte nostra invece abbiamo condotto una campagna elettorale all'insegna dei grandi temi che contraddistinguono, che qualificano la nostra forza politica proprio in funzione di quello che è il ruolo che deve svolgere l'Europa, complice anche la possibilità di poter contare su candidature di qualità, quindi una lista plurale aperta. Questo ci ha permesso insomma di avere a livello nazionale un risultato direi soddisfacente rispetto ai sondaggi della vigilia che ci davano indietro di 5-6 punti percentuali. Qui a livello provinciale è chiaro che noi facciamo un raffronto rispetto all'ultimo risultato elettorale, quello delle politiche. Siamo cresciuti appunto di qualche punto percentuale in tutta la provincia, ma il dato più importante ce l'abbiamo nei grandi centri. Pensiamo a Treviso, dove siamo addirittura il primo partito, ma pensiamo a Castelfranco, dove siamo cresciuti di 5 punti percentuali, o Conegliano, dove siamo cresciuti di 4 punti percentuali. Quindi in sostanza, rispetto anche, ripeto, all'andamento complessivo, possiamo ritenerci soddisfatti. È chiaro che c'è ancora tanto lavoro da fare. Questa provincia si dimostra una provincia storicamente e culturalmente molto difficile per la nostra parte politica, ma su questo insomma lo sapevamo e questo non fa altro che rafforzare il nostro impegno. Ecco, ma la vostra crescita è determinata dai voti che avete drenato dal Movimento 5 Stelle a livello nazionale e anche locale?
Ma un conto è un ragionamento a livello nazionale. A livello nazionale io credo che sì, il flop del Movimento 5 Stelle abbia in qualche misura portato elettori di centrosinistra a scegliere la nostra opzione, la nostra lista. Io credo invece che il merito più importante, più grande sia stato proprio quello di aver messo in campo delle liste con candidature di grande qualità, candidature che esprimevano una pluralità di sensibilità, quindi l'elettore di centrosinistra si è riconosciuto, poteva riconoscersi nelle nostre proposte all'interno di una piattaforma coerente che contraddistingue il nostro partito. Quindi credo che sia stato proprio una combinazione di elementi. Da una parte una campagna elettorale fatta sui temi, abbiamo parlato di temi europei, abbiamo parlato di salari, abbiamo parlato di salute, dall'altra parte la qualità di candidature, infatti si è visto anche con l'esito delle preferenze. Ecco, ma questo drenare voti a sinistra, quindi al Movimento 5 Stelle, non è che poi porti alla parte della Margherita ad essere un po' scontenta e magari a guardare più verso il centro? Ma non direi, anche perché vediamo anche i risultati delle forze centriste, non mi sembra che siano stati particolarmente brillanti, quindi da parte nostra ci poniamo ancora una volta come perno di una possibile e auspicabile coalizione di centrosinistra, di alternativa rispetto alla maggioranza che governa il Paese. Io credo che sia questo il risultato più importante, un Partito Democratico forte, uscito dalle urne di ieri, e come appunto imprescindibile punto di riferimento per chi vuole costruire una proposta seria, credibile, alternativa a quella di Giorgia Meloni e della destra. Ecco, va detto anche che qui siamo nella sede dove sono stati fino alle 4 del mattino e ci sono ancora i cartelli con i candidati. Giovanni Zorzi ci diceva, vedete l'offerta che noi abbiamo dato, e questa è la differenza, no? Certo, abbiamo, ripeto, potuto schierare una grande qualità dal punto di vista delle candidature e, ripeto, da Bonaccini a Zan. Sì, assolutamente. Abbiamo avuto poi con il candidato del nostro territorio Andrea Zanoni, che sta registrando un risultato veramente significativo, quindi questo ha senz'altro contribuito la gente ad andare a votare noi e a scegliere quelle che sono anche le idee, le nostre proposte interpretate da candidati, ripeto, di qualità. Ecco, ultima battuta riguarda invece il discorso delle amministrative. Preoccupato per Vittorio Veneto? Adesso lo vedremo. Io non mi azzardo in pronostici perché sin da giovane sono sempre stato distante dal totocalcio, perché se fosse stato per me avrei sempre messo una tripla 1x2, quindi io rimango su questo avviso, giochiamoci questa tripla 1x2 e ne parleremo nel corso del pomeriggio. Grazie a te, direttore. Grazie molte, grazie Lucio Zanato, Giovanni Zorzi, e torniamo da Marzio Favero, perché professore vorrei chiederle, si stanno già facendo le simulazioni del nuovo Parlamento europeo, come cambierà a suo giudizio l'approccio del Parlamento europeo rispetto alle guerre in corso, come cambierà la politica dell'Unione Europea rispetto alle guerre in corso? Io non ho le competenze né i dati sotto mano per capire quale sarà la configurazione futura del Parlamento europeo, però una cosa è certa, che bisogna imparare dagli errori, ed è evidentissimo che un'Europa più debole si è dimostrata incapace di gestire i flussi migratori e i grandi eventi di geopolitica che pensavamo di aver relegato al passato, cioè gli scontri fra le grandi potenze. Perché al di là degli schematismi veramente elementari che si sono spesi nell'arena dell'opinione pubblica italiana, che ha diviso il mondo in buoni e cattivi, la realtà è che vi sono delle superpotenze che sono in attrito fra di loro, Stati Uniti, Russia, Cina, nel prossimo futuro India, così come si stanno facendo avanti gli stati sudamericani e via elencando. L'Europa, nonostante il fatto che sia una potenza straordinaria, non riesce a esprimere sul piano politico una iniziativa coerente in nessuna dimensione, perché è frantumata in troppi stati. La vittoria riportata da alcuni partiti sovranisti cambierà il quadro riportando indietro l'orologio della storia e facendo dell'Unione una confederazione di stati? Non credo sia possibile, per un motivo molto semplice e elementare, ovvero sia che l'Unione Europea attualmente è già una confederazione debole di stati.
E quindi chiunque si assumerà o dovrà assumersi la responsabilità di guidare il vecchio continente dovrà fare i conti col fatto che si deve uscire dalla situazione di grande ambiguità sul piano della definizione istituzionale dell'Europa. L'Europa ha bisogno di gestire una quota parte della sovranità degli Stati, come è già previsto dai trattati. E qua ritorno su un concetto che ha espresso molto chiaramente e onestamente sul piano intellettuale il Presidente Mattarella. Il Presidente Mattarella ha detto che il livello europeo è un livello nel quale si eserciterà nel prossimo futuro una quota parte della sovranità del popolo italiano, ed è una cosa correttissima, perché la sovranità non può più essere legata semplicemente all'istituzione Stato. La sovranità è il potere del popolo che può essere giocato su più tavoli, quello continentale, quello nazionale e quello regionale. Se andremo incontro a un percorso di questo tipo, andremo a realizzare quanto si augurava Altiero Spinelli, che in dissidio con Jean Monnet sosteneva che continuare a costruire l'Europa con la politica dei piccoli passi porterà a non avere un'Europa autorevole. Purtroppo le previsioni di Spinelli si sono rivelate giuste. E chiudo ricordando un articolo del nostro primo grande Presidente dello Stato eletto direttamente dal Parlamento. Sto parlando di Luigi Einaudi, che negli anni 50 scrisse un articolo contro il nemico pubblico numero 1, lo Stato, sostenendo che lo Stato è una concentrazione di potere tale su un territorio limitato da aver bisogno dello spazio vitale, cioè di entrare in conflitto con altri Stati, e che solo la creazione degli Stati Uniti ed Europa avrebbe potuto risolvere i problemi del vecchio continente, sia all'interno del vecchio continente sia nei rapporti fra il vecchio continente e gli altri Stati. E mia convinzione che se l'Europa fosse stata più solida, avesse avuto un esercito comune reale, probabilmente la Russia non si sarebbe azzardata ad aggredire l'Ucraina, anche se non vanno dimenticate le provocazioni che la NATO ha giocato in Ucraina e che sono emerse in maniera sempre più smaccata negli ultimi mesi. E quindi io veramente spero che venga fatta propria dalla comunità europea quella voce che oggi è rappresentata dal Movimento Federalista Europeo, di cui io sono un umilissimo rappresentante in seno al Consiglio regionale. Chiudo con questa comunicazione, se volete di servizio ma in realtà politica. Il Consiglio regionale, 40 consiglieri su 50 del Consiglio regionale hanno sottoscritto una risoluzione che porteremo a breve all'attenzione del Consiglio intero per chiedere a chi è stato eletto in Europa di costruire un'Europa più solida. Non importa. Allora, grazie professore, grazie molte a Marzio Favero, consigliere regionale della Lega. Torniamo a Portogruaro da Anna De Roberto col candidato del centro-sinistra, se non ho capito male. A te, Anna. Sì, eccoci nuovamente, buongiorno. Abbiamo raggiunto la sede del circolo del Partito Democratico qui di Portogruaro, Antonio Bertoncello, che è espressione insomma di tutto il centro-sinistra che qui a Portogruaro nella sua figura ha trovato insomma un punto di riferimento. Ricordiamo che Bertoncello ha già alle spalle 2 mandati, quindi ha guidato il comune di Portogruaro dalla sua esperienza, 50 anni di tessera del Partito Democratico. Io partirei facendo un passo indietro. Questo Partito Democratico che Schlein ha traghettato oltre il 24-25%, è soddisfatto? Molto soddisfatto e anche molto contento, per la verità, nel senso che è un risultato inatteso e frutto di un lavoro che il Partito Democratico ha fatto in questi 2 o 3 mesi di campagna elettorale, molto impegnativa, fatta in collegamento e in costante contatto con la popolazione. Ricordo che noi abbiamo organizzato in modo anche originario delle passeggiate con tutti i candidati nelle frazioni, proprio per ascoltare i cittadini e perché ricevere da loro tutti i contributi necessari per poter, nel caso di vittoria, governare al meglio. Io voglio anche ricordare, c'è un cartello alla mia destra che lei vede, nelle primarie un anno e mezzo fa Elly Schlein ha preso 392 voti mentre Bonaccini ne ha preso 89, quindi per me è anche, con tutto il rispetto che ho per Bonaccini, che peraltro ho votato, voglio dire,
è una grande soddisfazione, perché ho intravisto in lei la possibilità di un cambiamento di rotta. E il Circolo di Portogruaro ha dato a lei il massimo sostegno. Ricordo che Ellis è venuta 2 volte a Portogruaro in 1 anno e mezzo, è venuta anche sia durante le primarie che anche nella campagna elettorale. Secondo lei europee, amministrative, la forbice quanto ampia sarà? Nel senso, prima si parlava dei riflessi che i risultati delle europee potrebbero avere nei comuni, nel suo caso? Ma guarda, Portogruaro è un comune un po' particolare rispetto a questo, anche perché voglio dire, molti amministratori che hanno governato sono nella lista diciamo di mezzo, direi di mezzo, hanno governato negli ultimi 7 anni e hanno prodotto il commissariamento. Quindi diciamo che le elezioni amministrative quasi sempre a Portogruaro hanno segnato risultati molto diversi da quelli o delle regionali o delle europee. Ricordo che io ho fatto 2 mandati, l'ultimo mandato c'era Lani Terrazoppa, sono stato eletto io ma non avevo la maggioranza, e nelle elezioni successive ho vinto il primo turno, per dire che Portogruaro va letto in maniera diversa rispetto ad altri comuni, anche perché sono arrivate a queste elezioni con una forte conflittualità all'interno del centrodestra e, come dicevo prima, molti dei candidati che prima governavano la città si sono collocati nella lista di mezzo. Che è la lista, per capirci, di Sara Moretto. Direttore, restituiamo la linea, poi insomma dopo lo spoglio qui in Veneto Orientale avremo già i primi nomi dei primi cittadini e ci diamo appuntamento a Concordia Sagittaria, uno dei primi comuni che potrà esprimere il proprio sindaco. Allora ci vediamo dopo. Grazie Anna De Roberto, poi dalle 14 in poi l'apertura degli scrutini, l'inizio degli scrutini e poi tutti i dati su tutti i comuni che sono andati al voto, 309 i comuni qui in Veneto. È arrivato poco fa un video del governatore Zaia, vediamo se riusciamo a farlo partire, vediamo. Eccolo. Fammi sentire. Sul serio, visto e considerato che il mio mandato finirà tra 1 anno e mezzo, 2 anni, non ho ancora ben capito se ci sarà sta proroga alla primavera 2026, tra 1 anno e mezzo sarà una nuova era glaciale, vedremo cosa accadrà. Presidente, posso chiedere una cosa? Cambia un po' l'assetto dell'Europa, un'Europa che potrebbe essere un po' più amica anche del Veneto a questo punto? Ma guardi, io sono un europeista incallito e convinto, penso che il modello gestionale sia da mettere in discussione, quindi se torneranno a gestire come prima non portiamo a casa nulla. Penso che l'Europa debba avere sempre più una dimensione politica vera, penso che sia difficile dar vita agli Stati Uniti d'Europa, lo diceva anche George Lukács, che è stato storiografo di Churchill, profugo ungherese che si è stabilito negli Stati Uniti, adesso è morto da anziano, molto anziano, e lui diceva che sarà un'Europa dei cantoni, sarà un'Europa perché il tema della lingua è un tema che non è irrilevante in Europa. Gli Stati Uniti d'America hanno una lingua che è comune, noi no. Quindi l'Europa 27 deve essere un'Europa comunque a dimensione politica. Cosa significa? Significa che deve occuparsi dell'immigrazione, non considerare Lampedusa un confine italiano e non europeo, deve occuparsi delle politiche economiche, deve occuparsi di tutto quello che è il tema sociale e molto altro ancora, cosa che non fa. Cosa ha detto oggi ad Elena Donazzan? Ma niente, ho fatto le congratulazioni, nel senso che un assessore che viene eletto si fanno le congratulazioni, niente di straordinario. C'è qualche mal di pancia comunque nella Lega, si è sentito anche di Bossi in questi giorni. Che cosa ne dice di quello che è successo, anche se effettivamente non si sa se effettivamente abbia detto così? Ma guardi, io vado male a commentare perché non ho capito, o meglio ho compreso che qualcuno ha riportato le parole di Bossi e non ci sia una dichiarazione diretta di Bossi, magari sarò smentito, ma non voglio neanche entrare in questo dibattito. Dico solo che Bossi ci ha insegnato la coerenza era ed è votare Lega. Questa corsa a 2 con Forza Italia, questa sorta di derby interno al centrodestra. Ma non so neanche chi se l'ha inventata sinceramente, cioè, se devo essere sincero. Potrei star qui a dire che in Veneto è andata bene, ma lo trovo assurdo, nel senso che non ho ben capito dove sono quelle cose che nascono e poi non si trova mai la primogenitura.
penso che più che concentrarsi sulle sfide interne dovremmo stare attenti a quelli che sorpassano e vanno più forte. Sta lei commentando adesso questo risultato, la Lega ha preso il 16% e fa un certo effetto vedere la Lega al 16% in Veneto e ha insistito molto sul contatto col territorio. Questo significa che non c'è stato, che si è perso, che la linea nazionale sta andando da un'altra parte? No, guardi, io le dico che l'ho visto più volte, il 16% ho visto anche di peggio. E ho visto anche di molto meglio, siamo arrivati quasi a un 50%. Le dico che varrebbe la pena di ricordare che Renzi nel 2014 ha fatto un 42% in Veneto, che Salvini nel 2019 ha fatto un 49,9% in Veneto ed oggi mi sembra un 37% di Giorgia Meloni. Il consenso va, diciamo, con delle curve che sono veramente delle montagne russe. Vedremo al prossimo giro cosa ci consegnerà. Con quale spirito continuerà appunto il suo mandato? Da domani. Ma guardi, consideri che io ho lo spirito di uno che aveva Renzi al 42% in Veneto e quindi sono andato avanti e ho fatto il 77%. Ci sono poi le comunali, adesso le amministrative e anche qui un altro piccolo test, possiamo dire, anche se non ci sono grandi comuni in Veneto che vanno... Guardate, non ci sono grandi comuni, abbiamo Bassano che è un punto di riferimento importante come numero di abitanti e io dico che poi anche lì ogni comune ha una storia a sé, tanto è vero che se andremo a vedere i dati accompagnati dai simboli di partito avremo comuni dove saremo trionfanti, altri comuni con gli stessi simboli dove andremo a soccombere. E che lettura ci diamo? Che la differenza la fa l'uomo? Sì, ma probabilmente anche la differenza la fanno i contesti, la fanno le squadre. Quindi direi che questo è tutto materiale per i politologi, ci vanno avanti anni, mesi adesso a fare ragionamenti. E la lettura sull'astensionismo? Mai così? Beh, questo è il vero tema. Io ho fatto quelle serate che ho fatto, quegli incontri che ho fatto, ho sempre richiamato al diritto di voto e di andare a votare. Guardate che è inquietante vedere che sono delle regioni, soprattutto le isole, che hanno fatto un 36-37% di affluenza alle urne, ma al di là del fatto che valutazioni politiche vogliamo fare con un'affluenza delle urne quando il 60% dei cittadini se ne sta a casa, dall'altro io penso che dobbiamo fare un grande lavoro Un grande lavoro e insomma si è chiusa qui questa intervista. Filippo Fois questa mattina ha sentito il Presidente Zaia. Guido Rizzo, su diciamo, le reazioni anche ufficiali della Lega. Insomma. Sentendo come stava concludendo il Presidente Zaia non si può che essere d'accordo, cioè sicuramente un tema il fatto che nella maggior parte dei nostri centri circa siamo arrivati al 50%, perciò abbiamo un cittadino su due che non va a votare e questo sicuramente per noi amministratori, politici, impegnati in politica deve essere sicuramente un motivo di interesse, un punto su cui lavorare, specialmente se pensiamo che una grossissima fetta di questo 50% sono i giovani, sono i ragazzi dai 18 in su, dai 18 ai 25 ai 30 che proprio parlando col territorio non riscontrano interesse nella politica, tant'è che l'altro giorno parlando con mia moglie di questa cosa qui ci dicevamo forse bisogna parlargli in modo totalmente diverso, proprio cambiare l'argomento, già se tu la chiami politica loro si allontanano, perciò cominciare a mettere il focus su qualcosa di differente può aiutare le nuove generazioni ad interessarsi e a capire quanto sia importante andare a votare per dare rappresentanza ai cittadini, di poi portare le tue istanze a livelli più alti come può essere il comune, poi può essere la provincia, la regione, lo Stato e l'Europa come abbiamo fatto ieri. Purtroppo ancora oggi c'è una certa distanza da questo punto di vista. Tornando a quello che si discuteva prima con l'Analin, secondo me è pur vero che se guardiamo i dati diciamo, delle votazioni in generale europee, la compagine Ursula mantiene un lievissimo margine di vantaggio, però come sappiamo, ormai siamo abituati a sapere, in Europa non si ragiona con le maggioranze stabili come in Italia, si ragiona con maggioranze a provvedimenti e mi pare di tutta evidenza che abbiamo una leader italiana conservatrice che è l'unica leader che esce bene da queste elezioni, perciò secondo me è veramente impensabile, se vogliamo ragionare d'Europa, è impensabile che l'Europa vada avanti, come dire, fregandosene, come ha detto l'Analin, dei risultati che sono emersi da queste elezioni, che sono i risultati ottimi che sono usciti per l'Italia, ma sono anche i risultati che sono usciti in altri stati importanti dove le coalizioni che sono attualmente al governo sono messe
assolutamente in crisi dal voto che è emerso, e perciò penso che sia necessario che venga trovata una quadra, e Giorgia Meloni sarà sicuramente in grado di rappresentarci al meglio. E finisco dicendo che guardavamo prima le liste dei candidati del PD, ma io devo dire anche la nostra lista era di tutto rispetto, Claudio, quella che abbiamo potuto votare, perché avevamo un assessore regionale che ha fatto più di 20 anni da assessore regionale e sempre da prima della classe per quanto riguarda le preferenze, un consigliere regionale, sindaci, imprenditori. Abbiamo proposto una classe dirigente importantissima e senza andare in cerca dei populismi. Questo è importante, cioè persone che si sono messe a disposizione del territorio, hanno portato le proprie idee. Chi come per esempio Elena Donazzan l'ha detto chiaramente: io mi metto anche alla prova per quello che ho fatto in questi anni, e perciò i voti che ha preso sono voti che dimostrano la qualità del lavoro che è stato portato avanti, e questo secondo me è un fatto importantissimo. Ripeto, in qualche maniera l'ha detto anche il presidente Zaia nell'intervista precedente: i voti vanno e vengono, ed è verissimo. È vero che probabilmente vincere e ottenere il risultato di impatto è più facile, ma come non era successo nelle precedenti situazioni, cioè Renzi e poi Salvini nel 2019, noi siamo da 2 anni al governo. Ricordo che per esempio siamo il governo che ha tolto il reddito di cittadinanza, soldi gratis, che ha tolto i bonus, eppure dopo 2 anni i cittadini non solo ci ridanno lo stesso risultato, ma ci danno un risultato ancora superiore, e questo secondo me è la migliore delle risposte. Grazie Guido Rizzo. Vediamo, riepiloghiamo gli eletti al Parlamento europeo. Ovviamente non è un quadro completo. Elena Donazzan, Stefano Cavedagna, Sergio Berlatto, Alessandro Ciriani e Daniele Polatto per Fratelli d'Italia. Per la Lega Roberto Vannacci e Anna Maria Cisint, per Forza Italia Flavio Tosi, il coordinatore del partito qui in Veneto, Stefano Bonaccini e Alessandro Zan per il Partito Democratico, ma anche Alessandra Moretti, Elisabetta Gualmini, e poi Domenico Lucano per Alleanza Verdi Sinistra, Sabrina Pignedoli, Movimento 5 Stelle, e Herbert Dorfmann per il Südtiroler Volkspartei. Sono candidati all'altezza, Forcolin, diciamo, voi li conoscete, sapete di che pasta sono fatti in sostanza questi uomini e queste donne. Beh, diciamo che intanto hanno avuto il nome e cognome scritto su una scheda e quindi devono avere sicuramente il plauso, se non altro sono i cittadini che li hanno eletti. Io sono un strenuo sostenitore che il Parlamento italiano dovrebbe essere fatto da onorevoli e senatori eletti con il nome e cognome e non con la lista della segreteria politica di turno che mette magari qualcuno o qualcun altro giusto perché ci sono equilibri che vanno sopra la testa dei cittadini. Quindi quando tu metti una terna, quando tu metti un nome, è l'assoluta democrazia espressa, e quindi sicuramente i cittadini hanno messo i nomi e cognomi su questi candidati. Io mi auguro che lavorino per l'Italia, che lavorino per questo Paese, che siano presenti nelle sedi opportune appunto a Bruxelles, ma soprattutto che ci sia anche un lobby e un gioco di squadra importante al di là della formazione di centrosinistra, centrodestra, perché dobbiamo un po' imparare dal Südtirol Volkspartei, no? Quindi questi lavorano, che quando c'è da portare a casa qualcosa per il proprio territorio non guardano i campanili, alle battaglie di bottega. Dovremmo un po' imparare a fare anche questo quando andiamo appunto a legiferare per l'Italia, perché è stato detto dal Presidente, ma è stato detto anche dai colleghi presenti qui in sala, che di fatto ci sono le battaglie magari ideologiche e che non portano a casa risultati importanti. L'Italia ha bisogno di entrare in modo quadrato, compatto. La Meloni, è stato detto all'inizio della trasmissione, oggi ha un governo consolidato di centrodestra, di legislatura, ha la possibilità di pesare assieme al PPE, quindi di correggere il tiro laddove invece le cose non funzionano, in un'Europa che siamo fermamente convinti europeisti, ma che ha delle lacune importanti, e quindi credo che oggi ci siano tutti gli ingredienti per far bene. Non fermiamoci o non andiamo allo scontro solo perché uno è stato eletto col centro-sinistra, uno è stato eletto col centrodestra, e quindi ideologicamente magari hai dei numeri trasversali in
usati in modo diverso. Lavoriamo perché i cittadini hanno dato un messaggio, poi è vero che sono molto fluidi, l'ha detto prima Zaia, nel 2014 pensavamo che Renzi fosse la panacea di tutti i mali, dopo 2 anni col referendum costituzionale se l'è intestato ed è andato a casa. Nel 2019 Salvini lo stesso, con i porti e quindi abbiamo visto com'è finita. Oggi abbiamo una grande possibilità, ma soprattutto non perdiamo l'occasione di portare in Europa la voce importante dell'Italia. Grazie molte a Gianluca Forcolin, a Claudio Borgia, a Guido Rizzo qui in studio. Saluto anche, grazie molte davvero per essere stati con noi in questa maratona elettorale che va avanti adesso. Saluto Marzio Favero della Lega, grazie professore, a presto. In regia Italo Morao con Bigot, Tommaso Bigot, poi c'è Francesco Ceron che ha curato tutta la parte grafica, Francesca Bozza che ha coordinato tutti i collegamenti. Adesso passiamo il testimone a Bassano del Grappa, ai colleghi Ferdinando Garavello, ad Alex Giuliano, a Monica Smidel e a Vanessa Banzatto, perché vi racconteremo da qui in poi tutto quello che accadrà dopo la chiusura dei seggi che c'è stata ieri alle 23, ma adesso l'inizio dello scrutinio delle amministrative dalle 14, quindi tra un minuto. Grazie a tutti, state con noi con Rete Veneta, Bassano del Grappa tra pochissimo.